Buongiorno da Vittorio Veneto, ben sintonizzati sulla Tenda TV. Stiamo per trasmettervi una 2 giorni di atletica leggera. Infatti si sta per svolgere la finale B dei campionati B, nord-est dei campionati di società per categorie allievi e allieve, una manifestazione molto importante che torna a Vittorio Veneto in un impianto, come vedete dalle immagini, rinnovato e sicuramente ormai nelle migliori condizioni, sicuramente uno dei migliori impianti della nostra regione. Dicevo 2 giorni di gara perché ci sarà oggi pomeriggio le prime gare e domani mattina le successive. Ci sono, sapete, 16 formazioni maschili e 16 formazioni femminili qualificate dopo la fase regionale e si cimenteranno appunto in tutte le varie discipline. Ricordiamo categorie allievi e allieve, cioè per capirsi il futuro dell'atletica leggera. La prima gara in programma, come vedete dalle immagini, è il lancio del martello, categoria allieve, e sta per cominciare appunto, se sono puntuali, alle 13:45 dovrebbe esserci il primo lancio, che sarà di Beatrice Grigolini dell'Atletica Verona Pindemonte. Se si riuscirà a vedere il pettorale, ricordiamo che i pettorali fanno riferimento alle società, quindi la Pindemonte ha il numero 2 e tutti gli atleti della Pindemonte Verona avranno il pettorale numero 2. Quindi dicevo, Beatrice Grigolini, sarà la prima a lanciare, è accreditata di un 23,73, quindi non una misura molto importante. Segnalo già che in questa gara ci sarà un atleta che ha la seconda misura in Italia quest'anno, Keren Bongo della Sindustria Sport Padova, che ha un 58,19, quindi misura di tutto rispetto, e anche Elena Odion dell'Atletica Lugo è sopra i 50 metri. Ci sono appunto 16 squadre maschili e 16 squadre femminili, vediamole velocemente. Se intanto non cominciano i lanci, allora in campo maschile ci sono Bluniera, Fluentagli, ve li dico in ordine di punteggio di qualificazione, anzi mi pare che stia entrando in pedana Beatrice Grigolini. Allora vediamo appunto in diretta, commentiamo questo primo lancio che apre la giornata, questa 2 giorni di atletica leggera a Vittorio Veneto, finali B nord-est del campionato di società allievi e allieve. Primo lancio 26,40, quindi un lancio che supera quello con il quale si è qualificato per queste finali, e quindi potremmo segnarlo qua. Seconda a lanciare sarà Aurora Di Giacco della CUS Trieste. Ricordiamo che in questa manifestazione ci saranno atleti veneti, atleti friulani, atleti trentini, atleti emiliani e anche una società della Liguria. Poi mi spiegherete perché nel nord-est c'è la Liguria e non c'è per esempio la Lombardia, ma comunque questo penso che sia un discorso, diciamo, su base nazionale per far quadrare i conti. Vediamo il lancio di Aurora Di Giacco. Il lancio è nullo, come avete visto, per Aurora Di Giacco. La terza a lanciare sarà Alessia Pesaresi del Montanari Gruzza, una società. Ah, Pesaresi è nullo? Ah, ok, scusate, mi sono distratto. Adesso col numero pettorale numero 11 del team Francesco Francia Emiliano è Elsa Tinaglia Carini. Il lancio è valido, adesso vedremo la misura. Nel frattempo si stanno scaldando gli atleti maschi dell'asta e le atlete del triplo, che alle 14 cominceranno la loro gara. Il lancio di Elsa Carini Tinaglia, adesso appena il tabellone si girerà, sono 30 metri e 08. Quindi in questo momento è in testa alla classifica provvisoria.
Questo era l'atleta col pettorale numero 10, se non ho visto male. Antonia Vittoria Dalvera della Silca Conegliano, la maglia rossa della Silca. Vediamo la misura di Antonia Vittoria Dalvera. 17,83 per lei, un po' sotto la misura che l'aveva qualificata, con cui si è presentata, diciamo, alla finale. È entrata in pedana ha cominciato anche la gara dell'asta, quindi tra poco vedremo anche le immagini della gara dell'asta, asta allievi. Allora Elsa Erculani della Bentegò di Verona ha fatto un 39,57, un buon lancio anche se abbondantemente sotto le sue possibilità, era accreditata quest'anno di un 49,34, quindi 10 metri oltre il lancio che ha fatto. Nel frattempo è cominciata appunto, come dicevamo, la gara dell'asta. Vediamo nel monitor appunto la doppia possibilità, o la gara di martello allieve o la gara di asta allievi, che appunto è cominciata da pochi istanti. Vediamo se riusciamo a capire a che altezza è l'asticella. È a 2,40. Mi sembra che sia Andrea Barbieri, no, numero 16. Mattia Calcagno è l'atleta ligure. L'asticella vedete è posizionata e controllata dai giudici sui 2,40 m e sta per cominciare la gara. Nel frattempo continua anche la gara di lancio del martello. C'è stato un lancio nullo in questo istante, mentre sta appunto per cominciare, come vedete alle immagini, la gara di salto con l'asta, e questa è l'atleta che si appresta a lanciare il martello. Elena Odion è l'atleta che ha il secondo miglior lancio di accreditamento oltre i 50 metri. Vediamo cosa è riuscita a fare l'atleta dell'Atletica Lugo. Sì, sta entrando adesso a lanciare Elena Odion, come dicevo, Atletica Lugo. Oltre 50 metri il suo lancio migliore quest'anno. Vediamo cosa riuscirà a fare oggi. Il lancio è valido, ma non si è avvicinata ai 50 metri, è un po' oltre i 40. Certo, normalmente non si tenta di fare il lancio della giornata, il primo lancio, si cerca un po' di capire la pedana e capire le condizioni climatiche e di piazzare una misura che comunque faccia punteggio, poi c'è tempo per tentare il meglio. Ora Keren Bongo, dicevo, l'atleta della Industria Sport Padova, che è accreditata di un 58,19 e ha superato abbondantemente i 50 metri. Keren Bongo non sarà arrivata ai 58, però
mi sembra oltre i 55 metri, ora vedremo. È decisamente la favorita di questa gara. 56,10, appunto un risultato di assoluto valore. Tocca adesso all'atleta trevigiana di squadra, Team Treviso, Giulia Hernandez Brogin, o Brogin, ci perdonerà per la pronuncia. (2,65) ormai nell'asta, la gara sta già salendo, facciamo un po' fatica a seguirla dalle misure, ma le immagini ci aiutano. Pettorale 11 Pietro Ziani della Libertas Udine. Tanto prosegue la gara, mi sembra che sia l'ultimo lancio l'ultimo primo lancio. Francesca Monai ha superato i 40 metri e Giada Marchi si appresta a fare, l'atleta della Bruniera Friuli Intagli, si appresta a fare l'ultimo lancio. Della prima serie. Nel frattempo sta per cominciare anche il salto triplo. Ecco, sta per cominciare il secondo giro di lanci del martello e siamo all'atleta col pettorale numero 2, Beatrice Grigolini, che sta appunto per fare il suo secondo lancio. Anzi, lo ha già fatto per la verità. Ora c'è Aurora Di Giacco Custrieste. Vediamo la sua misura. Sui giudici stanno sistemando il tabellone. 16,46 per lei, un lancio non eccelso. Nel frattempo sta per cominciare la gara di salto triplo. Non so se il mio validissimo aiutante Mauro De Osti, un esponente della Vittoria Atletica, che non abbiamo neanche citato, lo vedete nel monitor, ma è il proprio logo, ma è la società che organizza questa manifestazione, una delle società vittoriesi che sta egregiamente gestendo anche l'impianto sportivo che ci ospita. Mauro De Osti è uno degli storici dirigenti e mi darà una mano in questi 2 giorni di commenti. Mauro, buon pomeriggio e raccontaci cosa sta succedendo nell'asta e nel triplo. Allora, grazie Alessandro, per il momento sta ancora per iniziare, non è ancora stata ufficialmente aperta la gara del triplo, però inizierà in pochissimi istanti con l'atleta che ha il miglior accredito, l'atleta del Bruniera Friuli Intagli, atleta pordenonese, l'atleta che si chiama Veso, con un 12,97 di accredito come misura di salto.
E poi per quanto riguarda invece l'asta, siamo ancora nelle battute iniziali, l'asticella è posta 2,65 e vi aggiorneremo man mano che la gara procederà. Come sappiamo l'asta è una gara che dura per parecchio tempo, per cui avremo modo di pian piano vedere gli atleti saltare e aumentare la quota di superamento dell'asticella. Ecco, abbiamo visto un salto valido con l'asta, la gara è salto con l'asta allievi, mentre la gara di martello e di triplo sono femminili. Martello gli atleti sono già al secondo lancio, mentre appunto il triplo, come diceva Mauro qualche istante fa, sta ancora preparandosi per l'inizio. Vediamo allora qualche lancio del martello intanto che sistemano la buca della sabbia. C'è un atleta ha lanciato oltre i 42 metri, 42,84 l'atleta col pettorale numero 16, Pizzoccaro, Maddalena Pizzoccaro del Riviera del Brenta. Ora tocca, se non vedo male, a Angelica Arcari dell'Interflumina e più Pomì. Nel frattempo vedete questa panoramica dell'impianto con il caratteristico pino marittimo che ha sempre contraddistinto questo stadio dell'atletica leggera, pino marittimo che recentemente è stato anche inserito nell'elenco degli alberi monumentali italiani. Lancio del martello, appunto c'è stato il lancio di Angelica Arcari, anzi è in questo momento il lancio è valido e ha superato i 40 metri, quindi un buon lancio per Angelica Arcari della Interflumina e più Pomì. Vediamo la misura esatta. Oltre i 40 metri, quindi un buon lancio. Tra poco tocca a Elena Ballalini, la ferrarese dell'atletica estense, sta per fare il suo lancio, che però è nullo. Quindi vedremo Sveva Fox piacentina dell'atletica Piacenza. E dopo ci prepariamo dopo di lei a vedere il lancio di Elena Odion, che è una delle due atlete favorite sicuramente per questa gara. Eccola qui. Abbiamo visto la Ballerini, è il turno ora di (2,85) intanto abbiamo sentito dallo speaker per Calcagno, e ora vediamo il lancio di Elena Odion. Un lancio attorno ai 40 metri, poco più, mi sembra, per l'atleta dell'Atletica Lugo. Vediamo la misura esatta di Elena Odion, appunto atleta dell'Atletica Lugo. Poco, sembrava oltre i 40, invece è poco sotto, 39,22. Ora vediamo con attenzione Karen Bongo, che prima ha fatto già 56 metri, vediamo cosa farà in questo secondo lancio. Però toccando la rete in uscita, sicuramente il suo attrezzo è stato frenato, quindi non è arrivato
non è arrivato ai 60, vediamo la misura, 54 metri, sì. Intanto siamo già saliti sopra i 3 metri, anzi precisamente i 3 metri e 05 per l'asta. Se vuoi aggiornarci, Mauro. Sì, dalla pedana dell'asta l'aggiornamento è che l'atleta Galvani Alzi Calcagno Mattia dell'Atletica Spezia ha superato il terzo tentativo, prima i 2,85 e l'asticella poi è salita appunto i 3,05. Abbiamo visto anche un altro salto valido con brivido, perché abbiamo visto ballare abbastanza l'asticella, però questo non ha importanza, l'importante è che resti su, come si dice. Nel frattempo vediamo il giudice pronto alla buca del triplo, la cui gara sta per cominciare, triplo allieve. Vediamo, stanno per finire i secondi lanci, il lancio di Giada Marchi della Bruniera. Vediamo intanto anche la gara dell'asta, con i giudici che stanno cercando di sistemare l'asticella a dovere. Anche quella è una cosa non banale. Intanto si sta sistemando la rete dei lanci. Intanto vediamo il primo salto della gara del triplo. Matilde Sciolis del Custrieste è il suo primo salto, abbiamo visto inquadrato. Vediamo la misura. Mauro, se vuoi aggiornarci sulla misura appena verrà data. Nel frattempo si sta sistemando la rete del lancio del martello, che evidentemente è stata toccata da un lancio e quindi va sistemata. L'impianto di ritrovamento è seguito anche da un grande rappresentante del mondo dei lanci, Mario Marcon, che sta personalmente cercando di sistemare, come vedete dalle immagini. Intanto abbiamo visto un nuovo salto. Era l'atleta con il pettorale numero 16, Elena Biscaro della Riviera del Brenta. Nel frattempo ci ha raggiunti il presidente della Vittorio Atletica, Roberto Biz. Allora Presidente, non ti distogliamo dai tuoi impegni organizzativi e coordinativi di questa 2 giorni. Sei bello carico, siamo ancora all'inizio, comunque mi pare che siamo partiti in orario e già questa è una bella cosa, e comunque è uno spettacolo vedere questo impianto così pieno di atleti e con una manifestazione di questo livello. Sì, intanto cogliamo l'occasione per ringraziare proprio la Tenda TV, con il quale battezziamo questo impianto con questa diretta streaming che non è mai stata fatta, però sono, come posso dire, gli esperimenti quelli belli che fanno bene. Siamo partiti molto bene come organizzazione, vediamo al bando tutte le scaramanzie. Al bando tutte le scaramanzie, però siamo contenti perché questo per noi era un appuntamento molto importante. Ricordiamo questo è il campionato il CDS allievi nord-est è arrivato grazie perché al fatto che FIDA Nazionale ha confidato nella nostra capacità organizzativa, FIDA il Veneto ci ha sostenuto, quindi siamo molto contenti, anche perché secondo noi Vittorio Atletica con società giovanile, con ricordo oltre 340 atleti, è un bellissimo biglietto da visita e noi sull'attività giovanile puntiamo tantissimo, e poi
Vittorio Veneto ha uno degli impianti più belli del Veneto e bisogna esserne proprio fieri, perché un 8 corsie ce ne sono ben pochi. Non vorrei essere smentito, ma credo che questa sia la prima finale di un certo livello che abbiamo qui a Vittorio Veneto in pista atletica da quando è stata fatta, quindi penso che gli eventi più importanti possiamo farli risalire agli anni 70, credo, però come Negli anni grande 70 evento... non c'era neanche la pista, Roberto. Scusa, ecco, mi sono già sbagliato anch'io. Comunque voglio dire che come evento è uno degli eventi di caratura più importante che abbiamo qui a Vittorio Veneto e di cui siamo contenti. Bene. E ringrazio in primis gli sponsor che ci hanno sostenuti. Li ricorderemo. Che li ricorderete voi, ma soprattutto vorrei ringraziare, perché tutto questo è anche possibile perché abbiamo un nutrito gruppo di volontari che oggi sono in campo e stanno dimostrando e stanno mettendo tutta la loro passione. Bene, grazie Roberto, sai che lo hai detto tu, c'è la FIDAL nazionale, la FIDAL regionale, tutti che vi guardano, quindi in bocca al lupo per questa organizzazione. Mi sembra che per adesso vada tutto bene, speriamo nel cielo, ma questo non dipende da voi, e l'auspicio è non solo che vada tutto bene oggi, ma che magari il prossimo anno ci sia anche una vostra squadra alle finali, che non sarebbe male. Non sarebbe male, però okay, ci lavoreremo. In bocca al lupo, grazie Roberto, ci risentiamo in questi 2 giorni, buon proseguimento. Intanto vediamo che continuano le gare e ci sta sistemando, come vedete le immagini, la buca del triplo. Intanto vediamo come sta procedendo la gara di lancio del martello. Siamo al terzo lancio, questo è un lancio in rete, quindi nullo per Elsa Carini Tinaglia. Nel frattempo chiediamo a Mauro di organizzarsi per darci un aggiornamento dell'asta, se non è già pronto. Vai. Allora no, con l'asta siamo sempre fermi, per così dire, con la sticella 3.05, mentre il primo turno di salti sta andando avanti. Per il momento misure tutte sotto i 10 metri, ma le migliori stanno per saltare tra un po'. Come vedete, la pedana del triplo è organizzato con 2 punti di stacco. Alcune atlete staccano dai 7 metri, quelle dotate di accrediti inferiore, e da ora in poi le atlete staccheranno dei 9 metri, quindi con proiezioni di salto ben più lunghe. Intanto l'atleta di Trento ha fatto un nullo e passeremo poi all'aggiornamento successivo appena salteranno le atlete delle altre società. Benissimo, grazie Mauro. Intanto che stiamo per vedere un nuovo salto nell'asta, vediamo se è buono, niente da fare, anche questo è nullo. Intanto chiediamo alla regia se ci fa vedere questo lancio del martello, così vediamo anche i tempi di reazione della regia. Bene, mi sembra bene, era un buon lancio, meritava vederlo, siamo andati ben oltre i 40 metri, direi sopra anche i 45 metri. L'atleta attenzione che stiamo per vedere le prime batterie dei 100 ostacoli allieve. Vediamo. Attenzione, la prima atleta purtroppo ha preso l'ostacolo, è caduta. Vediamo in presa diretta l'arrivo. (16.83) per l'atleta che ha vinto la prima serie. Vediamo, dovrebbe essere Chiara Mazzolini della Libertas Udine, però non abbiamo visto esattamente l'arrivo. Adesso vediamo sicuramente meglio la seconda serie che sta per partire, con gli atleti accreditati di un tempo migliore, quindi sarà una gara ancora più veloce. E quindi intanto se riusciamo per un attimo a vedere il triplo, che c'è un salto che merita. Noi vediamo la preparazione dei 100 ostacoli. Sta per partire la seconda serie dei 100 ostacoli allieve. Ricordiamo che le atlete hanno degli ostacoli di 76 cm, mentre gli allievi avranno ostacoli da 91 cm. Anche per loro 2 serie e non ci saranno finali, ci sarà solo la classifica stilata in base ai tempi. Sta per partire tra poco la
la gara la seconda serie dei 100 ostacoli. Intanto vediamo il triplo, se la regia ci passa questi salti. Intanto prosegue, vediamo le immagini della partenza che sta per partire la seconda serie dei 100 ostacoli. Intanto prosegue la gara di asta, prosegue la gara di triplo e prosegue la gara di martello, quindi non c'è davvero da annoiarsi, più che altro c'è da impegnarsi a seguire tutte queste discipline. Tra pochi secondi sta per partire la seconda serie dei 100 metri, intanto siamo al terzo lancio anche per la gara del martello. Vediamo un lancio vicino ai 50 metri di Elena Odion, sotto però i 50. Attenzione regia che sta per partire la 100 ostacoli, seconda serie, la serie più veloce, diciamo così. Poi tutto da dimostrare, perché non è detto che chi ha vinto la prima serie non riesca a far meglio di chi vince la seconda serie. Comunque siamo ormai alle battute decisive per questa partenza della seconda serie. Nel frattempo 47 metri, superato i 47 metri Elena Odion, nullo invece per la favorita e l'atleta Karen Bongo dell'Industria Sport Padova, che è comunque in testa alla graduatoria provvisoria. Nel frattempo appunto la regia indugia sulle ragazze dei 100 ostacoli della seconda serie che sta per partire. Proviamo a vedere anche noi la seconda, appunto sta per partire. Intanto continuano i salti, sta per finire anche il terzo giro del martello, intanto si continua anche la gara di salto con l'asta. Siamo saliti a 3,25 nella gara di salto con l'asta, quindi l'asticella sale. Attenzione eccoci qua, sono nei blocchi, seguiamo la seconda serie della 100 metri ostacoli. Davoglio, Girardi, Gragnato, Drago, Gottardi, Schiroli, Menegotto e Agostini. Questi sono i nomi delle 8 atlete che stanno per partire. Accreditata del miglior tempo in corsia 8 Martina Agostini della Industria Sport Padova, quindi la corsia più vicina alle tribune. Quindi attenzione, partenza nulla, quindi abbiamo qualche secondo per seguire qualche altra gara. Per esempio vediamo c'è un nullo contemporaneamente anche nel martello, vediamo se l'asta ci offre qualcosa. Siamo a 3,25 come dicevo, e intanto c'è un po' di triplo. Vediamo, c'è un salto anche qui, è un momento di nulli perché c'è stata la partenza annullata dei 100 ostacoli, c'è stato un nullo nel martello, c'è stato un errore nell'asta, ci mancherebbe un nullo anche nel triplo. Allora dopo abbiamo fatto l'unplan e la bandiera è rossa, quindi in realtà è solo per permettere agli addetti di sistemare la buca con la sabbia. Siamo pronti per la ripartenza della gara della seconda serie dei 100 ostacoli allieve, come dicevo col pettorale numero 4, quindi l'atleta diciamo più lontana rispetto alla nostra inquadratura in questo momento. C'è Martina Agostini che è accreditata di un 14 netto, quindi il tempo migliore di presentazione, diciamo così. Seguiamo questi 100 ostacoli, vediamo se la partenza questa volta sarà valida. Sì, partenza valida, non molto veloce per la verità. Vediamo in seconda corsia, ma anche l'atleta come era previsto, vince Martina Agostini, vince in 14,76, un tempo che per lei non è sicuramente il migliore, però la batteria è vinta. Bisognerà vedere se l'atleta che precedentemente ha vinto, Chiara Mazzolini, aveva fatto di meglio.
ma vedremo poi dalle classifiche ufficiali. Tra poco diciamo alla regia di tenersi attenti che tra poco ci saranno anche i 100 ostacoli, 110 scusate, ostacoli maschili, ma ci vuole un po' di tempo perché, come forse si vedrà, gli addetti stanno spostando gli ostacoli, perché appunto si passa dai 100 ostacoli ai 110 ostacoli, passando dalla categoria allieve alla categoria allievi. Allora abbiamo tempo di seguire un'altra gara che potrebbe essere un po' di asta. Mauro, aggiornaci un po', siamo a 3,25. Sempre a 3,25, vi do un aggiornamento per quanto riguarda il triplo allieve. Per ora il miglior salto, al netto del salto dell'Aveso che purtroppo non è comparso nel tabellone per problemi tecnici, al netto di questo salto di cui non conosciamo l'entità, abbiamo un 10,87 per l'atleta di Assindustria Sport Padova, Agostini Stella, con un 10,87. Qua si tratta del primo turno di salti. Bene, grazie Mauro. Intanto vediamo cosa sta succedendo nell'asta, se stanno alzando. No, siamo sempre fermi a 3,25. Siamo al secondo salto e invece nel frattempo siamo al quarto lancio del martello. Anche questa è una gara lunga e vediamo chi sta per lanciare con il pettorale numero 11. È Elsa Carini Tinaglia del Francesco Francia, team bolognese, che sta per lanciare. Intanto c'è un salto valido, sembrava valido, in realtà è nullo. Anche nell'asta era il secondo salto. Intanto si stanno sistemando gli ostacoli per la gara dei 110 ostacoli allievi. A seguire ci saranno alle 14,45 e alle 14,55 ci saranno le due gare dei 100 metri, quindi avvisiamo anche la regia che a seguire, dopo i 110 ostacoli, ci saranno le due gare dei 100 metri, quindi telecamere puntate sui 100 metri. Intanto seguiamo la gara di martello. Alessia Pesaresi arriva poco sotto i 40 metri, mentre nell'asta c'è un atleta che ha superato i 3,25, Scianni Manica, è Daniele Rui dell'Atletica di San Demiano, che ha superato i 3,25. Nel frattempo c'è un salto valido nel triplo per l'atleta col pettorale numero 7, Jennifer Neciporenko dell'Atletica Lugo. Ora tocca all'atleta Emma Zambianchi del Piacenza. Vediamo questo salto. L'abbiamo intravisto mentre vediamo gli addetti che spostano gli ostacoli. Seguiamo anche per un po' la gara di salto triplo. Sì, con il triplo siamo al secondo turno di salti e stiamo vedendo le atlete che staccano dai 7 metri. a 3,35 intanto sale l'asticella dell'asta. Vediamo il lancio. Questo è il salto valido dell'atleta col pettorale numero 6, che è Matilde Vinco del Bentegodi, la maglia nera del Bentegodi. (9,88) avvicina
ai 10 metri Matilde Vinco, atleta veronese del Bentegodi. Intanto siamo al quarto lancio, scusate, nel martello per quarto lancio, vediamo chi è l'atleta che sta per entrare in pedana, è l'atleta. Poi chiediamo alla regia se ha una telecamera tra un po' per vedere i salti del triplo, perché abbiamo le atlete che staccano dei 9 metri, quindi quelle dotate di miglior accredito e quelle in testa alle classifica provvisoria. Sercugnani che aveva al suo attivo 42,84. Nel triplo si è ricominciato con lo stacco dei 9 metri. Allora prosegue la gara di lancio del martello. Non abbiamo visto, ma Elena Odion ha fatto un buon lancio. Vediamo ora la misura. In realtà siamo poco sopra i 40 metri. Vediamo esattamente i giudici quanto ci diranno che è il lancio dell'atleta. Adesso vediamo 40,76 m, ci avevo visto bene, Elena Odion dell'Atletica Lugo, ma vediamo adesso l'atleta Karen Bongo che è in testa alla classifica provvisoria, che supera, mi sembra abbondantemente, no, comunque un po' supera i 60 metri, attendiamo la misura ufficiale. Nel frattempo, come diceva Mauro De Osti, stanno saltando bene anche le atlete del lungo vai. Adesso vediamo la misura dell'atleta. Allora, attenzione, appunto, la prossima atleta. Scusa Mauro che ti interrompo, prima aveva detto che aveva superato i 60 metri, invece si è fermata un po' sotto, questione di prospettiva, 58,33 per Karen Bongo, vai. Grande lancio comunque Alessandro. Lancio. Adesso appunto sulla pedana del triplo, dicevo, c'è l'atleta con il migliore accredito, il secondo tentativo per l'Aveso dell'atleta del Brugnera, Friuli Intagli. Vediamo il suo salto. Osserviamo la rincorsa molto lunga, potente, stacco dei 9 metri, vediamo se il salto è valido. Niente, no, purtroppo nullo. Salto nullo per questa atleta. Salto nullo, intanto c'è stato un salto non molto, scusate, un lancio non molto lungo anche nel martello. Siamo passati al quinto lancio. E continua appunto la gara del martello, gli addetti sistemano anche la rete di contenimento e intanto vediamo se c'è un aggiornamento dell'asta. L'asta siamo saliti a 3,45, siamo già al secondo lancio per gli atleti, secondo salto, scusate, stiamo parlando di salto con l'asta. E intanto è stato completato la sistemazione degli ostacoli, dei 110 ostacoli, quindi gli atleti sono già nei pressi dei blocchi. Avvisiamo la regia che tra qualche minuto, non molti, ci sarà la prima serie dei 110 ostacoli allievi. Altezza degli ostacoli, come avevo detto in precedenza, 91 cm. Nel frattempo siamo al quinto lancio, se vogliamo staccare sui lanci, siamo al quinto lancio del martello allieve. Vediamo che sta entrando in pedana, vediamo se era prima l'atleta numero 5 Pesaresi, che ha fatto un 32-35 per Alessia Pesaresi del Montanari Gruzza e di Reggio Emilia. Adesso vediamo l'atleta col pettorale numero 15 che ha fatto il suo lancio, Angelica Arcari dell'Interflumina e più Pomì. Vediamo appunto la sua misura. Il lancio è valido, vediamo se no, il lancio non è valido, quindi non c'è misura. Anzi,
anzi mi tocca correggermi, il lancio è valido, è anche sopra i 40 metri, vediamo la misura è esattamente 45,79, quindi un bel lancio per Angelica Arcari, chiedo scusa, l'atleta della appunto Interflumina e più Pomì. Intanto siamo vicini alla partenza dei 110 ostacoli, i ragazzi sono sui blocchi, quindi invitiamo la regia a staccare sulla partenza dei 110 ostacoli. Vediamo, sono due serie, la prima serie è Stallone, Nicoletti, Ceffri, Dudine, Perazzani, Fanti e Gastaldello. Adesso vediamo la partenza, sicuramente ci faranno vedere, eccole qua, pronti alla partenza. La prima delle due serie, scusate, come in precedenza, le serie sono fatte sulla base dei tempi di accredito, quindi tra virgolette questa è la serie più lenta, quella successiva sarà con gli atleti accreditati di tempi migliori. Quindi ripeto, prima serie dei 110 ostacoli, altezza degli ostacoli 91 cm, Stallone, Nicoletti, Ceffri, Dudine, Perazzani, Fanti e Gastaldello. Questi i 7 atleti che fanno la prima delle due serie. Accreditato del tempo migliore è in corsia numero 4, Sasha Arti Ceffri dello Spezia, l'atleta con la maglia gialla, se non vedo male. Vediamo appunto questa prima serie dei 110 ostacoli, come detto in precedenza, le ragazze, le allieve gareggiano sui 100 metri, 110 per i maschi, come nelle categorie superiori. In corsia 2 è sicuramente Marco Stallone della Libertà Sudine che va a vincere nettamente, in modo proprio perentorio. Il tempo non lo vediamo nel monitor, comunque non c'è dubbio sul fatto che abbia vinto Marco Stallone questa prima serie dell'atleta del Malignano Libertà Sudine. Per lui appunto la vittoria sarà da capire se i giudici hanno preso i tempi, perché altrimenti... Sicuramente sì, il cronometro della giuria dovrebbe aver fatto il suo lavoro, purtroppo noi sicuramente regia non riusciamo. Sicuramente sì, dovrebbe. E siamo ottimisti. Certo. Sicuramente non abbiamo visto noi, e questo lo possiamo dire. Bene, speriamo che a questo punto su chi abbia vinto non c'è dubbio, ma il problema è che serve un tempo. Sì, anche perché sennò gli atleti saranno costretti a ripetere la serie, non è mai simpatico. Esatto. Perché comunque gli ostacoli sono sempre una disciplina un po' pericolosa, viste le velocità e l'altezza degli ostacoli su questa categoria. Certo, quindi vediamo di capire se sarà necessario ripetere, speriamo di no. Ovviamente gli atleti escono dal campo gara, quindi credo che i tempi ci siano. C'erano i cronometristi. Comunque intanto vediamo... Nullo comunque il lancio della martellista, quinto lancio dell'atleta che è al momento in testa alla classifica provvisoria, però quinto lancio nullo per Kerimbongo. Si sale al sesto lancio, sesto ed ultimo lancio per le allieve del martello, e si comincia da Elsa Carini Tinaglia, o Tinaglia Carini, scusate, della bolognese Francesco Francia. Per lei il primo lancio, vediamolo in diretta. Allora vediamo questo lancio, il lancio mi sembra valido, sì, è valido, non è lunghissimo, è attorno ai 30 metri, adesso vedremo a che distanza è arrivata Elsa Tinaglia Carini del Francesco Francia, atleta al sesto ed ultimo lancio. Vediamo, io ho detto attorno ai 30 metri, ma ora vediamo di quanto ho sbagliato. 29 e 35, insomma dai 65 cm ci può stare, considerato che non c'è neanche il riferimento dei 30 metri. Dall'asta siamo saliti a 3,55, superato mi sembra dall'atleta che in questo momento ha saltato. Vediamo di chi si tratta. L'atleta dotato del pettorale numero 1, ma ci girano il tabellone in questo momento, per Lorenzo cui dobbiamo Manica, mi sembra, se è l'1.
Ok, attenzione regia che sta per partire la nuova serie dei 110 ostacoli, seconda serie, vediamo chi sono i protagonisti: Andrea Dadalt, Cutaia, Zucchet, Denoni, Dallari, Tomè, Striuli dell'Addio. Denoni non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere il fratello di Lorenza, atleta di grande futuro, di grande presente anche della Silicogliano, fratello gemello se non ricordo male, figli di Paolo Denoni e Veronica Piutti, quindi due nomi che agli appassionati atletica sono sicuramente noti. Attenzione che non è ancora il momento della partenza della seconda serie, allora possiamo staccare, se vogliamo, sul triplo. Mauro. Sì, col triplo siamo ritornati al terzo salto per ora, con le atlete che staccano dei 7 metri. Ci teniamo pronti a vedere queste atlete per poi passare alle successive che dai 9 andranno a determinare le migliori misure. Ricordiamo 3 salti per tutte le atlete, poi le migliori 8 disputeranno i 3 salti di finale per poi determinare la classifica complessiva e finale. Bene, grazie Mauro. Intanto siamo tra poco la partenza dei 110 ostacoli, vediamo a che punto siamo col martello. Sta per lanciare il suo sesto lancio Giulia Hernandez Brogin del team Treviso, forse lo ha anche già fatto, vediamo, sì, lo ha fatto, sta per essere pubblicata la sua misura, vediamo. Giulia Hernandez Brogin, per lei il sesto lancio raggiunge i 45,51, quindi un bel risultato sicuramente per l'atleta portacolori del team Treviso, team che sappiamo essere composto da 4 società trevigiane. Passiamo ora a Francesca Monai. Intanto è un colpo a salve partito per caso, non era la partenza dei 110 ostacoli, ma ci ricorda che sta per partire la seconda serie dei 110 ostacoli. Intanto sta per concludersi la gara del lancio del martello, perché siamo al sesto ed ultimo lancio. Ok, intanto vediamo anche l'asta, siamo saliti a 3,55, c'è l'atleta col pettorale numero, non vedo se è 6 o 16, Mauro De Osti ha sì, il pettorale il numero 6 di Andrea Barbieri, ma che aveva già completato il suo salto, purtroppo nullo, e quindi attendiamo adesso l'atleta successivo, che nel tabellone è sempre segnato col numero 6. A me risulta essere Barbieri Andrea. Comunque osserviamo il suo salto. A questo punto vediamo salto purtroppo nullo e asticella battuta 3,55. Ok, credo che stiamo per andare in una premiazione, quindi non so se partirà prima la seconda serie dei 110 ostacoli o se ci sarà prima la premiazione dei 100 ostacoli che abbiamo visto in precedenza, quindi sentiamo la voce direttamente dello speaker. La premiazione, il presidente di Vittoria Atletica, Riccardo Bizza. In ottava posizione, con il tempo di 16,83 per l'Atletica Malignani Libertas Udine, Chiara Mazzolini. Settima con 16,45 per il Bentegò di Verona, Sofia Gragnato. Sesta con 16,38 per l'Interflumine più Pomì, Paola Schiroli. Quinta con 15,41 per il Team Treviso, Elisa Maria Menegotto. Quarta con 15,33 per il Self Atletica Montanari Gruzza, Margherita Davoglio. E andiamo sul podio. In terza posizione per il Verona Pindemonte con 15,13 Giulia Gottardi. Al secondo posto con 14,96 per il CUS Trieste Giovanna Girardi.
e ha vinto la gara con il tempo di 14,84 per la Sindustria Sport Padova, Martina Agostini. Questo il podio dei 100 ostacoli femminili, mentre nel triplo abbiamo visto un buon salto per Ada Russo. Bene, abbiamo visto le premiazioni della gara, la prima gara appunto che è salita sul podio, i 100 ostacoli allieve. Chissà che venga detto allo speaker che il presidente di Vittoria Atletica si chiama Roberto Biz e non Riccardo Biz. Nel frattempo, attenzione, vediamo se riusciamo a staccare sul triplo velocemente, c'è un atleta che merita. Salto triplo. Stacco, è ceduto l'appoggio, vediamo se riesce a essere un salto valido per l'atleta della Bruniera. Veso, salto valido. Salto valido, vediamo se appunto avendo perso l'appoggio se la misura è meritevole. Nel frattempo è finita, mi sembra, la gara del martello, tra poco avremo anche la classifica finale. Io credo che Keren Bongo dovrebbe aver vinto con un lancio di oltre 56 metri. Allora, purtroppo in virtù di questo appoggio falso per quanto riguarda la Veso, un 10,80. Attenzione che c'è un nuovo salto, ma non mi sembra. No, rimaniamo sui lungo. salti precedenti, 10,80 dicevo per la Veso. Abbiamo Russo Aida però di Atletica Francesco Francia con un 11,15, salti effettuati durante la premiazione, quindi non abbiamo visto o commentato perlomeno in diretta, mentre Stella Agostini di Assindustria Sport Padova un bel 10,89. Questo terzo salto, ripeto, serve per determinare le prime 8 atlete che poi completeranno la gara con ulteriori 3 salti. Benissimo, intanto sta per partire, avvisiamo la regia, sta per partire la seconda serie, tra poco, insomma, dei 110 ostacoli. Nel frattempo si è conclusa la gara del lancio del martello allieve, quindi in corso in questo momento c'è la gara di salto con l'asta allievi. Abbiamo detto che è una gara che è lunga perché ci sono più salti, c'è da spostare l'asticella, quindi non è una cosa semplice. C'è in corso la gara del triplo allieve e sta per partire la seconda serie della gara dei 110 ostacoli allievi. Sì, un aggiornamento dall'asta allievi, siamo saliti a 3,65 con l'atleta che dovrebbe essere in pedana, che è Shani Manica, che è della società Bruniera Friuli Intagli. Attenzione che sta per partire la seconda serie dei 110 ostacoli. Intanto salutiamo in postazione l'amico Done Tubia, già presidente storico della FIDAL provinciale, ora consigliere di giunta della FIDAL Veneta. Aspettiamo di vedere, anzi va un po' per le lunghe. Odone, ti chiedo una cosa al volo intanto che aspettiamo la partenza dei 110 ostacoli. Allora, sappiamo che hai voluto fortemente questa manifestazione a Vittorio Veneto, una manifestazione che onora questo impianto e che onora anche una società trevigiana che si sta impegnando molto, e speriamo che sia una prima di tante manifestazioni in questo impianto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. La prendo un po' lunga allora, certamente sì, l'ho voluta come l'ha voluto il Consiglio regionale nella sua intierezza, però qui doveva arrivare in realtà una gara di marcia. Sappiamo tutti che a volte è molto complicato il calendario nazionale ed affidare i singoli appuntamenti, le singole gare, ed è arrivata questa manifestazione che, senza nulla togliere alla marcia che significa a livello di grandi medaglie, sappiamo tutti cosa significa, certo, perché certo, ha portato sempre qualcosa anche nei momenti in cui la nostra atletica non era nello splendore attuale. E, ripeto, senza togliere nulla alla marcia, ricordiamoci che qui c'è una vetrina straordinaria, perché i CDS nord-est, poi con l'aggiunta anche di qualche società che non è più nord-est, certo, ma è un po' confini limitrofi, ovest. Sì, certamente sì. Ci sono da gustare veramente alcuni atleti seguiti ottimamente, tra l'altro con una guida tecnica senz'altro pregevole, che portano già risultati, ma soprattutto l'approccio tecnico
molto molto bello da vedere. Bene, bene questa manifestazione in questo grande impianto, una pista ad 8 corsie. Io non voglio rinvangare il passato, ma chi ha fatto quella promessa l'ha mantenuta fino in fondo ed è arrivata a questa pista. Bene Oddone, ascolta, una domanda al volo poi ti interromperò magari quando parte la seconda serie dei 110 ostacoli. Ho letto una intervista del presidente May relativamente alle possibilità di cambiare qualcosa nei meccanismi dei campionati di società, una cosa apparsa sul sito della FIDAL. Come la pensi su come si svolgono i societari e le finali societarie, senza buttarla in polemica? No, ma le polemiche proprio non servono certo. né ora direi né mai, tutto certo, sommato, certo. Perché la soluzione attraverso i rapporti qualificati e la capacità di ragionare sulle cose porta ai risultati favorevoli. Certo. Poi la polemica, sì, a volte succede, ahimè, cerchiamo di evitarle in ogni caso. Cerchiamo di costruire e non di distruggere. Certamente sì. Sulla questione dei CDS a tutti i livelli, qui parliamo di allievi, ma ci sono le categorie assolute. Qualcosina bisognerà senz'altro fare, bisognerà metterci mano, però questa è una cosa che bisogna fare in sintonia con tutti i comitati regionali. Attenzione, discutendo con una persona che stimo in modo particolare, il professor Francesco Uguagliati, che è il presidente del comitato regionale, toccando il tasto dei CDS abbiamo ragionato, e quando si ragiona tu per tu si dicono le cose fino in fondo, che sì, una rivalutazione di tutto l'impianto dei CDS è giusto farlo, ma è giusto farlo in sintonia con tutto il territorio. Ecco, semplicemente questo. Certo, bene, grazie Oddone. Ti chiedo un'ultima cosa, sta per partire la seconda serie dei 110 ostacoli, c'è in gara anche Michele Denoni, volevo chiederti un parere così sulla sorella di Michele, Lorenza, questa ragazza che sta veramente esplodendo, figlia d'arte. È figlia d'arte senz'altro, e sappiamo di chi oltretutto, certo. No? Intravediamo il papà, può darsi, non escludo, anzi sicuramente ci sarà anche la mamma. Ci sarà senz'altro che la mamma. Dico semplicemente che se le premesse sono queste dobbiamo attenderci veramente molto, cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi da un punto di vista tecnico, perché questo è fondamentale. Bene, grazie Oddone, grazie per essere qua, immagino e credo che tu sia qua anche oggi, domani, quindi quando vuoi tornarci a trovare in postazione siamo qua, gustiamoci insieme, se vuoi commentarcela tu, anche questi 110 ostacoli, la seconda serie, da Dalt Cutaia, Zucchet Noni, Dall'Arito, Maestri Uli e dell'Addio, partenza valida. No, non è proprio la mia specialità, certo. Però direi senz'altro che alcuni di questi ragazzi hanno già un'ottima meccanica sugli ostacoli, hanno una motricità adeguata, poi qualcuno di rincalzo un po' meno, ma sono tutti ragazzi che devono crescere. 14,69 il tempo del vincitore Andrea Dadalt dell'Atletica Gorizia. È degno di nota, senz'altro, certo, non c'è certo, dubbio, certo. Non c'è dubbio. Bene, grazie Oddone, grazie. A più tardi, buon allora. Pomeriggio, a più tardi, noi siamo qua. Grazie a voi. Grazie a Oddone Tubia, come detto già a lungo presidente provinciale della FIDAL, oggi consigliere della FIDAL regionale, è un uomo che da una vita nell'atletica leggera, che lavora anche perché questo movimento migliori e cresca, e i risultati penso siano anche qui sotto gli occhi di tutti, perché questo è stato uno degli impianti per cui lui ha tanto combattuto e oggi ci ospita in modo così egregio. Abbiamo visto allora la seconda serie dei 110 ostacoli, ora verranno tolti gli ostacoli, io credo, per adesso non sta ancora succedendo ma succederà, perché a seguire sulla attenzione credo che sarà necessario rifare la prima serie, quello che avevamo temuto, eravamo ottimisti. Quello che abbiamo temuto si è avverato.
Ecco. Adesso dovremo vedere ripetere la prima serie, la seconda abbiamo vista invece essere regolare e con un buon 14,69 del primo atleta. Vedremo se ci saranno delle sorprese della seconda, almeno per i piazzamenti di rincalzo. Esatto, abbiamo visto che appunto che il tempo che non era partito davvero, e quindi appunto ci sarà una ripetizione della prima serie, per questo anche gli ostacoli non verranno tolti. Una particolarità notavo nella premiazione dei 100 ostacoli precedenti: la vincitrice della prima serie è arrivata ottava, quindi capite che effettivamente i tempi con cui vengono diciamo iscritti nelle varie serie gli atleti sono tempi di riferimento seri, tanto è vero che appunto il primo della serie dei più lenti è arrivato ottavo, quindi sarebbe arrivato in coda, fosse arrivato nella seconda serie. Quindi vedremo se questa teoria viene smentita nella seconda serie, che poi è la prima dei 110 ostacoli. Nel frattempo stiamo per avvicinarci alle premiazioni della gara del lancio del martello. Tra poco daremo la linea allo speaker, non è ancora il momento, vediamo se gli hanno suggerito che il presidente della Vittoria Atletica si chiama Roberto e non Riccardo, lo scopriremo tra poco. Nel frattempo appunto stiamo per... Eccoci. Roberto Bitz, Eccolo. Andiamo a premiare l'ottava classificata con 31,15 per il Francesco Francia, Elsa Tinaglia Carini. Settima posizione per il Montanari Gruzza con 35,01 Alessia Pesaresi. Sesta con 41,30 per la Malignani Libertas Udine, Francesca Monai. Quinta per il Team Treviso con 45,51 Giulia Hernandez Brogin. Al quarto posto per l'Inter Flumina e più Pomi con 45,79 Angelica Arcari. E saliamo sul podio al terzo posto con 47,53 per la Bentegò di Verona, Elsa Erculiani. Seconda classificata con 47,83 per l'Atletica Lugo, Elena Odion. Ha vinto la gara con 58,33, avvicinando molto il proprio primato personale. Per la Sinustria Sport Padova un bel applauso per Keren Bongo. Bene, conclusa la cerimonia di premiazione della gara di martello femminile con questo grande risultato di Keren Bongo. Ora che gli atleti, appunto le atlete, si sposteranno dal podio, potrà continuare la gara di Sì, Mauro, scusa se ti interrompo, ma io vedo che nel frattempo hanno tolto gli ostacoli, allora spiegami. Allora abbiamo completato le due gare maschile e femminile di ostacoli 100 e 110, adesso ci saranno le gare. Ma quindi la prima serie era buona allora? La prima serie a questo punto era buona. Li avevano chiamati. Purché non troviamo qualche sorpresa che gli ostacoli vengano messi a fine della okay. giornata, perché adesso le gare incalzano con le due prove dei 100 metri femminili e maschili, per cui vediamo cosa hanno scelto i giudici, speriamo che qualcuno ci dia lumi sull'accaduto. Nel frattempo, visto che ho il microfono attivo, l'asta siamo arrivati ai 4 metri col primo nullo da parte di Schiavon di Assindustria e poi vedremo le prove successive. Bene, allora stanno per partire le serie dei 100 metri, prima le allieve e poi gli allievi. Siamo in ritardo di una decina di minuti, ma penso che sia una cosa abbastanza fisiologica e appunto scopriremo di questa cosa della prima serie dei 110 ostacoli allievi. Intanto appunto, come diceva Mauro De Osti, dirigente che ci sta aiutando anche col suo binocolo, oltre che con la sua competenza nel seguire le gare, stanno continuando le gare di triplo e di salto con l'asta.
e a seguire, dopo i 100 metri, torneremo in pedana dei lanci e toccherà al disco allievi. Sì, con il triplo, Alessandro, siamo al quarto turno di salti con le prime 8 atlete. Adesso si parte dall'ottava come misura e si va verso la prima, che è il momento all'accredito migliore dopo i primi 3 turni di salti, per cui diciamo che tra un paio di atlete porterei anche una telecamera per assistere ai salti del triplo. Ok, bene, quindi anche il messaggio forte e chiaro per la regia di Federico Campoallorto, che si fa aiutare ovviamente dai cameraman Francesca Astori e Jacopo Bressan, scusate, ma è una new entry anche nel team della Tenda TV, quindi Jacopo Bressan e Francesca Astori, che ringraziamo per aiutarci a seguire più da vicino con i loro occhi tecnologici questa bellissima manifestazione che prosegue. Sono davvero tante le persone che stanno animando questi 2 giorni, ci sono 32 squadre con teoricamente 20 atleti, vediamo anche il pubblico è composto ovviamente in parte anche dagli atleti, perché come immaginate gli atleti che non sono impegnati in gara non possono stare sul campo gara, quindi finita la loro performance devono uscire e quindi si rifugiano sotto le tribune nella parte coperta. Per adesso non è necessaria la copertura, noi tocchiamo ferro perché le nuvole ci stanno girando intorno, ma ancora non ci rovinano la giornata. Intanto vedete inquadrate le ragazze della prima serie dei 100 metri, la gara regina dell'atletica leggera, gara sempre molto, molto affascinante. Vediamo in prima serie Denardi, Caccaro, Dalla Marta, Strozzi, Testa, Maso, Stedile e Baldi. Le prime 8 atlete, appunto le prime 8 allieve che partiranno per i 100 metri. Intanto invitiamo appunto a stare allerta sulla pedana del triplo, perché appunto stanno per arrivare le atlete. Magari faccio un suggerimento in diretta, magari fare un salto frontale proprio da in fondo alla buca con la sabbia per vedere appunto frontalmente la performance delle atlete. Potrebbe essere una cosa curiosa e simpatica anche da vedere, oltre a questa visione laterale che abbiamo inquadrata in questo momento. Nel frattempo appunto si stanno preparando vicino ai blocchi di partenza le prime 8 atlete della prima serie dei 100 metri allieve, che sono, come detto in precedenza, le atlete accreditate di un tempo più lento. La prossima e seconda serie sarà quella con i migliori tempi. La migliore come tempo di presentazione è Valentina Lucchese della Bruniera e Friuli Italia, accreditata di un 12,19, che è un tempo davvero interessante. Non dimentichiamo che stiamo parlando di atleti categoria allievi o allieve in questo caso. Stiamo appunto per vedere la partenza dei 100 metri, intanto chiedo a Mauro De Osti di aggiornarci a che punto siamo rispetto alle atlete del triplo. Allora, mancano ancora 2 atlete, adesso ha appena saltato la Agostini di Assindustria con 11,09, che mi sembra essere il miglior quarto salto, quindi direi di concentrarci adesso appunto sul salto, credo della Vesco, che sta saltando della Veso in questo momento per Bruniera. Vediamo se finalmente questo sembra essere un buon salto, finalmente vediamo l'atleta numero 3, salto valido. Vediamo ora la misura. L'atleta, il salto era sicuramente valido, lo ha confermato il giudice, quindi vediamo ora il tabellone che ci indica la sua misura e sono 12 metri e 23, il miglior salto, mi chiedo conferma a Mauro De Osti. 12,23 è già un ottimo salto, siamo ancora lontani dal primato personale che ha un 12,97 l'atleta appunto del Bruniera, però per questa gara è il miglior salto attualmente, 12,23 appunto, ottimo salto. Attenzione che si va ai blocchi di partenza dei 100 metri, tanto tu continua a seguire le misure del triplo, prima serie dei 100 metri allieve. Stiamo ormai con i piedi sui blocchi, seguiamo in diretta ovviamente questa partenza. I 100 metri sono sempre la gara più affascinante dell'atletica leggera. Vediamo, 100 metri allieve, prima serie. Partenza valida, sicuramente la battaglia è in terza corsia, mi sembra, l'atleta Alice Dalla Marta, però
con la pettorale numero 8 Cadia Stedile del Trentin Grana, mi sembra che abbia fatto la miglior performance, 13,62. Chiederemo conferma poi ai giudici, ma mi sembra senza ombra di dubbio che in corsia numero 7 Cadia Stedile della Trentina abbia fatto il miglior tempo di questa prima serie. Stiamo per seguire appunto tra poco la seconda serie con i migliori tempi di accreditamento. Vai Mauro, siamo in momento clou anche del triplo. Sì, partiamo ora col quinto salto. La prima atleta è la vinco atleta del numero, col pettorale numero 6 della formazione 20 nodi. Il primo, diciamo, turno di finale di salti è stata protagonista l'atleta di Friuli Tagli Laveso col 12,23 che abbiamo visto, poi l'11,09 dell'Agostini di Assa Industria. Vediamo adesso questo quinto e penultimo salto che darà sicuramente una scossa a determinare la classifica finale. 9,97 l'ultimo salto che abbiamo visto, quindi sotto i 10 metri, ben lontano dai 12 erotti che abbiamo visto, 12,23 che abbiamo visto in precedenza. Intanto si stanno scaldando le ragazze della seconda serie dei 100 metri ostacoli. Questa è l'atleta col pettorale numero 2. Mi sembra, abbiamo anche la visione frontale, l'abbiamo chiesta, Mauro, la regia mi fa notare che c'è la visione frontale, quindi gustiamoci poi anche i salti che contano da questa inquadratura, se vuoi vederla anche tu. Qui è veramente suggestiva. Questa era l'atleta che si era classificata al 7° posto nei 3 turni precedenti, per cui saranno i prossimi salti determinanti. Lascio a te la parola perché vedo che sono già pronte quasi le atlete per la seconda e migliore serie dei 100 metri. Bene, allora la seconda serie sono Turazza, Bazzara, Agecum, Capitani, Lucchese, Ghedini, Marchi e Sverzellati. Queste le 8 atlete della seconda serie dei 100 metri. Come dicevo, accreditata nel miglior tempo in quinta corsia Valentina Lucchese della Bruniera Friuli Tagli, però si sa che ogni gara è storia a sé, ci sono tante le variabili che possono determinare una gara, quindi gustiamocela davvero. Le atlete sono sui blocchi, si stanno sistemando, questo è il momento di massima tensione di ogni atleta, pronto a far esplodere la propria spinta sui blocchi e poi lanciarsi nei 100 metri della vita. Attenzione, partenza valida, vediamo se il pronostico in quinta corsia, mi sembra assolutamente di sì. Valentina Lucchese è nettamente la migliore con un 12,54 che non è il suo miglior tempo, ma è sicuramente il tempo che gli ha consentito, ormai usiamo il passato, di vincere i 100 metri allievi di questa finale B dei campionati italiani societari Nord-Est. Quindi passiamo velocemente in attesa della classifica ufficiale, passiamo velocemente al triplo che appunto invitiamo a seguire Mauro. Ecco Anna Spinelli di Montanari Gruzza, vediamo il suo salto, aveva prima un salto nullo, il quarto scusate, vediamo questo quinto salto, la misura ottenuta. Passiamo al triplo, eccoci qua. Un 10,66 per l'atleta appunto col pettorale numero 5, la Spinelli. Bene, quindi seguiamo questa gara del triplo. Intanto si stanno preparando per la loro prima serie. La prima serie dei 100 metri maschili. Sì, lo speaker con una notizia dei giudici, la serie, quella in sospeso degli ostacoli, dovrebbe essere ripetuta alle 15:25 dopo le serie dei 400. Ok, bene, sarebbe curioso capire se era conveniente farla subito con gli ostacoli già fuori o se era meglio continuare e poi riposizionare tutti gli ostacoli. Comunque sapranno sicuramente loro meglio di noi. Nel frattempo continua la gara del triplo, invitiamo la regia a tenere fissi gli occhi sul triplo e le orecchie tese per vedere la partenza dei 100 metri, che ancora manca qualche istante. La prima serie dei 100 metri allievi, andiamo a vedere tra poco anche le serie dei 100 metri, intanto gustiamoci con questa inquadratura frontale. Abbiamo le 3 migliori atlete, col pettorale numero 4 l'Agostini di Assa Industria, poi abbiamo appunto Veso di Bruniera e salta per ultima la Russo, pettorale numero
11. Vediamo, c'è un Eccolo qua. 11,37 11,37. per Agostini. Ora sta per partire Veso, la vedete in fondo all'inquadratura, bellissima questa inquadratura, gustiamoci questo quinto salto di Veso. 12,23 il suo precedente salto. Vediamo la rincorsa, la battuta, doppia battuta. Direi ottimo salto, Alessandro, perché i Salto 3 valido. hop, step e jump sono stati ben distribuiti, pertanto vediamo se supera il 12,23 precedente o ci attestiamo su quella misura ad occhio così, ma non voglio preannunciare nulla. Mi sembra 12 un bel sono salto. 12 e 27, Sette. quindi si è Migliora migliorata di di 4 4 centimetri. Un cronometro svizzero praticamente questa ragazza, e vediamo a questo punto, forse facciamo in tempo a vedere anche la migliore, però occhio regia che stanno per partire i ragazzi della prima serie degli allievi, però restiamo fissi sul triplo perché penso che facciamo in tempo a vederla. Eccola. L'atleta è la Russo. No, non mi sembra che sia migliore del precedente. Salto valido, ma anche per l'atleta. non mi sembra superiore ai 12 metri. Credo di no, però piazza almeno un salto valido perché aveva fatto un quarto nullo, per cui vediamo dove va a posizionarsi su questi 3 salti di finale perlomeno. Bene, vediamo allora Russo a 10 metri e 66, come dicevamo inferiore ai 12 e 27 della Veso. Intanto stanno per partire, eccoli qua inquadrati, i ragazzi della prima serie dei 100 metri allievi: Giacomazzi, Bianchi, Ottara, Boucher, Puzzi, Santin, Pavarani. 7 atleti per la prima serie dei 100 metri allievi. Vediamoli. Partenza valida, una batteria, una serie sicuramente combattuta. Io tra il 7 e il 5 tra Puzzi e Santin ci dirà la giuria poi, perché erano davvero da fotofinish. Non siamo in linea col traguardo. L'atleta del Gorizia e l'atletica della TL Etica sono arrivati petto a petto, quindi si vedrà poi con la classifica. Discreto 12 e 16 Alessandro, sicuramente con la prossima batteria scenderemo e di molto sotto i 12, mentre sempre nel triplo stiamo assistendo all'ultimo turno di salti, sesto e ultimo turno, e qui ci si gioca la medaglia e anche la posizione per il punteggio di società. Perfetto, attenzione, questi sono il sesto salto del lungo, questi sono ancora le atlete che non ambiscono, io credo, al podio, anche se sono arrivate appunto a questo salto finale. Nel frattempo si stanno scaldando i ragazzi della seconda serie dei 100 metri, il migliore accredito è di Alessandro Trotto della Ponte Vecchio Bologna, 11,11, come diceva giustamente Mauro De Osti prima. Si scenderà abbondantemente sotto i 12 e rotti, che sono stati il miglior tempo della prima serie. Nel frattempo vediamo che stanno proseguendo i salti, è davvero suggestiva questa inquadratura. Vediamo che dopo ogni salto gli addetti devono sistemare la sabbia, ovviamente, per permettere la misura corretta del salto successivo. E c'è ovviamente, come vedete, quell'ostacolo che viene imposto in mezzo. In questo momento il giudice lo toglie, indica che la pedana è pronta, la bandierina bianca dice che si può partire e l'atleta può decidere quando fare il suo salto. Vediamo appunto questo salto in diretta, ricordiamo la gara di salto triplo allieve, 1, 2, 3 battute, la misura non mi sembra da podio, almeno così a spanne. Il salto è valido, l'atleta era col pettorale numero 1. Giulia Cantoni ha saltato per la Malignani Libertas Udine, stanno per, eccolo qui, un 10,75, un discreto 10,75 per questa atleta che si era classificata al sesto posto dopo i primi 3 salti. Bene, intanto si stanno avvicinando ai blocchi di partenza degli atleti di 100 metri, li tengo d'occhio, ma intanto vediamo il salto triplo, che c'è ancora tempo per seguirlo sicuramente.
anche questo salto mi sembra più o meno della lunghezza del precedente, un po' sopra i 10 metri. Ora vediamo se l'impressione è confermata dai risultati ufficiali. Nel frattempo i ragazzi della seconda serie sono in piedi dietro i blocchi, tra poco la chiamata del giudice alla partenza. Vediamo a seguire, dopo i 100 metri allievi ci sarà il disco. I ragazzi del disco sono già nei pressi della pedana di lancio, perché tra poco partirà anche la loro fatica. Intanto vediamo che sta per partire la batteria la seconda serie, scusate, dei 100 allievi. Ricordiamo chi sono i protagonisti di questa serie: Trotto, da Tretta, Cecere, Melchior, Piccin, Pugliese, Crisacre Maschi. Atleti sui podi. Vediamo la partenza, seconda serie più veloce dei 100 allievi. Partenza nulla, c'è stata una finta di un atleta e quindi bisognerà attendere ancora qualche istante per vedere la partenza valida. Intanto seguiamo il triplo, vai Mauro. Sì, abbiamo visto adesso un 11-17 della Gaspari, abbiamo adesso Agostini, Veso e Russo per gli ultimi 3 salti di finale, per cui direi di porre attenzione. Abbiamo però Salto un nullo per l'Agostini, quindi rimangono le 2 atlete, la Veso e la Russo, per determinare la classifica finale. Poi è iniziata anche la gara del disco, per cui poi adesso mi sembra il riscaldamento ancora. Anche di qua, sì, tra un po' inizia la gara del disco, per cui ci concentreremo anche sull'altra pedana. Certo. Ultimi 2 salti per il triplo. Allora, stiamo appunto per concludere la gara del triplo, una bella gara insieme. Vediamo l'atleta che invita a darle il tempo. Anche questo è un segno che gli atleti stanno crescendo, perché questi sono gli atleti adulti di solito che lo fanno. Qui stiamo parlando di un atleta allieva, la Veso, che è in testa alla classifica provvisoria. Vediamo il suo salto. Purtroppo per lei il salto è nullo, così non l'abbiamo neanche perso la visione frontale, ma in attesa, vediamo, sicuramente possiamo invitare la regia a inquadrare frontalmente l'ultimo salto della gara di triplo, perché sarà davvero l'ultimo e sarà potenzialmente quello vincente se l'atleta riuscirà a fare la sua miglior misura, tenuto conto però che stanno partendo anche i 100 metri. Vediamo chi riusciremo a prendere. Allora, sì, commento velocissimo per un aggiornamento sull'asta. Siamo a 4,20 col secondo nullo dei tamburini. Lasciamo spazio ai 100 metri. Attenzione che stanno per partire i 100 metri. Seconda serie, 100 metri allievi. Partenza valida questa volta. Una batteria mi sembra velocissima in prima corsia mi sembra che ce l'abbia fatta. In prima corsia Alessandro Trotto, che era accreditato del miglior tempo, 11,20, un tempo mi sembra davvero eccellente. Come avevamo preannunciato, ben sotto i 12, siamo andati su un ottimo tempo, 11,20. Scusa se ti interrompo, andiamo sul triplo, ultimo salto, siamo già in inquadratura, benissimo. Scusa se ti ho interrotto, Mauro. No, perfetto, giusto, è l'ultimo salto del triplo, qui si chiude la gara, per cui assistiamo a questo ultimo tentativo da parte l'atleta è quarta in questo momento. Perfetto. Quarta in questo momento, vediamo se riesce a salire sul podio, deve fare meglio di 10,83. Attualmente è sui 10,66, l'atleta è Maya Russo, no, il nome non lo vedo, è Aida Russo, scusate, della Bruniera, Francesco Francia, scusate. Vediamo questo ultimo salto, la concentrazione della Russo, che sta appunto per concludere la sua performance sul triplo. Siamo al momento decisivo di questa gara del triplo allieve, ultimo salto, vediamo la rincorsa, la battuta mi sembra regolare, ce lo dirà il giudice. Direi un ottimo salto, vediamo, sicuramente bianca. Migliorerà il suo quarto posto attuale, secondo me. Vediamo se ci hai preso, il salto è valido per la Russo, vediamo, deve fare meglio di 11,87 per salire sul podio.
11,45. Purtroppo per lei non si è neanche migliorata, sì, si è migliorata di quasi 1 metro, ma non è bastato per salire sul podio. Complimenti comunque, vedete che abbraccia la sua allenatrice, è soddisfatta della sua prestazione, brava anche al russo. Quindi si è conclusa anche la gara di triplo, sta per cominciare la gara del lancio del disco, quindi abbiamo già archiviato il triplo, i 100 ostacoli femminili, i 110 ostacoli abbiamo ancora una serie perché si va ripetuta come abbiamo detto, abbiamo concluso i 100 metri allievi e le 100 metri allieve. Mentre e continuiamo con l'asta. ultimo tentativo, peccato nullo sui 4,20 dell'asta con tamburini. Quindi siamo ai 4,20 metri della gara di salto con l'asta, come avevamo detto è stata la seconda a cominciare, siamo ancora in corso da oltre 1 ora e 1/4 la gara di asta allievi. Sta per cominciare appunto la gara del lancio del disco e a seguire ci saranno le 2 gare dei 400 metri allieve e poi allievi, il giro di pista, il giro della morte, è una delle gare più dure, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare. La gara dei 400, lo dice chi se ne intende, è una delle gare più dure da affrontare, un giro di pista a tutta è davvero una cosa particolarmente impegnativa. Mauro, quante volte hai fatto il giro di pista? Il giro di pista l'ho fatto poche volte, ma quelle bicicletta? poche volte mi sono bastate. E si Ok. parla di tempi del liceo, per cui parliamo di qualche anno Parliamo fa. del bianco e nero, aggiornaci sull'asta. 4,40, primo tentativo per Lorenzo Schiavon, penso ormai unico atleta in gara, affronterà col suo primo tentativo questo 4,40, ripetiamo, Lorenzo Schiavon di Assindustria Sport Padova. Quindi sarà il vincitore della gara. Vincitore della gara, un personale di 4,60, ci avviciniamo al suo personale. 4,40 è già un'ottima misura. Questo salto, siamo in perfetta inquadratura, godiamoci questo salto di Schiavon. Vediamo la rincorsa, sta sistemando la sua asta, invita anche lui a dare la scansione del tempo col battimani. Anche lo speaker invita a seguire questo salto di Schiavon, vincitore della gara, che tenta il suo 4,40, vediamo. È in salita, tocca l'asticella e quindi non ce la fa a saltare, ma stiamo per assistere alla premiazione del martello. Sentiamo lo speaker. Katia Stedile. Al 7° posto, con il tempo di 13,61 per il Francesco Francia, Margherita Marchi. Cos'è questo? 100 ostacoli. Sesta classificata con 13,57 per il Custrieste, Sofia Bazzara. Contrariamente a quello che avevo detto, questi sono i 100 ostacoli, premiazione dei 100 ostacoli a premiare Odone Tubia che abbiamo appena sentito. 13,21 per il Verona Pindemonte, Lucia Capitanio. Quarta con 13,15 per l'Atletica Estense, Margherita Ghedini. E saliamo sul podio con il terzo posto per l'Atletica Piacenza in 13,06 di Chiara Sverzellati. Seconda classificata con 13,03 per l'Atletica Silca Conegliano, Ariet Amponsa Aghiekum. E vince la gara con il tempo di 12,55 per l'Atletica Bruniera Frionintagli, Valentina Lucchese. Eccoci qua, pare che la premiazione fosse addirittura dei 100 piani e non i 100 ostacoli, ma insomma dai, prima della fine riusciremo a dire che premiazione è stata. Nel frattempo ci scrivono online chiedendo degli simpatici spettatori che ci stanno seguendo, ci chiedono di trasmettere la finale A, purtroppo noi siamo a Vittorio Veneto, purtroppo per fortuna, e qui c'è la finale B e siamo ben contenti di poter trasmettere la finale B, la finale A la possono trasmettere
altri da altrove. Intanto sta per partire la prima serie dei 400 metri allieve, prima serie, un giro di pista, la gara come abbiamo detto una delle gare più dure dell'atletica leggera, contrariamente a quanto uno possa pensare, un giro di pista a tutta è davvero una gara molto molto dura. Sta appunto per partire la prima delle due serie, Henry, Gardelli, Bottega, Ascari, Zanelli, Zappoli, Elorchi e Cabianca, questi i nomi delle 8 atlete delle prima serie della 400 metri allieve. Vediamo che stanno per partire, le atlete sono sui blocchi di partenza come vedete, 8 atlete della prima serie, miglior tempo di accreditamento in questa prima batteria, in terza corsia Emma Bottega della Silca Conegliano. Niente, c'è qualche problema, non è ancora stato dato l'ok alla partenza. Possiamo anche forse inquadrare qui sotto lo starter, una curiosità, lo starter con la pistola che darà il via proprio qui sotto alla nostra postazione. Eccolo qua inquadrato, lo starter che invita le atlete sui blocchi di partenza. Nel frattempo Alessandro sta per partire, anzi è partita la gara del disco maschile e il secondo tentativo per i 4,40 per Schiavon nell'asta. Molto bene, intanto sono di nuovo sui blocchi di partenza le atlete dei 400 metri allieve, molto bene, eccoci qua, prima serie, partiti, partenza regolare, primo giro, prima serie dei 400 metri allieve, un giro di pista ovviamente per queste atlete che dovranno concluderanno la loro gara, immagino appena sopra il minuto di gara. Come vedete le atlete si affrontano, si superano, è chiaro che la partenza sul giro di pista non è a paiate ma è scaglionate, ovviamente per fare tutte e 8 i 400 metri canonici. Ci perdonino gli esperti se diciamo queste cose, ma il nostro programma è seguito anche dai non esperti e dei semplici appassionati che vogliono seguire questa splendida manifestazione in corso a Vittorio Veneto, una manifestazione che vuole appunto onorare questa stagione. Vediamo in corsia numero 1 Gaia Henry del CUS Trieste, che mi sembra possa farcele, invece in corsia numero 4 col pettorale numero 5 Ines Ascari della Montanari Gruzza di Reggio Emilia riesce a ottenere il miglior tempo, 1 ora 3,56, dicevo poco più di un minuto, e forse invece nella seconda serie si potrebbe anche stare sotto il minuto, vedremo. Nel frattempo stanno uscendo dal piano gara le atlete che si sono cimentate nel salto triplo. Complimenti a loro, è stata davvero una bella gara. Nel frattempo ci ha raggiunto in postazione il consigliere delegato allo sport Gianni Varaschin. Anche Frank Vitaliano di VF Elettrica, Dimensione Elettrica, nostro sponsor della manifestazione, per cui se vuoi far parlare prima lo sponsor, va bene. sponsor va e bene, poi il consigliere comunale. VF Elettrica, benissimo, prego. Allora stiamo per accogliere appunto in impostazione Frank Vitaliano, VF Elettrica. Intanto grazie per sostenere questa manifestazione. Cosa significa per voi sostenere una manifestazione come questa? Beh, riteniamo che lo sport e l'atletica abbiano un'importanza nel tessuto sociale rilevantissima, quindi pensiamo che noi sponsor dobbiamo sostenere questo sport per far crescere i giovani, anche per farli crescere nello sport e nella vita. Bene, perché anche appunto eventi come questo dimostrano anche la passione che ci mettono questi ragazzi, passione che dedicano allo sport anziché a altre cose assolutamente, molto peggiori. Perché poi lo sport serve anche a loro a imparare a perdere, a imparare a vincere. Certo. Imparare anche a capire che serve soffrire per arrivare ai risultati. Bravissimo, avere perseveranza, tenacia, resilienza, tutto questo ha un'importanza rilevantissima per i nostri giovani, per il nostro futuro, insomma, che forse in questi anni abbiamo perso questi valori
e quindi Bene. riteniamo che sia E va importante. detto che tutto questo è anche merito vostro sponsor, vostro e come tutti gli altri sponsor che chiaramente date del vostro per sostenere l'attività sportiva. Certo, però bisogna anche dire che le aziende ricevono molto dal territorio ed è giusto anche donare al territorio quello che si riceve. Certo, insomma, questa è una quindi- filosofia che le fa molto onore, la ringraziamo e Grazie. chissà che questo germe che lei lancia attecchisca su tante altre aziende che non Speriamo. tutte la pensano come voi. Comunque grazie a Frank Vitaliano della VF Elettronica, Grazie mille. grazie Elettrica, Arrivederci. scusate, grazie. E nel frattempo salutiamo anche il consigliere comunale delegato allo sport Gianni Varaschin. Buongiorno consigliere, siamo in silenzio elettorale quindi non parliamo di politica, parliamo di sport. Lei è un grande sportivo, viene dal calcio ma segue tutti gli sport. Penso che per un consigliere comunale di Vittorio Veneto vedere una manifestazione di questo livello in una pista come questa sia una soddisfazione. Allora, innanzitutto ringrazio dell'invito il presidente dell'atletica e siamo in una cornice bellissima, siamo in un posto che veramente merita. Abbiamo qui davanti una pista che è una delle più belle del Veneto a sentire gli addetti ai lavori e abbiamo una bellissima cornice di pubblico, speriamo che non piova e la giornata può andare nel migliore dei modi, penso. Certo, sicuramente è un impianto, appunto lo ha ricordato, gli addetti ai lavori lo ricordano, è un impianto straordinario. Adesso appunto non possiamo parlare di questioni che abbiano diciamo risonanza elettorale, però sappiamo che l'amministrazione sta pensando alla soluzione dell'aerocampo di San Giacomo per altri sport, quindi io penso che l'obiettivo sia che in questa pista atletica si pratichi solo l'atletica leggera. Abbiamo sicuramente in mente di investire molto nell'aerocampo, stiamo valutando appunto tutte le idee, tutte le opportunità, però non dimenticheremo senz'altro la pista atletica. Qui abbiamo... Scusi se la interrompo, intanto è partito la seconda serie degli 400 metri allieve, Bortolin, Ferrazzi, Vinante, Montresor, Urso, Pezzetta, Olivo e Merlin. Scusi consigliere, seguiamo questa gara in diretta. La gara è tra le migliori 8 con i tempi di accreditamento, io credo arriveremo a fermare il cronometro sotto il minuto perché appunto i migliori tempi di accreditamento così sono. Vedremo se le condizioni di questa pista e della giornata di oggi consentiranno alle atlete di ottenere appunto questo tempo. Vediamo le atlete impegnate nell'ultima curva, stanno entrando nel rush finale. L'atleta in sesta corsia col pettorale numero 1 Sara Pezzetta della Libertas Udine vince largamente e come anticipavamo ferma anche il cronometro sotto il minuto, 58-53 per Sara Pezzetta, vincitrice della gara di 400 metri allieve. Diceva, scusi se l'ho interrotta consigliere, dicevamo che questo impianto di atletica merita l'atletica. No, meritavo di essere interrotto, una grande prestazione dell'atleta. Sì, questo è un bel impianto di atletica, continueremo ad investire qua, abbiamo creato un polo sportivo bello perché abbiamo il beach volley, abbiamo le piscine, abbiamo questa pista atletica, il calisthenic, abbiamo creato anche una palestra all'aperto qua a lato e continuiamo senz'altro ad investire. Già il presidente non ha fatto neanche in tempo ad arrivare, ha tirato fuori delle idee e mettendoci lavorando tutti insieme continueremo senz'altro a progredire sul discorso dello sport. Sa che lei sa meglio di me che ci vogliono tanti soldi, ma ne abbiamo investiti, la nostra amministrazione ne ha investiti in questo campo. Bene, grazie al consigliere Gianni Varaschin, appunto consigliere comunale di Vittorio Veneto con delega allo sport, uno sportivo che si dedica allo sport. Bene, grazie. Già abbiamo capito che il presidente Biz lo ha già fermato, gli ha già strappato di sicuro qualche promessa. Penso che la promessa principale che voglia il presidente Biz è che nell'impianto di atletica leggera si pratichi solo l'atletica leggera, non si presti l'impianto a altre discipline come è stato necessario in questi anni in cui gli impianti erano un po' diciamo deficitari. Ma comunque guardiamo allo sport praticato. Intanto che parlavamo è cominciata la gara di lancio del disco, anzi siamo già al secondo lancio, Mauro.
Sì, adesso ci dedicheremo con più attenzione al disco. Nel frattempo però vi aggiorno sull'asta perché Schiavon Lorenzo di Assindustria ha superato il terzo tentativo i 4,40 e quindi ci regalerà adesso un 4,70, primo tentativo, 4,70 30 centimetri oltre i 4,40 appena superati, che andrebbero a costituire il primato personale che al momento è di 4,60, Alessandro, per cui Bene. ci vedremo Lorenzo Schiavon sui 4,70, direi misura di assoluto rilievo. Bene, allora invitiamo anche la regia, nei limiti del possibile, a vedere se è possibile seguire questo tentativo di primato personale nell'asta di Schiavon. Eccoci qua, l'inquadratura è prontamente servita. Stiamo per seguire appunto il tentativo sui 4,70, come ci diceva Mauro. Sarebbe il primato personale di Schiavon. Intanto è cominciata la gara, come dicevamo, di lancio del disco. Allora, lancio del disco, subito un aggiornamento perché appena lanciato Baldessari Daniele di Quercia Trentin-Grana con un 41,14 che l'ha portato in prima posizione attualmente. Ricordo Baldessari che ha un accredito di 42,67, con questo 41,14 si avvicina molto al primato stagionale personale. Molto bene, nel frattempo sono già quasi pronti ai blocchi di partenza gli allievi della prima serie dei 400 metri piani, altro giro di pista anche per loro, 400 metri piani, prima serie, sono Morello, Ghezzo, Sarti Bellina, Signoretto, Menegon, Roman e Silvestri, questi i nomi dei 7 atleti che si cimenteranno nella prima delle due serie dei 400 metri, sono sui blocchi di partenza, ma la partenza ancora non c'è, perché c'è stato qualche atleta che evidentemente è uscito dai blocchi, anche se non è falsa partenza, ma non era ancora in postazione, quindi possiamo tornare al lancio del disco. Stiamo al secondo lancio per l'atleta col pettorale numero 15, che un 23,26 per Leonardo Bolla della Silca Conegliano. In pedana ora mi sembra che vada Andrea Bortoluzzi della TL Etica San Vendemiano al suo secondo lancio. Vediamo l'atleta che sta per andare a lanciare. Nel frattempo anche c'è questo 4,70 dell'asta, non saprei cosa indicare alla regia, se seguire il lancio, il salto ancora non è pronto, allora vediamoci il nullo, abbiamo visto il nullo dell'atleta del disco, vediamo la partenza e mi sembra davvero di averci visto bene, che l'atleta triestino Sarti Bellina però è stato anticipato in questo momento col numero 5 da Alessio Roman della TL Etica San Vendemiano, l'atleta che chiude in 54,41. Questo è il tempo di Alessio Roman, che rispetto al suo 56,34 è davvero quasi 2 secondi di miglioramento, quindi non male questo tempo di Roman. E ecco, adesso, come hai sentito Alessandro, primo tentativo 4,70 per Schiavon, per cui se abbiamo la possibilità, eccola già qui, Chiesta è già arrivata. Eccoci qua, primo tentativo sui 4,70 per Schiavon, vediamo. Niente, in salita ha colpito l'asticella, quindi dovrà tarare meglio la sua rincorsa, comunque tempo ne ha e vediamo. In questo momento mi sembra che sul materasso la persona che sta alzando l'asticella dovrebbe essere, se non vedo male, Massimiliano Ruggio, non so se mi conferma Mauro. Allora, Massimiliano, primatista master italiano di salto con l'asta, ne sa di questa specialità Esatto. Ed è sempre pronto qui ad aiutare in pista, visto che è anche allenatore della società di Vittorio Atletica, proprio allenatore di asta, oltre che per gli altri salti, in particolar modo l'alto. Infatti quando l'abbiamo visto questa mattina gli abbiamo detto che insomma potrebbe anche mettersi un pettorale, tentare anche lui, magari sul podio ci potrebbe anche arrivare, anche se non ha l'età. E cogliamo anche l'occasione per salutare il papà Angelo Ruggio, storico allenatore vittoriese, che ha fatto crescere davvero generazioni di atleti con una particolare predilezione per la marcia, che abbiamo sentito citata prima anche da Odone Tubia. Nel frattempo sta per partire la seconda serie dei 400 metri allievi,
Cariola, Vanzetta, Traverso, Zanon, Ursi, Pignatelli, Cinelli e Zenere, questi i nomi degli 8 atleti che faranno questa seconda serie dei 400. Il miglior tempo è un 51,38 di Riccardo Zanon, che corre in quarta corsia col petolare numero 1, atleta della Bruniera Friuli Intagli. Vediamo questa partenza. Adesso è ancora un po' presto, diciamo, per questa seconda serie. Nel frattempo seguiamo un po' di disco e sta per cominciare. Intanto ci organizziamo anche la gara del triplo allievi, che appunto tra qualche minuto dovrebbe andare in onda, diciamo così, in scena e in onda per quanto ci riguarda, in questa lunga telecronaca che oggi e domani ci impegnerà a Vittorio Veneto per la finale B dei campionati di società di atletica leggera, manifestazione organizzata dalla Vittorio Atletica, ovviamente in collaborazione con la FIDAL Veneto. Nel frattempo c'è il secondo lancio col pettorale numero 13, un 30,87 per l'atleta col pettorale numero 13, che Abbiamo Tempesta Stefano di Team Treviso, che appunto ha lanciato questi 30 metri e oltre, sempre classifica guidata da Baldessari Daniele con il suo 41,14 fatto in precedenza. Intanto seguiamo l'asta, tenete sempre un occhio regia sull'asta perché ci dovrebbe essere anche il secondo tentativo tra poco nell'asta. Nel frattempo manca poco alla partenza della seconda serie dei 400 metri. Con i tuoi 3 occhi, regista Federico, tieni anche un occhio sempre sull'asta, facci vedere eventualmente il secondo tentativo. Vediamo, l'atleta si sta ancora preparando, è chiaro che ha già vinto, tenta il personale, quindi si prende con tutta la calma la sua preparazione per questo tentativo. Attenzione, partenza valida per la seconda serie dei 400 metri allievi. Cariola, Vanzetta, Traverso, Zanon, Ursi, Pignatelli, Cinelli e Zenere. Come abbiamo detto, il miglior tempo di accreditamento è di Riccardo Zanon, 51,38. L'atleta mi sembra già nettamente in vantaggio già del primo rettilineo, diciamo. Adesso sta per affrontare la seconda curva e è nettamente in vantaggio, almeno rispetto agli atleti, diciamo, più esterni. Non so se quelli più interni riusciranno a sfruttare appunto la curva più stretta, ma mi sembra di no, e l'atleta appunto Riccardo Zanon si presenta nettamente in vantaggio nel rettilineo finale. Dietro di lui c'è battaglia, ma per la vittoria credo che non ci sia davvero storia, anche se lui rallenta nel finale e va a chiudere in 52,27, che è un tempo che sicuramente non è il migliore che potesse ottenere, perché appunto ha rallentato, vista la vittoria, ha rallentato nel finale e si è chiuso con questa vittoria. Vediamo se siamo al momento dell'asta. Abbiamo al momento la premiazione dei 100 metri maschili, pertanto tra un po' ci collegheremo con l'audio dello speaker ufficiale della manifestazione e stiamo ancora attendendo il secondo tentativo per quanto riguarda i 4,70 di Schiavon. Ecco, l'atleta ha preso l'asta in questo momento, quindi intanto che aspettiamo la premiazione dei 100 metri, che saranno la premiazione che sarà seguita come la precedente da 100 metri maschili, come detto in precedenza, premia Oddone Tobia, consigliere federale Veneto. Settimo classificato con 11,75 per la Sindustria Sport Padova, Pietro Cecere. Sesto con 11,71 per Malignani Udine, Alex Melchior. Quinto per la Bruniera Friuli Intagli con 11,64 Amos Piccin. Quarto per la Spezia Duferco con 11,57 Alessandro Crisà. E saliamo sul podio con il terzo posto di 11,38 per la Fratellanza Modena di Mattia Cremaschi.
Secondo con 11,28 per la Riviera del Brenta, Valentino D'Andretta. E ha vinto la gara con un ottimo tempo per essere a fine stagione di 11,20 e vento contrario per la Pontevecchio Bologna, Alessandro Trotto. Molto bene, vista anche questa premiazione dei 100 metri piani. Intanto invito la regia a inquadrare l'asta. Nel frattempo stanno sistemando gli ostacoli, era quello che ci si chiedeva prima con Mauro, forse era il caso di lasciarli lì e far subito, forse c'era una questione anche di tempo da aspettare prima di fargli fare una successiva performance. Intanto vediamo questo lancio del disco. Intanto colgo l'occasione anche per ringraziare i nostri cameraman che sono davvero encomiabili nel inseguire le varie gare nel piano gara, perché contrariamente a quello che si possa pensare non sono 7 o 8 ma sono 2 persone che la nostra emittente è in grado di in questo momento di garantire sul piano gara, quindi davvero bravi, davvero grazie per riuscire a permetterci di seguire tutta la manifestazione nei suoi vari momenti in punti diversi del piano gara dell'impianto di Vittorio Veneto, e appunto con 2 persone e non con 7-8 persone come sono le manifestazioni di Mamma Rai o di tutte le varie pay TV in giro per il mondo. Quindi questo è anche un merito anche della regia che ci permette di seguire le varie inquadrature con qualche sbavatura che può starci, insomma, no? Anche noi che stiamo parlando ogni tanto non ne becchiamo qualcuna e ci perdoneranno i nostri telespettatori, ma insomma facciamo meglio che si può. Assolutamente sì, intanto si sta preparando Schiavon per il terzo tentativo sui 4,70, lo vedo Seguiamo che si allora sta l'asta, seguiamo approssimando alla rincorsa, non è proprio imminente, però lo vedo prendere in mano l'attrezzo, piano piano si posizionerà. Ti chiedo Mauro, il fatto di essere già gara finita, gara vinta, penso che anche dal punto di vista della concentrazione non sia il massimo, cioè ci fosse un altro atleta in gara magari la concentrazione e la performance potrebbe essere più semplice, no? Sicuramente gli stimoli sono diversi, ancorché in questo palcoscenico credo che l'atleta voglia dare il massimo, chiaramente come sempre, e lo stimolo del primato personale comunque è uno stimolo valido. Passiamo a seguire la premiazione visto che stanno iniziando le atlete. Credo 10,31 per il Pin de Monteverona, Giulia Beltrame. Sesta con 10,66 per il Montanari Gruzza, Anna Spinelli. Quinta con 10,75 per il Malignani Udine, Giulia Cantoni. Quarta con 11,17 per l'Interflumina e più Pomi, Sara Gaspari. Saliamo sul podio con il terzo posto con 11,37 per la Industria Sport Padova di Stella Agostini. Seconda classificata con 11,45 per la Francesco Francia, Aida Russo. E ha vinto la gara con la misura di 12,27 per la Bruniera Friuli Intagli, Baofa Mifri Veso. Bene, eccoci qua. Allora, finita la premiazione dei 100 metri, no, è del triplo questo. Vediamo l'ultimo salto dell'asta di Schiavon che invita il pubblico a dargli il tempo. Terzo ed ultimo salto, ricordiamo che l'atleta ha già vinto la gara ma tenta il suo personale a 4,70. Vediamo la rincorsa e dopo ci dedicheremo al lancio del disco. Terzo e ultimo salto, vediamolo. Niente.
non lo fa, quindi ha ancora il tempo di saltare. Niente, ha ancora rinviato il suo terzo salto. Sì, per fortuna l'atleta non ha toccato il materassone e l'asta non si è infilata nel punto di stacco, quindi può potrà ripetere il suo terzo tentativo. Bene, nel frattempo sono pronti i ragazzi della prima serie, anche se è seconda, dei 110 ostacoli, serie che è stato necessario ripetere perché non era partito il sistema elettronico di cronometraggio. Partenza valida. Vediamo. Vediamo Stallone che aveva già vinto in precedenza, questa volta il cronometro gli sorride, 15:59. Marco Stallone aveva vinto in prima corsia prima e ha vinto in prima corsia adesso, quindi eccolo qua, abbiamo intravisto intanto, abbiamo visto il terzo ed ultimo salto di Schiavone che si applaude da solo, è giusto applaudirlo, il ragazzo ha vinto la gara di salto con l'asta, non è riuscito a migliorare il proprio personale, quindi la gara finisce qui. La gara si conclude con appunto la vittoria comunque di Schiavone che aveva superato il 4,40 al terzo tentativo. Perfetto, quindi 4,40, chiusa la gara di salto con l'asta, chiusa la gara dei 110 ostacoli. E ci dedichiamo un po' al lancio del disco che si è già arrivato al terzo salto. In questo momento l'atleta che va in pedana mi sembra che sia, anzi ha lanciato l'atleta con il pettorale numero 11 che è Baron Massimiliano Baron, di Atletica Malignani 24,93. Liberta Sudine che non aveva credito, per cui già abbiamo un 24,93. Bene, passiamo al quarto salto. Nel frattempo il programma prevede i 1500 metri femminili, ma ci vorrà ancora qualche minuto. Intanto gustiamoci questo lancio del disco. Il prossimo salto, vediamo, i giudici stanno confabulando. Dovremmo essere poi in procinto per iniziare il triplo maschile uomini, quindi se riusciamo a recuperare anche la lista dei partecipanti poi saremo in grado di seguire anche questa gara per voi. Grazie. Sei molto molto filosofo, avevo il foglio qui. Se riusciamo a recuperare, siamo riusciti a recuperare, molto bene. Tempo reale. Esatto. Molto bene. Quarto lancio per il disco, ormai in addirittura d'arrivo. Nel frattempo appunto si sta per organizzare la gara del triplo maschile, come diceva Mauro De Osti, e a seguire, anzi quasi in contemporanea, ci saranno i 1500 metri femminili da vedere e a seguire ovviamente i 1500 maschili, ma non accavalliamo le cose, seguiamo il disco. Quarto lancio col pettorale numero 4, Lorenzo Makovic della Trieste Atletica sta per andare in pedana. Nel frattempo appunto vediamo che si stanno sistemando gli atleti del triplo. C'è già il numero 11 dei pettorale per il primo lancio, è pronto. Mauro, se vuoi seguire il numero 11 della gara di triplo maschile, è pronto al suo primo lancio. Allora, primo salto per Damiani Tommaso della società Atletica Liberta Sudine Malignani, stacca dai 9 metri. Saldo che vediamo sembra essere già valido. Vediamo adesso la misura. Intanto abbiamo visto il lancio di Matkovic attorno ai 30 metri, mi sembra, più o meno. Adesso vedremo la misura effettiva, forse anche qualcosa meno. Vediamo appunto l'atleta del Trieste Atletica, 29 e ho detto 30, vediamo, 29 e 81, ho sbagliato i 19 centimetri, non male, dai. Allora il prossimo atleta dovrebbe essere in pedana di lancio, dovrebbe essere il numero 3, così dice il tabellone, Calore.
stavamo notando che rispetto ai tempi, succede, rispetto alle liste di iscrizione, gli atleti poi in gara sono diversi, quindi dobbiamo stare attenti anche coi commenti a seguire i numeri giusti. Quindi dopo, attenzione che l'atleta col numero 3 Tommaso Calore ha fatto un 31. Adesso seguiamo l'atleta che sta lanciando, questo è un lancio sotto i 30 metri, i giudici non stanno dietro ai lanci, era il numero 14 Adebayo del Montanari Gruzza, che è stato sicuramente sotto i 30 metri, ora vediamo. Diciamo che bisogna seguire appunto anche questa gara di lancio del disco, vediamo inquadrati la pedana del lancio del disco in questo momento, allora il 25,56 col numero 14, poi c'è un nullo dell'atleta successivo che era l'atleta col numero 13 Stefano Tempesta. Il team Treviso purtroppo ha fatto nullo, non è riuscito a lanciare il suo disco al di fuori della gabbia di lancio. Nel frattempo continua la gara di salto triplo, siamo ancora in regime di primo lancio, è ancora presto. Vediamo questo lancio dell'atleta numero 13 Tempesta, per lui un lancio non lunghissimo. Vediamo la misura che i giudici stanno indicando nel tabellone. La misura è 29, però mi sembrava più corto, 29,35 per Stefano Tempesta del team Treviso. Nullo invece il lancio dell'atleta successivo, che è il numero 10 Ivan Bruni, Pontevecchio Bologna. Per lui un lancio nullo, deve aver toccato il bordo della pedana nel suo lancio, perché il giudice interno aveva alzato la bandierina rossa. Nel frattempo vediamo anche la gara di salto triplo, torniamo ai lanci, pedana dei lanci, l'atleta in questo momento è il numero... Ottimo lancio Alessandro per Lucchese, che attualmente dice lo spicco in seconda posizione. Vediamo questo lancio. Vediamo se ha superato i 40, siamo al limite, eccolo là, 40 e qualcosa. Vediamo il tabellone cosa ci dice, 40 e 12, quindi dovrebbe essere, questo è l'atleta del Trentino, vediamo chi è, Daniele Baldessari, uno dei favoriti sicuramente di questa manifestazione. Vediamo il suo lancio, ha superato abbastanza i 40 metri, intanto c'è un salto valido anche per il salto triplo, 41 metri e 0 e 0,6 per Daniele Baldessari, Quercia Trentingrana, e si va al quinto salto, scusate, il quinto lancio. Comincia Markovic, Trieste Atletica, per lui il quinto lancio. Siamo già alla seconda, diciamo, al secondo giro di lanci. Andremo poi a concentrarci sul salto triplo anche quando inizieranno a saltare gli atleti dalla pedana degli 11 metri, perché sono gli atleti con migliori accrediti e la gara entrerà poi nel vivo. 28,75 intanto per Matkovic nel lancio del disco. Intanto vedete inquadrate le ragazze dei 1500 metri allieve che stanno per partire per la loro gara, ovviamente in serie unica. Vediamo di citare chi sono le protagoniste di questa gara. Arbi, Bianconi, Franceschini, Rai, Solimei, Perali, Copat, Favero, Cedolini, Noto, Amdi, Elisi, Rebuli, Rimondi e Maso. Queste le 16 ragazze, sì, le 16 allieve
che stanno per partire per la loro gara dei 1500 metri. 4 giri scarsi di pista per loro. Intanto un 31,12 per l'atleta col pettorale 3, Calore Tommaso di Assindustria. Bene, vediamo, ecco, partite le ragazze dei 1500 metri, vediamo, come dicevo, 4 giri scarsi per loro di pista per i 1500 metri, una delle gare più classiche dell'atletica leggera. Intanto seguiamo una premiazione. Premiazione dei 400 che tra poco seguiremo con la voce dello speaker della manifestazione. Bruniera Friulintagli, Alessia Bortolin. Sesta con 1:02,52 per la Bentegò di Verona, Elena Merlin. Quinta con 1:02,19 per l'atletica Estense, Marta Ferrazzi. Quarta con 1:01,63 per la Verona Pindemonte, Emma Montresor. E saliamo sul podio con 1:01,46 al terzo posto per la Sindustria Sport, Emma Vinante. Seconda con 1:01,12 per la Riviera del Brenta, Alessia Olivo. E ha vinto la gara, unica atleta sotto il minuto, con 58,52 per la Malignani Libertas Udine, Sara Pezzetta. Bene, torniamo in diretta per seguire la gara dei 1500 metri, stanno per arrivare sotto lo striscione del traguardo, mancheranno 2 giri quando arriveranno. Il primo giro era Rai in testa, che guidava il gruppo, diciamo così, davanti a Rebuli e Franceschini. Vediamo dopo questo, diciamo, superata la metà gara, è sempre Rai a battere, diciamo, il tempo col pettorale numero 7 e con lei, a fianco a lei, Melania Rebuli a seguire col pettorale numero 16 Maso e quindi il pettorale numero 3 Copat, ma come vedete il gruppetto, ci sono altri 2 atleti, sono 6 atleti, praticamente tutto il gruppo è abbastanza compatto, mancano 2 giri al traguardo, sono praticamente 3 giri e 300 metri, quindi la metà gara è ampiamente superata. Ora si tratta di vedere se qualche atleta deciderà per l'allungo o se continueranno così. C'è da scommettere che verso l'ultimo giro qualcuno partirà. Nel frattempo altro lancio per l'atleta del Baldassari, però mi sembra sia stato un nullo, infatti non vedo segnare alcun risultato sul tabellone, per cui lancio nullo. Bene, intanto la Lovepreet Rai dell'Atletica Lugo continua a essere in testa assieme alla coneglianese Melania Rebuli della Silca Conegliano, ve le vedete affiancate in testa al pelotoncino che si è un po' sgranato, il gruppo si è allungato sensibilmente, però la Rebuli in questo momento sembra cambiare passo, ma la Rai non molla e sarà sicuramente tra loro due che si deciderà la vittoria di questi 1500 metri. La campana indica che sta cominciando l'ultimo giro, hanno un paio di metri di distacco, Melania Rebuli, Atletica Silca Conegliano, davanti a Lovepreet Rai dell'Atletica Lugo. Vediamo che la Rebuli sembra avere un ritmo che la Rai non riesce a tenere, forse la Rai ha consumato un po' troppe energie nei suoi primi giri in testa, la Rebuli le è stata alle spalle finché ha deciso di cambiare ritmo. Vediamo se in questo momento la Rebuli sembra avere un ritmo abbastanza regolare, la Rai sta cercando di raggiungerla prima di affrontare l'ultima curva, perché poi col traguardo in faccia sarà ben difficile riuscire a recuperare, e invece la Rebuli accelera ancora e andrà a vincere con un distacco se qualcosa non succede nel rettilineo finale. Ma mi sembra che davvero Melania Rebuli, che era una accreditata di un 4,33,
sicuramente è un tempo molto lontano rispetto al suo miglior tempo, però la vittoria è netta e sicuramente da applausi per Melania Rebuli, atletica Silca Conegliano, che vince precedendo Love Plate Rai al secondo posto, atletica Rugo, e dopo uno sprint per il terzo posto si sale sul terzo gradino del podio Elena Copat della Friuli Intaglio, o Copat, ci perdonerà per l'accento. Quindi conclusa anche questa gara dei 1500 metri. Intanto siamo al sesto ed ultimo lancio del disco. Come sta andando, Mauro? Allora, per quanto riguarda il disco, dovrebbero ora lanciare con il sesto turno e ultimo di lanci i primi 4 atleti ora ancora in gara: Tempesta, Bruni, Lucchese e Baldessarri. Attenzione che stanno per farsi le premiazioni dei 400 metri maschili, mi sembra che siamo vicini. Intanto i ragazzi dei 1500 metri stanno facendo il loro ultimo riscaldamento, ma seguiamo questi lanci finali della gara del disco. Vediamo col pettorale numero 10 Ivan Bruni, Pontevecchio Bologna. Vediamo il suo lancio. Un lancio attorno ai 30 metri, non sicuramente in grado di impensierire i due leader della gara, col pettorale numero 2 Baldessari che guida sul pettorale numero 1 Lovisutti. È una questione tra di loro, almeno a giudicare dei primi 5 lanci. Ricordiamo che siamo al sesto ed ultimo lancio della gara di lancio del disco. Adesso dovrebbe lanciare Lucchese per il ultimo lancio di finale, perché siamo al sesto lancio. Traiettoria molto alta, siamo sui 40 metri, poco sopra o poco sotto. Adesso vediamo il responso del tabellone. Chiediamo alla regia intanto di staccare sulle premiazioni. Sono in corso le premiazioni del sesto per l'Atletica San Vendemiano con 54,41 Alessio Roman. Quinto con 53,34 per la Quercia Trentin-Grana Nicola Vanzetta. Quarto con 53,01 per l'Atletica Gorizia Luca Ursi. E saliamo sul terzo gradino del podio con 52,71 per la Malignani Udine Francesco Cariola. Secondo con 52,70 per la Spezia Duferco Giovanni Traverso. Vince la gara con 52,27 per la Bruniera Friuli Intagli Riccardo Zanonna. Nel frattempo si è anche conclusa la gara del disco con il nullo del capofila Daniele Baldessari della Quercia Trentin-Grana. Eccoci qua, siamo tornati in attesa della premiazione dei 400 ostacoli. Abbiamo un altro ospite in postazione, Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto. Allora, Michele, oltre che come sportivo, sei qua anche come sponsor di questa manifestazione. Penso che per uno sportivo vittoriese vedere un evento così nella nostra pista sia davvero emozionante. Bene, guarda, ciao, intanto buongiorno a tutti. È un piacere essere qui in veste ovviamente di presidente dell'Ascom, ma ancora di più come sportivo. La nostra città anche oggi brilla di una luce intensa, anche se c'è il cielo nuvoloso, perché queste manifestazioni, specialmente questa manifestazione, che mi sembra sia una delle più importanti a livello nazionale, è qui nel nostro territorio, in una pista magnifica, che penso tanti ci invidiano. Senza dubbio. E vedere tutti questi giovani che la categoria allievi, che è il futuro dell'atletica, che si stanno gareggiando, e vedere un folto pubblico, una partecipazione totale a questo evento è veramente un valore aggiunto per la nostra città.
complimenti, congratulazioni ovviamente alla società di atletica Certo. e il presidente Biz. Roberto Biz, e complimenti a tutti quelli che lavorano, perché credo che organizzare una manifestazione del genere necessiti veramente di un livello di preparazione e di gente, di volontariato che non ha uguali, insomma. Certo. Perciò tanti complimenti. Sì, non è per piaggeria, ma oltre ai volontari e alle persone che lavorano saranno anche le sponsorizzazioni, quindi benvengano. Sì, assolutamente. Quando Roberto ci ha chiesto se come Confcommercio riuscivamo anche noi a sponsorizzare in qualche modo, abbiamo subito dato il nostro parere favorevole, anche perché sono manifestazioni che comunque danno anche al territorio, perciò ben vengano, perché ovviamente un numero così elevato di persone che soggiornano 2 giorni in questa, Certo. nella nostra meravigliosa città, sicuramente danno un valore aggiunto dal punto di vista economico al nostro territorio. Dopo ti dirò che anche con le nostre immagini, adesso che raggiungiamo tutto il Veneto e tutto il Trentino, anche noi facendo vedere senza molta fatica, basta alzare le telecamere e far vedere il nostro territorio, penso che sia anche questo un bel veicolo, diciamo, di pubblicità per Vittorio Veneto e dintorni. Assolutamente sì, è un valore, ripeto, aggiunto, e la nostra città la scorsa settimana c'era dal punto di vista culturale con la finale Certo. e con il Festival di Musica da Camera, Certo. questa settimana con i campionati nazionali nord-est degli allievi, perciò ogni settimana Vittorio Veneto vive con eventi che riescono a farla vedere a livello nazionale e a farla apprezzare sicuramente. Bene, ultima domanda Michele, una volta ti commentavamo, intanto vediamo, sono partiti i 1500 metri maschili, e prima di salutarti una volta ti vedevamo col pettorale che facevi le maratone, e adesso? Sì, io spero ancora di correre, mi sto ancora allenando e pian Bene. pianino metteremo un altro puntino su qualche altra maratona sicuramente, se la salute ci Certo, darà sempre conforto. quello. Ecco. Bene, grazie Michele, Grazie a te di tutto, Alessandro in bocca al e lupo. complimenti di nuovo. Grazie Grazie a te. e buon proseguimento anche a Michele Paludetti, presidente di Ascom, sponsor di questa manifestazione, come sempre vicino allo sport. Siamo a 2 giri dalla fine dei 1500 metri allievi. Ferro, Ristuccia, Mikolaucic, Cavallin, Lopes, Pomini, Fernando, Zanchetta, Cuciniello, Montanari, Lampero, Pelato, Costa, Santoro e Oleotto, questi i 16 concorrenti di questa gara dei 1500 metri allievi, che ormai ha superato la metà della gara. Stiamo vedendo ormai il secondo giro, è a metà, quando arriveranno sul traguardo, anzi scusate, quando gli atleti arriveranno sul traguardo avranno 2 giri da compiere, quindi ancora un giro e mezzo percorso. Prosegue nel frattempo il salto triplo, non so se Mauro è riuscito a tener conto della gara, siamo ancora al secondo salto, quindi diciamo che siamo alle battute iniziali, Esatto, ancora Alessandro, esatto. Siamo ancora nei primi 3 turni di salti che decideranno poi gli 8 finalisti, e lì ci concentreremo per vedere poi i salti conclusivi. Qui ancora un giro, quindi Siamo quando alla passeranno campana. al traguardo 400 metri la conclusione della gara dei 1500. in testa Giovanni Lops, in testa è Francesco Ropelato del Trentino, davanti a Giovanni Lops 2 e 5 sono i loro pettorali, il terzo mi sembra che sia il 3 Francesco Mikolaucic, e diciamo che la gara, diversamente dai 1500 donne, si sta sgranando, i primi 5 sono ben distaccati, diciamo il terzo ha sopravanzato il secondo in questo momento, sta cercando di raggiungere il battistrada, che però Ropelato, mi sembra, se non vedo male, è lui in testa alla gara, mi sembra che non abbia problemi a concludere la gara al primo posto, e sarà una lotta invece per il secondo. Sì, è Ropelato che va a vincere, lotta per la seconda piazza dopo lo sforzo cercando di raggiungere la vetta. Mikolaucic ha dovuto cedere alla rimonta di Lops, quindi ha vinto Ropelato davanti a Lops. Questa è la classifica dei 1500 metri. Nel frattempo, da qualche ombrello aperto avrete visto che comincia a piovere. Io mi sposto anche per favorire Mauro prima che l'acqua se lo porti via, e vediamo appunto che purtroppo
la pioggia comincia a cadere. Per fortuna la gara del salto con l'asta si è conclusa, quindi lì non ci saranno problemi. È da capire adesso per il salto in alto, che mi sembra che sia in procinto di cominciare, se sarà, anzi sì, alto allieve, sì, deve cominciare gli alto allieve, è la prossima gara proprio. Speriamo che la pioggia non crei disagio. Mauro, cosa dici? Allora, al momento attuale le pedane chiaramente tengono e sono ben drenate. È chiaro che se dovesse però aumentare l'intensità, il giudice E di in questo gara caso cosa può succedere? deciderà di posticipare la gara aspettando e sperando in un tempo più clemente, altrimenti potrebbe essere spostata addirittura domani mattina se le condizioni meteorologiche miglioreranno. Perfetto. Sappiamo che la gara più a rischio era l'asta, chiaramente anche l'alto, non è che la pioggia lo vada a favorire, anche perché sta anche alzandosi un po' di vento. E i lanci, Mauro, possono essere a rischio? Allora, i lanci possono essere a rischio meno, perché se la pedana in queste condizioni non ci sono particolari problemi, e quelli tipo il disco sono già stati effettuati, quindi vediamo cosa c'è in programma il giavellotto. Con queste condizioni al momento attuale no, speriamo però che non peggiorino le situazioni, Esatto. chiaramente. Anche perché manca mezz'ora al giavellotto, se dovesse piovere mezz'ora chissà. Comunque vediamoci intanto il salto triplo che sta andando avanti, siamo al terzo salto, quindi diciamo ancora nelle fasi iniziali. Nel frattempo il pubblico di atleti si sta stringendo sotto la tribuna, giustamente la tribuna coperta. Da qualche anno l'impianto è stato dotato di questa copertura che rende davvero comoda la tribuna. Appunto la tribuna è più grande, ma una buona parte è sotto la copertura, e quindi gli atleti in questo momento che non sono in gara sono sotto il coperto. Premiazioni in corso della gara. Vediamo. Vediamo se sono i 110 ostacoli. Vediamo un attimo. Sì, sono i 110 ostacoli, questo è Marco Striuli. 110 ostacoli. Terzo gradino del podio Marco Stallone, ricordiamo che ha vinto 2 volte la sua batteria. Secondo posto per Riccardo Tomè, ATL Etica San Venemiano, e vincitore Andrea D'Adalta, ha vinto portacolori dell'Atletica Gorizia, ha vinto la gara dei 110 ostacoli e si mette la sua corona e va a farsi il selfie d'ordinanza, anzi non è un selfie, è una foto. Ha premiato il consigliere che abbiamo appena sentito, il consigliere Varaschin, consigliere delegato allo sport del comune di Vittorio Veneto, sul podio anche il presidente Roberto Biz. Nel frattempo purtroppo vedo che la pioggia si sta intensificando e questo è davvero un peccato, perché appunto il colpo d'occhio era straordinario, con la pioggia rimane bello, ma l'effetto è sicuramente, soprattutto per gli atleti e per le loro performance, correre sotto la pioggia non è mai, correre, saltare o lanciare sotto la pioggia non è mai il massimo. Come si diceva, vediamo se la gara di salto in alto sarà, mi pare di sì, perché è cominciata, Mauro, è cominciata la gara di salto in alto. Chiediamo anche alla regia, nei limiti del possibile, anche noi ci stiamo aggiustando impostazione, di seguire la gara di salto in alto. Abbiamo le 2 pedane opposte, salto in alto femminile, poi abbiamo sempre il triplo maschile con il terzo turno di salti. Allora, alto allieve, vediamo appunto come sta procedendo. Siamo al primo salto del numero col pettorale numero 8 Sarabai su 1,30, siamo ancora su misure abbastanza basse. Primo salto appunto per la atleta Sarabais, speriamo che si pronunci così, del Quercia Trentin-Grana. Eccolo qua, superato abbondantemente e con facilità l'atleta col pettorale numero 8.
Sono partiti nel frattempo i 5.000 metri di marcia femminile, da quello che vedo, quindi gara piuttosto lunga, partita in questo momento, proprio in coincidenza della pioggia con maggiore intensità, ma le marciatrici sono abituate a questo e altro. Esatto, non sarà un piacere, ma quantomeno diciamo che disturba meno di altre discipline. Eccoci qua. Intanto seguiamo le premiazioni in corso. Premiazioni. Vince 40 per l'Assindustria Sport, Lorenzo Schiavonna. Ecco qua Lorenzo Schiavon, l'abbiamo visto a lungo con il suo tentativo di 4,70 per il suo personale, comunque la soddisfazione di aver comunque vinto la gara, come si diceva. Nel frattempo è partita la gara di marcia allieve, come si diceva, gareggiare senza l'ausilio degli avversari è sicuramente dal punto di vista mentale molto più difficile. Con tempi decisamente superiori alle altre, infatti le vediamo già al comando e sono... Come vedete viene coperto il materasso dell'alto, significa che la gara è sospesa, io credo, e quindi non ci resta che seguire la gara di marcia che è ovviamente del salto triplo. Siamo al terzo salto, vediamo di dedicarci allora al triplo. Aspetta. 12 e 11. Terzo salto di Borghi, 12 e 11. Ora vediamo Paccagnella, Assindustria Sport, Assindustria Sport Padova, terzo salto per lui, vediamo, mi sembra un buon salto. Approfitto di avere dietro di me Oddone Tubia, gli restituisco di nuovo il microfono. Allora Oddone, secondo te, per come conosci, per la tua lunga esperienza, questa pioggia quanto potrà rallentare il programma? Cioè l'alto secondo te è fattibile, è recuperabile? Io ho una speranza recondita, ma ce l'ho, che regga ancora per un po'. Se la gara di alto riesce a partire, poi tutto sommato. Però c'è anche un'altra considerazione da fare, una pista con una porosità che assorbe molto bene l'acqua. Allora, le gare importanti da un punto di vista del possibile scivolamento, e che può procurare anche l'infortunio, l'asta e gli ostacoli. Adesso c'è di mezzo l'alto. Speriamo che regga. E il giavellotto, Oddone? Ma il giavellotto insomma è meno inficiato certamente gli ultimi 2 o 3 appoggi diventano effettivamente preoccupanti poi per chi deve scagliare l'attrezzo, lanciare l'attrezzo, ma preoccupa senz'altro di più l'alto. Di più l'alto. Io confido di essere parzialmente graziati, perché se è pioggerellina... Già piove meno rispetto a qualche minuto fa. Infatti speriamo non sia l'anticipo dell'acquazzone vero e proprio. Sarebbe... No, è così, vediamo come va. È un dispiacere perché l'organizzazione è veramente ben gestita, le persone ci sono, molte a disposizione che lavorano, perciò i volontari ci sono, i giudici di gara si stanno comportando nel migliore dei modi, speakeraggio, non mi sento di dire una parola negativa. Bene. E perciò c'erano tutte le condizioni per realizzare al meglio questo progetto di questa manifestazione. Insomma dai, chissà che sia una parentesi un po' per rifiatare. E così. Intanto vediamo che sta sviluppandosi la gara della marcia, mancano, quando le 2 battistrada arriveranno sotto lo striscione, diciamo sotto il palco d'arrivo, avranno ancora 10 giri da fare, e intanto continua la gara, hanno sospeso anche la gara di salto triplo,
Odone, secondo te il triplo poteva continuare o lo stacco finale poteva essere pericoloso? Non mi sembra così bagnata la pista, ma è stato sospeso il triplo? È finito, sono finiti i primi 3 lanci, allora forse stanno stilando la graduatoria per decidere chi sono gli 8 atleti che considerano. Obiettivamente non avevo seguito questo aspetto, mi scuso con tutti. No, sono stato io a trarti in inganno perché ho detto che l'avevano sospesa, invece sono sotto il gazebo. Diciamo un po' più compressi di prima, che stanno cercando di stabilire chi sono gli 8 atleti. Vi assicuro che la pista ha una tenuta ancora, non dico ottimale perché ovviamente è bagnata, ma senz'altro si può gareggiare tranquillamente. E poi oggettivamente adesso piove proprio poco, speriamo che continui. Appunto, come si diceva, le gare un po' più a rischio sono l'alto e, se vogliamo, un po' il giavellotto, perché per il resto ci sono i 2000 e, oddio, non so, la staffetta, le 2-4%, manca ancora un bel po', però... Sì, però non sono gare che mi preoccupano. Comunque l'alto sta andando adesso. L'alto hanno tolto la copertura al materasso. E perciò siamo siamo in linea. Bene. Il ritardo è minimo. Bene. Che potrebbe essere teoricamente anche recuperato. Insomma, sappiamo che una gara di 5 km di marcia può durare tranquillamente 35 minuti. Le 2 prime stanno, anzi la prima a questo punto... La prima si è staccata dalla seconda. Però qui stiamo parlando di un paio di marciatrici che stanno già marciando con la motricità e lo stile di chi la marcia la sta facendo, insomma. Bene, dai, non sono improvvisate come succede, perché nelle gare di CDS, soprattutto in questa fase d'età, coprire la specialità non è facile. A un atleta che non è la sua gara, ahimè, può succedere. Invece queste sono marciatrici. No, insomma, queste sono già ben impostate, via. Bene. Direi proprio. Grazie Odone. Io vi abbandono ancora. Grazie. Noi sai che siamo sempre qua. Grazie Odone dei tuoi preziosi suggerimenti tecnici. Noi proseguiamo con appunto le gare, ma stiamo attendendo gli 8 finalisti del triplo, Alessandro, pertanto l'unica disciplina in questo momento gara in atto è quella della marcia. Bene, allora intanto io andrei a chiamare il sindaco, se qualcuno me lo manda su. Con attenzione alle scale, sindaco, che le scale sono pericolose. Piano sulle scale, sindaco, lei ne sa qualcosa, che le scale sono pericolose. No? Eccoci, allora sindaco, a parte la pioggia, insomma, andrà via. Ci ho provato, ma non avevo fatto. Non ha trovato il numero di telefono. Di controllare il tempo. Una manifestazione straordinaria, tanti atleti, spettacolo e soprattutto un grandissimo impianto. Sì, grandissimo impianto, ne andiamo fieri. È bello accogliere gli atleti e le varie associazioni e organizzazioni in un ambiente del genere, e noi ci teniamo in modo particolare. Peccato, ripeto, per il tempo, speriamo che i ragazzi ne traggano soddisfazione e che i risultati magari fiocchino per chi lo merita. Comunque anche per una società vittoriese, anche se gli ho fatto in bocca al lupo al presidente, che magari il prossimo anno ci sia anche la sua squadra in gara, però l'affidamento dell'organizzazione di una gara così è già un attestato di stima e al contempo un attestato di stima anche all'impianto. Mi pare che in passato questo il presidente lo abbia meritato, perché non è la prima volta che si tengono qua campionati e gare importanti, anche se mai di questo livello, quindi bene. Sì, d'accordo, ma è soltanto crescendo, impegnandosi continuamente, che si andrà in meglio. La nostra pista è particolarmente prestante, il nostro ambiente anche, la bravura dell'organizzazione, del presidente e della Vittorio Veneto Atletica ha dato dimostrazioni di efficienza, per cui è presumibile che si crescerà anche con la qualità delle manifestazioni. Roberto Bizza ha un sogno, come tutti i praticanti della pista atletica, che ci si pratichi solo l'atletica. Voi state cercando altre soluzioni per gli altri sport. No, le soluzioni le abbiamo, ci vuole tempo e impegno. Certo. Purtroppo non si riescono a fare le cose perché si ha un'idea in testa, è molto lungo il percorso, le idee le abbiamo, il modo anche l'abbiamo individuato. La soluzione l'abbiamo già individuata. Sì, ci vorrà il tempo minimo che ci vorrà, ma andremo in meglio anche là.
Bene, grazie Sindaco, grazie anche a voi, di averci tutti. incontrati, attenzione sulle scale che scivolano. Anche arriva in zoo. Grazie. Grazie al Sindaco di Vittorio Veneto Antonio Meato che ci è venuto a salutare nonostante appunto la pioggia, nonostante la nostra postazione sia ormai a rischio dal punto di vista diciamo meteorologico. Noi no, ma i nostri ospiti purtroppo vanno un po' sotto l'acqua. Nel frattempo continua la gara di marcia che potrebbe durare oltre a mezz'ora, ma soprattutto ripresa, tocchiamo ferro, la gara di salto in alto perché la pioggia è cominciata a scendere in modo più copioso di qualche minuto fa. Speriamo che i giudici continuino a lasciare gli atleti in gara. Diciamo che prima è stato coperto il materasso appunto perché la pedana era diventata scivolosa e quindi pericolosa. Siamo ancora sui 130 cm, quindi un'altezza relativamente bassa per la gara di salto in alto allieve. Le atlete sono Pissarotti, Rossetti, Adimoa, Bottega, Gadler, Bais, Vantusso, Prati, Mbongo, Favaretto, Gaiani, Fabris, Maffei, Bonanni e Ramanzin. Queste le 16 atlete che si stanno cimentando nel salto in alto. Siamo ancora ai 130 cm che le atlete quasi tutte superano con una certa agilità e senza grande difficoltà. Lo vedete dall'inquadratura ottimamente fatta che ci permette di vedere quanto le atlete superino abbondantemente l'asticella posta, come si diceva, a 130 cm. Intanto prosegue la gara di marcia atletica. Ormai l'abbiamo persa un po' di vista, non è facile seguirla in modo attento perché ora ci sono degli atlete che sono state doppiate, quindi non è più facile seguire la gara di marcia, anche se chiaramente dalla velocità delle atlete si capisce se una è diciamo tra le prime o se una è un po' indietro. Come diceva il presidente, lo chiamiamo presidente, Oddone Tubia, l'abbiamo chiamato per decenni, no? O quasi presidente, appunto quando guidava la FIDAL trevigiana. Come diceva appunto Oddone, la gara di marcia, coprire in un campionato di società la gara di marcia quando non si ha uno specialista non è facile e quindi c'è qualche atleta diciamo che ha un gesto tecnico leggermente peggiore rispetto alle specialiste. Questo si può apprezzare a occhio nudo. Chiaramente un atleta che è abituato a far marcia ha un movimento molto più fluido, un atleta che si sforza di far marcia per onor di società, molto merito a questi atlete, però chiaramente il movimento non può essere altrettanto fluido e armonico. Nel frattempo è cominciato il secondo giro di lanci del salto triplo. Adesso diamo il nostro microfono a Mauro che sicuramente sta seguendo, purtroppo per lui in piedi perché la sua postazione è sotto l'acqua. No, stiamo praticamente iniziando adesso il quarto salto partendo dal stacco dai 9 metri. È l'atleta col pettorale numero 12 Pizzoli Giacomo a aver fatto questo quarto salto. Vediamo, ora tocca col pettorale 11 metri e 01 per Pizzoli del Bentegò di Verona. Primo salto della seconda serie per lui. Ora toccherà all'atleta col pettorale numero 1 che è Alessandro Del Sant della Bruniera Friuli Intagli. Nel frattempo la battistrada della gara di marcia ha ancora 6 giri da percorrere, quindi manca ancora un po'. Vediamo che sta per arrivare una nuova premiazione. Intanto Del Sant sta per fare il suo quarto salto, gara di salto triplo allievi. Stacco, vediamo, nullo per lui, ha deciso che questo salto non era... Salto nullo per Del Sant, infatti, Alessandro. Non aveva fatto la rincorsa giusta e ha deciso di lasciare, quindi nullo per lui. Ora il quarto salto è per il pettorale numero 6 Sergio Borghi, la fratellanza. Edoardo Piva.
Al quinto posto con 31,05 per il team Treviso Stefano Tempesta. Quarto con 31,12 per la Sindustria Sport Tommaso Calore. Terzo con 32,87 per la Pontevecchio Bologna Ivan Bruni. E poi abbiamo i due atleti che hanno superato il muro di 40 metri. In seconda posizione per la Bruniera Fiolintagli con 40,12 Luca Lucchese. Ha vinto la gara con 41,14 per la Quercia Trentin Grana Daniele Baldessari. Mentre prosegue la gara di marcia, mancano ancora 2 chilometri all'arrivo. Siamo in grado allora di chiamare per la premiazione dei 1500 femminili nella zona del podio Melania Rebuli, Loveprit Rai, Elena Copat, Francesca Franceschini, Alessandra Maso, Giulia Elisi, Monia Harbi e Alida Bianconi. Ripeto, Rebuli, Rai, Copat, Franceschini, Maso, Elisi, Arbi e Bianconi al podio per la premiazione dei 1500 femminili. Per quanto riguarda i 1500 maschili, invece, chiamiamo al podio Francesco Roperato, Giovanni Lops, Francesco Mikolaucic, Alberto Pomini, Matteo Costa, Diego Lampe, Lorenzo Zanchetta, Nicolò Montanari. Questi 8, ripeto, Roperato, Lops, Mikolaucic, Pomini, Costa, Lampe, Zanchetta e Montanari al podio. Attenzione ad attraversare la pedana del triplo perché c'è la gara in corso. Vedete, è in corso la gara di marcia, come avevamo descritto in precedenza, 17,40 ai 3000 per la battistrada, che è la Di Pasquale della Libertas Udine, che ormai sta facendo marcia da sola, mi sembra, da un po'. Adesso abbiamo visto il quarto salto del pettorale numero, stiamo parlando della gara di salto triplo, pettorale numero 3, Carlo Pacagnella della Industria Sport Padova. Quarto salto per lui, primo salto della seconda serie. Vediamo la misura, 12,78 per pettorale numero 3, Carlo Pacagnella, Industria Sport Padova. Come dicevo in precedenza, gli atleti hanno il pettorale della loro società, quindi per intendersi, per esempio, se Carlo Pacagnella dell'Industria Sport Padova è al pettorale numero 3, tutti gli atleti dell'Industria Sport Padova avranno il pettorale numero 3. Ora il quarto salto tocca al pettorale numero 8 Edoardo Babato della Riviera del Brenta, padovano. Vediamo questo. No, questo era, anzi attenzione, salto è nullo, scusate, e quindi passiamo al quinto salto e comincia col pettorale numero 12 Giacomo Pizzoli, Bentegò di Verona. Vediamo il salto in questo momento. Salto valido, mi sembra. Nel frattempo ci sono le premiazioni dei 1500 femminili. Antonio Miatto, e quindi il nostro sindaco andrà a premiare per prima l'ottava classificata con 5,22,50 per la Francesco Francia, Alida Bianconi. Settimo posto con 5,21,10 per l'Atletica Piacenza, Monia Harbi.
Sesta posizione con 5:11:59 per il CUS Trieste, Giulia Elisi. Quinto posto con 5:11:04 per la Riviera del Brenta, Alessandra Maso. Quarto posto con 5:04:21 per la Quercia Trentin Grana, Francesca Franceschini. Terza con 5:03:68 e andiamo sul terzo gradino del podio per la Bruniera Friulintagli, Elena Copat. Spero di averlo pronunciato bene. Al secondo posto con 5:00:67 per l'Atletica Lugo, Lovepreet Rai. Ha vinto la gara, unica atleta sotto i 5 minuti con 4:56:74 per la Silca Conegliano, Melania Rebuli. Nel frattempo nell'alto siamo a quota 1:40 e per quanto riguarda la marcia, l'atleta che è attualmente al comando è precisamente Asia Cilini. Quando passerà sulla linea del traguardo vedrà i 2 giri, quindi per il momento mancano circa 1000 metri. 2 giri e poco più per la battistrada della gara di marcia. Nel frattempo la gara di salto triplo maschile continua. In questo momento è l'atleta col pettorale numero 14, ha saltato qualche istante fa, è Bellelli, ha fatto oltre 11. Ora tocca il pettorale numero 13, Gabriele Simon, Team Treviso. Salto valido per lui, vedremo la misura. Stiamo parlando del secondo salto della seconda serie. Gli atleti riescono a saltare nonostante la pedana si sia un po' bagnata, ma tiene ancora bene. La pioggia va e viene, in questo momento è leggermente calata, quindi diciamo che si può proseguire. Gabriele Simon per lui 12:36, molto veloci, e ora sta per saltare col numero 5 Andrea Calciati, ATL Etica San Menemiano. Poi ci saranno le premiazioni dei 1500 metri. Salto valido anche per lui, vediamo di dare la misura. Appena dopo la misura seguiamo le premiazioni dei 1500 metri. Allora Andrea Calciati, per lui la misura di 12:34. Lorenzo Zanchetta, mentre attenzione a Paccagnella nel triplo. Al sesto posto con 4:27:75 per l'Atletica Gorizia, Diego Lampe. Quinto con 4:23:32 per la Fratellanza Modena, Matteo Costa. Quarto con 4:17:15 per la Bentegò di Verona, Alberto Pomini. Terzo con 4:13:28 per il Trieste Atletica, Francesco Mikolaucic. Secondo con 4:12:69 per l'Atletica San Vendemiano, Giovanni Lops. E ha vinto la gara, come previsto, l'atleta che quest'estate ha vestito la maglia azzurra agli europei di Gerusalemme per la Quercia Trentin con 4:10:25, Francesco Ropelato. Eccoci, abbiamo seguito le premiazioni dei 1500 metri vinti dall'azzurro Ropelato e continua la gara nel triplo e stiamo anche all'ultimo giro della gara di marcia. Vai Mauro.
salto superiore ai 13,60 per Babato, il migliore che abbiamo visto finora in diretta. E intanto ci apprestiamo all'ultimo turno di salti per quanto riguarda il triplo, per cui adesso ci saranno qualche atleta che staccherà dai 9 metri, poi passando allo stacco degli 11 andremo a concentrarci anche con la regia. Bene, nel frattempo l'atleta battistrada della gara della marcia ai 5 km ha cominciato il suo ultimo giro, per cui andiamo verso la conclusione, anche se chiaramente bisognerà aspettare l'ultima atleta che concluda la sua prova, che può avere ancora qualche giro da compiere. Intanto vediamo il sesto ed ultimo salto di Alessandro Del Sant col numero 1, Bruniera Friuli Intagli. Vediamo il suo salto. Niente da fare, nullo per Sant, e sta per concludersi la gara anche di marcia, manca ancora un po' alla battistrada. Sta per invece avvicinarsi al suo salto Sergio Borghi, la fratellanza, sesto ed ultimo salto. Vediamo, lo vedremo sicuramente comparire nell'inquadratura del suo salto finale. Ecco al traguardo la vincitrice della Cilini, la Cilini col pettorale numero 7, Asia Cilini, Atletica Lugo. La vedete con un passo decisamente diverso dalle avversarie. Sta per arrivare a staccare il suo nuovo primato personale, 27 e 12 e 43, era un 27 e 22 in precedenza, quindi ottima gara nonostante la pioggia per lei. Primato personale, vittoria di Asia Cilini dei 5 km di marcia di questa. Eccoci qua sul rettilineo finale per la seconda classificata, che col podio, sì scusate, col pettorale numero 5 Chiara Petitto. No, scusate, era Greta Amadio che è arrivata seconda. Questa Petitto è ancora in corsa, invece eccola qui col pettorale numero 16, sta per arrivare al traguardo. L'atleta col pettorale numero 16, avete visto che è passata di fronte al giudice che ha i cartellini in mano. Sapete che gli atleti di marcia atletica devono rispettare il loro movimento, se no hanno delle ammonizioni e quindi la squalifica se il movimento non è corretto rispetto al regolamento. Intanto la gara di salto con l'asta, salto in alto femminile prosegue, siamo ai 140 cm, una misura ancora abbastanza abbordabile. Tra poco faremo il punto della situazione anche di quella gara. Si viaggia di 5 cm, 5 cm, vedete che non tutti gli atleti riescono a superare l'asticella. Direi alla regia di staccare direttamente sul salto in alto, perché ormai nella marcia siamo alle posizioni di rincalzo. Andiamo a vedere il salto in alto oppure anche il salto triplo, compatibilmente con la dislocazione delle telecamere, perché appunto non è facile neanche seguire la gara con la pioggia. Adesso in questo momento è l'atleta col pettorale numero 5 del salto triplo, Calciati, che ha fatto il suo sesto ed ultimo salto. Calciati, vediamo qual è la sua misura, il salto è regolare e sta per saltare Pacagnella, mi sembra, della Industria Sport Padova, 12 metri e 69 per Calciati. Ora mi sembra che sia il momento di Pacagnella, che se non ricordo male, Industria Sport Padova, Carlo Pacagnella, numero 3, vediamo il suo salto. Ecco la sua prestazione, l'abbiamo vista con questa inquadratura frontale che è davvero molto adatta per seguire bene la gara. L'altra inquadratura sullo schermo vedete il materasso del salto in alto. In questo momento ha smesso di piovere di nuovo, c'è questa
alternanza della pioggia. Passiamo il microfono al nostro collaboratore che dopo essersi asciugato la postazione ci aiuta. Ci siamo, Alessandro, ultimo salto per il triplo con Edoardo Babato che in precedenza aveva superato i 13,60. Vediamo questo sesto e ultimo salto. Ottimo lo stacco, ottima la chiusura, ben distribuito le tre fasi del triplo, l'hop, lo step e il jump. Vediamo Atletica come Riviera siamo del con la Brenta, misura. il veneziano padovano, insomma Atletica Riviera del Brenta, Babato. Vediamo 13,59 per lui. Ottimo risultato come questo, non supera il 13,60 e oltre di prima, però sempre Si è avvicinato. ottima prestazione, Alessandro. Intanto il salto in alto siamo sempre all'1,40 e intanto si stanno cominciando a scaldare gli atleti del giavellotto. Tra poco sarà anche il momento dell'ultima gara. Ah no, c'è ancora un peso, quindi è la penultima gara di lanci di quest'oggi, giavellotto maschile, poi ci sarà il peso femminile più tardi, dopo i 2000 siepi. Intanto stanno continuando a girare le atlete della marcia, perché chiaramente non si può concludere col podio, bisogna aspettare che la gara si concluda con l'arrivo dell'ultima classificata, ovviamente. 13,59 forse era addirittura l'ultimo salto della giornata. Sì, l'ultimo salto della giornata, chiusa anche la gara del salto triplo. Aspettiamo che venga stilata la classifica finale, poi si passerà, come abbiamo visto in precedenza, subito alle premiazioni. Nel frattempo il tempo non ci molla, nel senso che sembra in qualche istante smettere, ma poi riprende con nuova vigoria. Vediamo se riusciamo a seguire un po' il salto in alto, anche se appunto essendo tutte misure da 1,40 anche i giudici fanno velocemente il giro del tabellone, quindi risulta difficile seguire appunto i vari atleti, o meglio le varie atlete in questo momento. Ci sono i lanci di riscaldamento del giavellotto. Come curiosità possiamo dire che gli allievi lanciano un giavellotto del peso di 700 grammi, mentre le atlete domani lanceranno un giavellotto del peso di 500 grammi. Vediamo che mi sembra che stiano alzando a 1,45, quindi stiamo salendo, siamo a 1,45 nel salto in alto. Diciamo che la pioggia ha bagnato la pedana, ma non l'ha ancora resa impossibile. Vediamo le misure di accredito per quanto riguarda l'alto allieve. Abbiamo con un 1,66 l'atleta di Team Treviso Eleonora Favaretto, che sembra avere il migliore accredito. Poi, se non vedo male, Alessandro, abbiamo un 1,61 di Bonanni Valentina di Verona SD Pindemonte. Sì, esattamente così. Ora proviamo sull'1,45 col pettorale numero 9. Pissarotti non è riuscita a superarlo, ha un personale di 1,54, diciamo che oggi magari le condizioni della pedana non sono le migliori, comunque 9 cm sotto il suo personale. Il primo tentativo se n'è andato. Vediamo ora col pettorale numero 15 Emma Rossetti, Interflumina, 1,45 primo salto. Niente, neanche per lei, non riesce a superare l'asticella a 1,45. Primo salto ora per il pettorale numero, vediamo se si gira il tabellone, vediamo di scoprire chi dovrà saltare. Ecco, ci ha sentito, col pettorale numero 16 Lisa Gadler, 1,45. Lei invece, come avete visto, lo sfiora, prega e l'asticella rimane in postazione e quindi salto valido per lei. Quindi 1,45 superato e si va avanti. 1,45 ora per il pettorale numero 1 Anna Vantusso della Libertas Udine, che invece non riesce a superarlo. Quindi per lei secondo tentativo tra poco.
Ora vediamo se ci girano il tabellone per farci capire chi sta per saltare o per tentare per la prima volta di superare l'1,45. Il numero 12 è la Ilaria Gaiani, vediamo il suo salto, ampiamente sopra l'1,45, quindi lei prosegue la gara e salirà. Quindi ora tocca alla 12, l'abbiamo vista, ora cambieranno il numero, io credo, perché la Gaiani 1,45 li ha superati. Non supera la misura, vediamo se aveva il pettorale numero 3, forse, vediamo. Era invece il pettorale numero 2, era la Bonanni, non è riuscita a superare l'1,45. Questo invece è un bel salto che è passato nettamente. Vediamo che pettorale aveva questa atleta. Non ci girano il tabellone. Diciamo che questi giudici non ci fanno vedere i tabelloni, quindi non è facile seguire. Questa era la Ramanzin che non ha superato l'1,45. Cosa cerchiamo? Vediamo, dunque c'è una classifica parziale dopo le prime 6 gare. Allora, nella classifica allieve è in testa la Sindustria Sport Padova davanti al Malignani a 66 punti, davanti a Malignani Liberta Udine 64, terza Brugnera Friulintagli 62, Verona Pindemonte 59, Fondazione Bentegodi sempre Verona 56 e Montanari Gruzza a pari merito 56. Vediamo la classifica parziale allievi sempre dopo le prime 6 gare. Atletica Friulintagli nettamente in testa, 79 punti, davanti a Industria Sport Padova 66, a pari merito con l'Atletica San Vendemiano, quindi Libertà Udine a 61, la Fratellanza 57 e Fondazione Bentegodi 56. È partita anche la gara maschile di marcia. Vedo solo 4 atleti, Mauro, se non me ne sono perso qualcuno, sono proprio 4. Sono proprio 4, Alessandro, se le vuoi elencare. Matteo Dalbò, Alberto Bressan, Cristian Serra e Luca Bello, rispettivamente Gorizia, Bentegodi, Montanari Gruzia e Trieste Atletica. Questi sono i 4 atleti della marcia atletica, uno si è già beccato anche un giallo. Mi pare che sia il numero 7. Allora la marcia femminile 5.000 metri si sono chiusi con l'ultima atleta con un tempo di poco superiore ai 34 minuti. Qui dei tempi di accredito per quanto riguarda i maschi dovrebbe chiudersi la gara intorno ai 28 minuti e 50 con i migliori accrediti a 23.01, quindi meno di mezz'oretta di gara per questa 5.000 metri di marcia allievi. Bene, intanto prosegue la gara di alto e sta per cominciare anche quella di giavellotto perché il riscaldamento prosegue, quindi io credo che non mancherà molto anche l'inizio della gara del giavellotto. È prevista per le 5, io credo che saremo in orario perfetto. Anche la marcia comunque maschile è partita con pochissimi minuti di ritardo, quindi bene. Salto valido, intanto nel salto in alto, sempre salto in alto maschile, scusate femminile, che è stato un po' disturbato dalla pioggia, un paio di volte è stato coperto il materasso, ora non piove, quindi si può proseguire molto bene. Siamo sempre, vediamo l'altezza dell'asticella, penso che siamo ancora a 1,45, siamo... Complimenti per la regia, direi, perché abbiamo un'inquadratura stupenda sul materassone e sull'asticella dell'alto, possiamo veramente apprezzare il gesto atletico delle varie atlete che si susseguono nel salto in alto femminile. Bene, vediamo che questo salto purtroppo non è andato a buon fine. Intanto si è già spezzato in due il gruppetto dei 4 atleti che stanno facendo i 5 km di marcia. I due
battistrada sono col pettorale numero 14 e col pettorale numero 4, quindi Serra e Bello sono davanti, mentre Delboe e Bressan inseguono. Il doppio duetto che si prospettava dei tempi d'accredito rispettato pienamente, si conferma. I due atleti con l'accredito intorno ai 23 minuti stanno guidando la gara, e seguiti di pari passo dei due atleti che hanno l'accredito a 28 e qualcosa. Comunque ti confesso che uno dei due battistrada, non ho visto quale, ma si è preso un giallo, quindi anche i due battistrada devono stare attenti, perché i giudici non perdonano, anche se sono 4 atleti. Forse hanno intenzione di finire prima, e quindi sono già 2 i gialli che sono affioccati in faccia a 2 atleti. Ricordiamo che, come dicevo prima, che il movimento deve essere corretto, altrimenti il giudice ammonisce e poi squalifica. Vediamo intanto, sono cominciati i lanci del giavellotto. Il primo è stato col pettorale numero 14, mi sembra, Adebayo. Primo lancio per lui a 87, sì. Vediamo, no. Aspettiamo 19,77. 89 mi sembravano tanti, arrivavamo in spogliatoio. Ora tocca, questo supera invece i 40 metri, siamo col pettorale numero 1, Francesco Reali, Bruniera. Che non a caso è l'atleta con uno dei migliori accrediti, infatti Reali 46. Francesco ha un 46,19. Poi però abbiamo che lo superano sempre come accredito naturalmente un Baron Massimiliano di Atletica Malignani con un 56 metri, un Altinier Marco di Atletica San Vendimiano con 50,06 e Bolla Leonardo di Atletica Silca Conegliano con 49,51. Questi gli atleti con i migliori accrediti. Adesso vediamo ancora i lanci. Questo è un lancio buono col pettorale numero 4, Romanelli. Vediamo per lui la distanza, la misura, anzi scusate, col pettorale numero 4 abbiamo detto. Vediamo il giudice che sta effettuando la misura. Intanto anche il salto in alto continua, gli atlete sono sempre siamo sull'1,48 adesso, 37 e 40 e qualcosa, non abbiamo visto, c'era un giudice di mezzo. Intanto siamo al primo salto su 1,48 per le atlete che stanno superando abbastanza agevolmente la misura. Vedete sulla destra il materasso dell'alto, l'asticella è a 1,48, mentre sulla sinistra il vostro teleschermo il campo del giavellotto. Vediamo sulla destra, vediamo un lancio del giavellotto e l'asticella è andata giù, e col pettorale numero 12 vediamo adesso, no, era del giavellotto. Ora vediamo, siamo sempre sull'1,48. Niente, non ce la fa neanche questa atleta a superarlo, probabilmente anche le condizioni della pedana non sono le migliori. Questo lancio del giavellotto è sotto i 20 metri col numero 16. Vediamo chi era l'atleta col pettorale numero 16, Diego Vezzi, per lui una misura di 18 e qualcosa. Ora l'asticella dell'1,48 si sta portando Alessandro per molte vicino al proprio personale, e come dici tu con pedana bagnata è comunque una quota impegnativa. Questa ragazza lo ha sfiorato perché in caduta ha abbattuto l'asticella, diciamo che l'aveva superata, però nel recupero delle gambe purtroppo per lei ha toccato. Vediamo anche questa atleta. Per quanto riguarda la marcia, sempre 9 giri ora al termine della gara, con i due battistrada sempre appaiati, mentre terzo e quarto si stanno distanziando di poco più di una decina di metri l'uno dall'altro.
Il duo che precedentemente era in testa si sta confermando tale. La gara però è ancora lunga, 9 giri, 9, 18, 27, 36, 3 km e 600 metri ancora sì, al sì, traguardo. la metà non è ancora vicinissima, diciamo così. Sono ancora i battistrada, però si sono un po' staccati l'uno dall'altro, mentre i due inseguitori sono appaiati, i due battistrada sono su questi. Vediamo la gara. Sono questi? Il 14 è il battistrada. Christian Serra ha una trentina di metri di vantaggio su Luca Bello. Affiancati fino a poco tempo fa, adesso invece il margine si sta delineando tra i primi due battistrada. Infatti, mentre inseguono sempre invece attaccati Dalbò e Bressan. Peraltro Serra ha un tempo di presentazione più alto rispetto a Luca Bello, però evidentemente oggi va così. Oppure Luca Bello ha una tattica più attendista e lascia sfogare il suo avversario. La gara è ancora molto lunga, come abbiamo detto, non siamo ancora a metà. Intanto vediamo la gara nell'alto, siamo sempre a 1,48 mi sembra, e il giavellotto anche questo prosegue, 53,76 per il numero 11 Massimiliano Baron, quindi davvero un bel lancio. Ricordiamo che è accreditato di un 56,16. Sopra i 40 metri anche per Leonardo Bolla, Silca Conegliano, per lui una misura di accreditamento di 49,51, non ci siamo ancora oggi, però comunque un buon lancio. Vediamo ora i giudici cosa diranno. Siamo a un 45,20, 20 erotti, quindi comunque un buon lancio. L'ultimo a lanciare dovrebbe essere Altinier, che è questo che sta lanciando, anche lui sopra i 40 metri, quindi anche lui un buon lancio, Atialettica San Venemiano, sopra i 40 metri anche lui. Vediamo se ha superato i 45,20 di chi lo ha preceduto, sicuramente sopra i 40, il 4 c'è, e 46, 43,42, quindi leggermente sotto chi lo ha preceduto. Sì. Intanto ci ha raggiunto in postazione Francesco Guagliati. Buongiorno Presidente della Fidal Veneta. Allora Presidente, pioggia a parte, una bella festa oggi. Beh, pioggia per fortuna ha smesso. sì, che va e viene, insomma, ci sta un po' facendo gli scherzi. In relazione a quello che era previsto, diciamo che siamo stati anche abbastanza fortunati, certo. Speriamo si mantenga soprattutto così, domani. sia adesso che domani mattina. Beh, insomma, gara di fine stagione, i CDS per gli allievi sono un momento secondo me importantissimo, perché comunque portano gli atleti anche nella seconda parte della stagione, le società a spingere loro a continuare a fare atletica, quindi penso sia un momento importante per i ragazzi, ma soprattutto per l'atletica, perché questi comunque saranno, ci auguriamo tutti, i campioni di domani, sia qui che nelle altre zone, nelle altre regioni dove si fanno le finali di CDS. Il movimento è buono, poi vedremo i risultati. Credo insomma che poi qui a Vittorio Veneto l'organizzazione collaudata e di grande efficacia sia anche un viatico perché questi risultati vengano, e quindi siamo tutti
insomma qui ad aspettarci 2 giornate di atletica e di risultati. Presidente, il movimento, gli allievi delle società venete, lei come li vede? Cioè, abbiamo detto speriamo i campioni del domani, c'è qualche punta già oggi? Beh, gli allievi del Veneto quest'anno hanno vinto il Brixia Meeting, che è diciamo il più importante incontro. Io mi spingerei un po' anche a livello europeo per rappresentative regionali, quindi credo che abbiano dimostrato effettivamente di avere dei numeri eccellenti. Quindi magari qui non ci sono tutti perché comunque sono dispersi in altre situazioni, però gli allievi del Veneto sono caratterizzati da ottimi risultati. Poi la settimana prossima noi avremo anche i criterium, anzi scusatemi, sono rimasto indietro di qualche anno, i campionati italiani cadetti a Caorle, dove anche lì cercheremo di difendere i colori del Veneto in modo ottimale. Insomma, il movimento del Veneto giovanile è sicuramente un movimento importante che ha sempre dimostrato di essere effervescente e di grande efficacia. Bene, grazie Presidente, ci vediamo anche domani? Assolutamente sì. Bene, allora aspettiamo domani qua anche magari per un commento finale. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a Francesco Guagliati, Presidente della FIDAL Veneta, che ci è venuto a salutare. Anche lui è qui a testimoniare appunto l'importanza di questo evento che oggi si sta svolgendo a Vittorio Veneto, la finale B dei campionati di società CDS, come li chiamano gli addetti ai lavori in gergo, e appunto è la finale B appunto tra non sono quelle che vincono lo scudetto, però sono le società che si sono qualificate dopo le fasi regionali. Mauro, hai seguito cosa sta succedendo? L'alto, che l'asticella si è portata a 1,55, siamo già ai secondi tentativi per le atlete che hanno fallito il primo, e quindi seguiamo ora la gara perché ci stiamo portando alle quote che faranno veramente selezione. Bene, intanto sono al secondo lancio anche gli allievi del giavellotto, abbiamo visto un buon lancio, intanto l'asticella è sistemata, come dicevi tu, a terzo tentativo per l'atleta numero 1,51. 16 Glader. A 1,51, vediamo a un 1,55 di accreditamento, quindi diciamo che siamo ai limiti, appunto, considerate le situazioni, la condizione climatica. Il Presidente Guagliati è contento perché le previsioni effettivamente erano preoccupanti. Diciamo che per adesso non ci possiamo lamentare, dai. Tanto c'è un lancio sotto i 30 metri nel giavellotto, vediamo questo 1,51, vediamolo nella parte destra del teleschermo, ecco la rincorsa, e passa bene la Gadler, Lisa Gadler, il suo 1,51. Intanto c'è un 24,36, come si diceva, sotto i 30 metri. Ora tocca all'atleta col pettorale numero 5, Chiara Maffei. Terzo tentativo all'1,51, seguiamolo. Niente da fare, per lei la gara finisce qui oggi. L'1,51 non è stato superato, per lei un 1,54, quindi ora si passa a 1,53. Primo salto, vediamo che atleta deve affrontarlo. Il numero 00 che ci propone il tabellone non può essere. Vediamo se ci dirà chi è che sta per affrontare l'1,53. Primo salto a 1,53 per l'atleta col pettorale numero 9, Anna Pissarotti del Piacenza. 1,53 per lei. Vediamo, intanto mancano 4 giri al battistrada della gara di... Ottimo, intanto il lancio superiore ai 50 metri per Baron, Massimiliano Baron, secondo lancio sopra i 50 metri, quindi vediamo la misura esatta, vediamo ovviamente il lancio del giavellotto, vediamo 55 metri,
no, 57, no, 55,72, scusate. 55,72, che è molto vicino al 56,16, che è il suo tempo di misura di accreditamento, possibilmente anche il personale. Questo invece è un lancio poco sopra i 40 metri dell'atleta numero 15 Leonardo Bolla, Silca Conegliano. Intanto siamo sempre 1,53 del salto in alto, allieve. Vediamo se ci fanno vedere chi lo deve affrontare. Non siamo favoriti in questo momento dal tabellone che è girato verso le atlete e non verso le nostre postazioni, ma attendiamo fiduciosi che ci venga girato. Ecco, l'abbiamo chiamato 1,53, abbiamo l'atleta numero 9 che si sta prestando al salto, e Pissarotti Anna. Ecco, vediamo adesso, primo tentativo il suo. Inquadrato anche il materasso del salto in alto. La Pissarotti è pronta alla sua rincorsa. 1,53 per lei, primo tentativo come abbiamo detto. Vediamo, niente da fare, non è superato. Ancora 2 tentativi per lei, ma il primo purtroppo per lei è andato. Ci avviciniamo nel frattempo alle fasi finali anche della marcia. 3 giri per completare i 5.000 metri di questa gara. E intanto c'è anche il riscaldamento del getto del peso allievi, che comincerà, anzi allieve scusate, che comincerà dopo i 2000 siepi, che comunque sono in tutt'altro posto, quindi verosimilmente possono anche cominciare insieme. Non appena finirà l'alto, io credo che potrà cominciare il peso. Come avevamo previsto un po', Alessandro l'aveva detto, tecniche e strategie diverse di gara, perché il duo di testa si sta ricomponendo da quello che vedo. Come avevamo detto, il duo che segue è stato nel frattempo anche doppiato, ma sembra che non lo stia doppiando Mauro, hai seguito bene. Non so se perché sia stato doppiato, il passo però è un diverso. buon passo. Adesso vediamo poi, non ho visto cambi nei giri finali, quindi attendiamo con attenzione il passaggio. Certo è che però i due che erano i battistrada sembrano adesso avere un passo completamente diverso. Adesso sentiremo la campana, vediamo se la regia ci inquadra per un attimo la marcia. Questi sono i 2 battistrada. Io Mauro direi che il battistrada, e cioè Serra, secondo me ha un passo diverso, secondo me ha fatto anche un giro in più rispetto a Bello, lo scopriremo tra poco. Abbiamo infatti un -2 quando passeranno sotto il traguardo per il numero 14, quindi non è Serra. Non è ancora ultimo giro. Non è ancora ultimo giro per loro due. Vediamo Serra, e questo è Bello. È da capire se sono allo stesso punto, gli mostrano lo stesso giro, verosimilmente sono così. Quindi c'è stato un avvicendamento in testa, lo capiremo tra poco. Avvicendamento repentino, perché ha superato in poco tempo staccato il collega di gara. Per questo mi era sorto il dubbio per questo che fosse un doppiaggio. 1,53, terzo salto per la numero 16 che conclude la sua gara, perché ha battuto l'asticella. 1,53, appunto Kadler ha finito la sua gara. Vediamo adesso il lancio del numero 12, terzo lancio, sotto i 30 metri per lui. Diciamo che c'è un gap molto elevato tra i migliori, che superano abbondantemente i 50 metri. Ecco, si sale a 1,55, Pissarotti sarà la prima. Proviamo a seguire adesso l'alto allieve, che ormai stiamo arrivando alle battute finali. Siamo alle battute finali. 1,55 per la Pissarotti, che è accreditata 1,54, per cui un salto sicuramente impegnativo per lei. Nel frattempo vediamo il giudice che si avvicina alla campana, e presumiamo questa volta essersi dell'ultimo giro, almeno per il battistrada. Senza dubbio, senza dubbio. Anche
Anche perché vediamo il tempo è un 22:20 in questo momento, mancano circa 40 metri al traguardo alla e campana. poi ci sarà ancora un giro da Esatto. percorrere, Alessandro. Mancano 40 metri alla campana. Eccoci qua, ultimo giro per il battistrada della gara di marcia e sta per arrivare la premiazione del salto triplo maschile. Il presidente Uguagliati consegnerà personalmente le medaglie alla premiazione del salto triplo maschile. Settimo con 11,97 Bruniera Friulintagli, Alessandro Del Sant. Sesto con 12,19 la Fratellanza Modena, Sergio Borghi. Quinto con 12,29 per il Montanari Gruzza, Leonardo Bellelli. Al quarto posto con 12,69 per l'atleta ATL Etica San Vendemiano, Andrea Calciati. Terzo gradino del podio con 12,75 per il Team Treviso, Gabriele Simon. Secondo posto con 12,78 per la Sindustria Sport, Carlo Paccagnella. Ha vinto la gara con il nuovo primato personale di 13,63 per la Riviera del Brenta, Edoardo Babato. E adesso siamo tornati in diretta, abbiamo gli ultimi 40 metri, Alessandro, per Serra, per quanto riguarda la 5.000 metri di marcia maschile. Intanto abbiamo visto un lancio sopra i 50 metri per il numero 11, mi sembra, il numero 11 del Giavellotto. Chiude Serra con 24 e 34,86. Passiamo subito Baron ai ha salti. superato di nuovo i 50 metri e i salti siamo alla Pissarotti, primo tentativo sull'1,55, 53,45 per Baron. Ora tocca al Favaretto. Eleonora Favaretto, sì, grazie. Un 1,55 in scioltezza per la Favaretto. Ora tocca alla Bonanni, primo salto sull'1,55 fallito per lei, quindi dovrà riprovarci. Intanto Favaretto e Pissarotti hanno già superato 1,55. Ora ci prova col numero no, la Pissarotti in questo momento. Anna Pissarotti. Ora ci prova. Esatto, il secondo, infatti, come dice lo speaker, questo non era il primo, era il secondo di Pissarotti, è sbagliato peraltro, quindi dovrà riprovarci. Atletica Piacenza resta un tentativo alla Pissarotti, mi sembrava. E mentre per il Giavellotto si sta stilando classifica dei primi 8 per i 3 lanci di finale. Bonanni invece supera 1,55 al secondo tentativo, quindi prosegue la gara con Favaretto. È da vedere ora Pissarotti se... Eccola qua, sta per fare il suo terzo tentativo Anna Pissarotti, Atletica Piacenza sull'1,55, che per lei sarebbe quantomeno il personale dell'anno. Vediamo. Sfiora l'asticella ma non ce la fa, conclude la gara, quindi se non ho visto male si sale con Favaretto e Bonanni a 1,55.
1,57, primo salto. Se non ho visto male sono rimaste, bella questa inquadratura. 1,57, così si vede un po' il giavellotto, si vede un po' il riscaldamento del peso e anche il salto in alto. Vediamo chi... Il peso femminile è iniziato ufficialmente, Alessandro, ho visto Bene. il primo lancio, vediamo poi se riusciamo a seguirla anche rispetto alle misure del tabellone, che al momento siamo È un po' impallati. nascosto, è un po' nascosto in effetti, ma lo stanno spostando, ti hanno sentito, primo lancio di 8,82 se non vedo male. Intanto 1,57 e 1,57. Cosa gli hai fatto? Un po' di polemiche sentiamo dagli spalti, penso per un cartellino estratto dal giudice di marcia, ma la fiscalità comunque in un campionato italiano a volte è anche richiesta. Non abbiamo la possibilità di dare un giudizio tecnico, riceviamo solamente le lamentele e così le riportiamo in diretta. Riportiamo cronachisticamente, va bene. 1,57 per il numero 13 Favaretto, il primo tentativo, vediamo come va. Nel frattempo ci hanno messo un tabellone davanti all'altro. Vabbè, intanto dovrebbe essere il primo tentativo per il numero 13 Eleonora Favaretto, team Treviso, su 1,57. Allora, si sente, vediamo, supera il suo primo tentativo, ottimo il salto di Eleonora Favaretto, team Treviso, che salta l'1,57, molto bene, molto bene. Intanto è cominciata, come si diceva, la gara anche del peso, adesso quanto prima riusciremo a seguirla. Come vedete dall'inquadratura i due tabelloni sono uno di fronte all'altro, quindi per noi è un po' complicato. C'è un lancio da 10,49, 10,49, anzi 6, vedete cambiano le misure, 6,25 il lancio, non si sa di chi, insomma anche i giudici devono un po' sveltirsi, nel senso che non si riesce a vedere bene le misure. Comunque niente di grave, l'importante è che si prendano nota delle loro misure. Ecco, hanno spostato il tabellone, quindi adesso riusciremo a seguire. Dovrebbero essere 1,57, dovrebbe essere il secondo lancio di Valentina, scusate, il secondo salto di Valentina Bonanni sull'1,57, misura che Eleonora Favaretto ha saltato molto agevolmente al suo primo tentativo. Ora vediamo il getto del peso di un atleta. E intanto sta per... Alessandro, non saremo alla Rai, ma le immagini devo dire che secondo me sono veramente di qualità, perché la pedana del lancio del peso e l'alto sono veramente ben riprese, sono inquadrate, e possiamo apprezzare bene la gara. Bene, bene, almeno questo, in attesa di poter anche commentare i risultati, perché i tabelloni non ci aiutano in questo momento. Questo è un lancio del peso, il giavellotto viaggia attorno ai 40 metri, quindi non è sicuramente da podio, siamo al quarto lancio. Io volevo vedere il salto della Bonanni. Sì. Ringraziamo anche l'organizzazione che ci offre dei generi di conforto. Siamo saliti a 1,63, Mauro, evidentemente c'è un tentativo di primato personale, io credo, perché 1,63 penso che sia la Bonanni. Adesso vediamo quando ci diranno il numero dell'atleta che deve tentare.
Allora abbiamo, se è così, se il tabellone è corretto, abbiamo la Favaretto che ha un personale di 1,66 che adesso prova il suo primo tentativo a 1,63. Adesso vediamo, perché ancora il tabellone non ci dice il numero dell'atleta che sta per saltare. Dalla nostra postazione vediamo dei bei gazebo, ma non vediamo, ecco, allora il numero 13, che fatalmente coincide col 13 del peso, è per quello che abbiamo, ecco qui, quindi il 13 del salto in alto. quindi è Favaretto che tenta l'1,63. Adesso vediamo perfettamente inquadrata l'asticella, sta per partire la rincorsa di Eleonora Favaretto, Team Treviso, sta per comparire sicuramente sul teleschermo, partita in questo momento, tra pochi istanti, eccola qui, staccato secondo me in anticipo, si è seduta sopra l'asticella, primo tentativo fallito a 1,63 per Eleonora Favaretto, e ora tocca 92, non c'è. Cosa dici tu, Mauro? Vedo un pettorale 92. Non credo sia quello potrebbe corretto, essere il potrebbe 2 di Valentina Bonanni. Salto nullo comunque, asticella abbattuta. Ok, quindi si passa al secondo tentativo per Eleonora Favaretto. È chiaro che la vittoria se la giocano Eleonora Favaretto, Team Treviso, e Valentina Bonanni, Pindemonte, Verona. Nel frattempo siamo al quarto lancio per quanto riguarda il giavellotto. C'è la clap del pubblico per l'atleta numero 11, Baron Massimiliano. Vediamo il suo lancio, il giavellotto si impenna sotto i 50 metri, adesso vediamo quindi sicuramente la misurazione. Meno di quello che aveva fatto prima. Vediamo il secondo salto sull'1,63 di Eleonora Favaretto. Sta per cominciare la sua rincorsa. Diciamo che essendo rimaste in due le atlete hanno anche poco tempo tra un salto e l'altro. Sicuramente il clima in questo momento non favorisce le atlete, che devono coprirsi, scoprirsi in modo abbastanza repentino, e c'è anche una certa umidità. Io credo, non ho mai saltato in alto, ma credo che le condizioni climatiche in questo momento non siano le migliori. Assolutamente è così, Alessandro, il freddo non è sicuramente amico della muscolatura. Ho visto anche nel frattempo un buon lancio, se non erro, per quanto riguarda il peso. Vediamo il risultato, se riusciamo a... 10,67. Infatti un 10,67, vediamo per l'atleta con il pettorale numero 15, la start list. Abbiamo Arcari Angelica. Eccolo qua, ha superato abbondantemente l'1,63 Eleonora Favaretto, davvero un salto importante, quindi supera l'1,63. Ora vediamo la risposta di Valentina Bonanni al secondo tentativo, anzi no, va direttamente a 1,65 Eleonora Favaretto. Evidentemente Valentina Bonanni ha concluso la sua gara. Primo salto a 1,65 per Eleonora Favaretto. Premiazioni. Sesta con 31,48,71 per il 20 gol di Verona, Vanessa Merlina. Quinta con 29,58 per il Montanari Bruzza, Chiara Petitò. Quarta con 29,43,73 per la Malignani Udine, Veronica Di Pasquale. Terzo posto con 29,17,64 per l'Interflumina Giulia Giungi. Seconda con 27,59,97 per l'Atletica Riviera del Brenta, Greta Amadio. E ha vinto la gara con 27,12,43 per l'Atletica Lugo,
Asia Cilini. Bene, andiamo a seguire l'alto, chiediamo alla regia, c'è il primo tentativo a 1,67 per Eleonora Favaretto che evidentemente ha vinto la gara. Salto in alto, Ha vinto la gara e tenta naturalmente il Favaretto personale a del Team Treviso ha 1,67 chiesto per l'1,67, un centimetro in più del personale che è di costituirebbe il suo 1,66. nuovo record personale, mentre nel giavellotto abbiamo visto il secondo 1,67 il primo tentativo per Eleonora Favaretto che tenta il personale. Intanto è partita la gara dei 2000 siepi donne. Beh, vediamoci questo salto dell'1,67 della Favaretto. Vediamo, non riusciamo a intravedere l'atleta per capire quando comincerà la sua rincorsa. Che tenta il personale pure in queste condizioni non ottimali per un salto in alto. Intanto è partita, come dicevamo, la gara dei 2000 siepi donne. Vediamo chi sono le partecipanti: McDowell, Avesani, Cristofori, Razem, Pranovi e Denoni. Lorenza Denoni l'abbiamo citata prima, è una delle promesse dell'atletica italiana, sicuramente quest'estate è stata più volte in nazionale, quindi è sicuramente una delle stelle dell'atletica veneta e speriamo italiana del futuro. Per loro prima riviera, primo salto nell'acqua. Nel frattempo secondo salto di finale per Baron, che adesso vediamo essere misurato dai giudici. Cerchiamo di capire la distanza. Intanto Lorenza Denoni è appaiata a Pranovi e a Avesani, evidentemente non ha ancora intenzione di forzare il ritmo, una gara in controllo, superano agevolmente gli ostacoli, 4 giri per loro ancora da compiere per arrivare al traguardo. Intanto siamo ancora curiosi di vedere questo primo tentativo sull'1,67 di Eleonora Favaretto, che ha già vinto la gara ma tenta il suo personale. Ancora non è pronta, chiaramente. Nel frattempo il lancio del peso, un lancio superiore ai 10 metri, 10,60 per Eleonora Ercugnani di Verona. Vediamo, intanto siamo già al sesto lancio della gara del giavellotto, gara che sicuramente vincerà l'atleta che ha superato i 50 metri abbondantemente, che è Massimiliano Baron, io credo. Vediamo se siamo pronti al salto da 1,67. Ancora, ecco il tentativo, 1,67, niente da fare, il primo tentativo fallito per Eleonora Favaretto, però ne ha ancora un paio da provare. Intanto le ragazze dei 2000 siepi sono in 4 battistrade, i 4 che abbiamo citato prima. È ancora una gara tattica, non è ancora il momento di tentare l'allungo, evidentemente tutti in controllo. Lorenza Denoni col numero 10, la vedete sull'esterno, atleta della Silca Conegliano, figlia di Veronica Piutti, a lungo azzurra di atletica leggera, e di Paolo Denoni, anche lui buon mezzofondista con un passato anche da duatleta, quindi diciamo una figlia d'arte assieme al fratello gemello Michele. Intanto vediamo un sesto ed ultimo lancio del giavellotto per un atleta che supera di poco i 40 metri. Intanto la Favaretto si prende un po' di tempo per preparare il suo secondo salto, il suo secondo tentativo sull'1,67, sarebbe il suo primato personale.
Ribadiamo ancora una volta che non è facile tentare il proprio personale a gara già vinta in una situazione climatica non ideale, però l'atleta tenta giustamente di cogliere l'occasione di questa finale per aumentare e migliorare se stessa. Intanto c'è un bel lancio poco sotto i 50 metri del giavellotto di Leali del Bruniera Friglintagli, per lui un buon lancio appena sotto i 50 metri. Intanto continuano le 4 battistrada della gara dei 2000 siepi. La Denoni in questo momento è davanti, però sono tutte in gruppetto, non si può dire sicuramente Primato che sia un attacco. personale per Francesco Reali, Alessandro, perché col suo 48 va a superare di ben 2 metri il suo personale che era di 46,19, quindi un netto miglioramento per Reali. Bravo Reali, il friulano, che si supera e si migliora, quindi a dimostrazione che nonostante la pioggia anche i lanci del giavellotto possono essere di qualità. A parte che la pioggia per fortuna non c'è più, e insomma dai, speriamo che continui così. Pioggia se n'è andata, c'è un po' di fresco, ma naturalmente questo non va a incidere più di tanto sulle prestazioni degli atleti, per fortuna, se non nel salto in alto, però abbiamo visto che siamo forse quasi al personale per l'atleta che sta tentando il suo 1,67 al secondo tentativo. Secondo tentativo per la Favaretto, che si sta cercando di racimolare soprattutto la concentrazione e le energie per tentare l'1,67. Intanto siamo a 2 giri e qualcosa dalla fine dei 2000 siepi, vediamo il passaggio in riviera, si è un po' allungato il gruppetto delle 4 battistrada, sempre la Denoni davanti per evitare rischi. Secondo tentativo fallito ancora per la Favaretto. Nel frattempo terzo ed ultimo tentativo di personale a 1,67 tra poco. Vediamo che stanno sistemando l'asticella. Nel frattempo si è ricomposto il quartetto delle 4 battistrada che sentono la campana. Vediamoci questo ultimo giro dei 2000 siepi. Lorenza Denoni mi sembra che abbia detto arrivederci e se ne va. Adesso capiamo se è solo un allungo o se è proprio un tentativo deciso. Tanto c'è un lancio oltre i 50 metri e ha proprio cambiato marcia Lorenza Denoni, la vedete inquadrata in questo momento. Considerate che ha fatto tutta la gara appaiata alle 3 compagne di fuga e adesso ha cambiato marcia, ha sentito la campana, ha detto è ora di andare, e se n'è andata e si appresta a vincere anche questa finale dei campionati di società allievi, finale B a Vittorio Veneto, che stiamo seguendo e seguiremo ovviamente anche domani mattina. Ultima riviera per Lorenza Denoni, vicino a casa, ricordiamo lei è coneglianese e viene qui a Vittorio Veneto a vincere con la maglia di Silca con grande forza. Ha fatto la gara assieme alle 3 avversarie e quando ha sentito la campana ha inserito il turbo e non ce n'è stata più nessuno. Vittoria senza forzare, in scioltezza, 7,56 per lei. Non è sicuramente il suo miglior tempo, però. Marta Vesani al secondo posto. E poi un photo finish per le altre 2 atlete che componevano il quartetto che ha condotto gran parte della gara assieme. Bene, quindi una vittoria annunciata, quella di Lorenza Denoni, e ora ci sarà da vedere l'altra gara sui 2000 siepi maschili tra poco. Chiuso il giavellotto con il sesto lancio di Baron, anch'esso attorno ai 50 metri, non ha migliorato i lanci precedentemente effettuati, mentre siamo al terzo turno di lanci per quanto riguarda il peso allieve, 3 kg, ultimi di 3 lanci che determineranno poi le 8 finaliste. Stavo cercando di vedere dove era Eleonora Favaretto rispetto al suo terzo ed ultimo tentativo di personale, volevo capire se era ancora, ecco, mi pare che sia
vicina alla pedana, si sta per tentare il suo personale nell'alto. Terzo ed ultimo tentativo per Eleonora Favaretto, è ormai pronta alla rincorsa. Adesso sicuramente la regia ci inquadrerà, eccola sta arrivando, e niente da fare, ormai l'adrenalina è scesa, niente da fare per lei, non c'è il personale, però c'è la vittoria di questa gara, conclusa quindi anche l'alto allieve, vinta da Eleonora Favaretto. Bene, tra poco ci sarà anche la premiazione della marcia maschile. Nel frattempo abbiamo concluso l'alto, abbiamo concluso il giavellotto, fatti i 2000 siepi, mi pare che siano arrivate tutte le atlete. Mauro, aiutami, sì, mi pare di sì, quindi c'è in corso. Sì, chiusa anche la gara del 2000 siepi al femminile. Quindi c'è ancora da seguire il peso e tra poco i 2000 siepi maschili, e quindi le due staffette 4% concluderanno questa prima giornata, conclusa regolarmente, direi anche in orario, salvo ritardi in questi ultimi minuti. Siamo appena in ritardo per i 2000 siepi, ma mi sembra che siamo perfettamente in orario, considerato il disturbo della pioggia che ha causato un paio di ritardi. Vediamo questo lancio in primissimo piano, questo getto del peso dell'atleta col pettorale numero 4, Keren Bongo, Assindustria Sport Padova. Intanto sta per arrivare la premiazione della marcia maschile, Francesco Guagliati a lui, e alla regia l'audio della premiazione. Quindi verranno premiati i primi due. Al secondo posto, con 27, 26, 42 per il Trieste Atletica, Luca Bello. Ha vinto la gara con 24, 34, 86 per l'Atletica Montanari Gruzza, Cristian Serra. La premiazione più veloce della storia, due soli atleti, perché ricordiamo che, come ci raccontava Mauro prima, c'è stata un po' di polemica di qualche spettatore, perché gli altri due atleti erano solo 4, gli altri 2 sono stati squalificati per evidentemente un movimento non corretto, e quindi solo 2 al traguardo, e sono stati premiati appunto appena ora. Sta per partire intanto la gara dei 2000 siepi maschile, vediamo chi sono i concorrenti: Amdi, Cafagna, Uliana, Alteri, Migliozzi, Menegale, Desidera, Bertuzzi, Morona, Azzurro, Farolfi e Galati. Questi gli atleti dei 2000 siepi che stanno per partire per la loro ultima gara di oggi. Non credo che ci siano atleti dei 2000 siepi che poi faranno la 4%, per cui penso che per loro sarà l'ultimo sforzo odierno. Mentre intanto continua la gara, viene coperto il materasso dell'alto che servirà domani per la gara maschile, e immagino che sotto il gazebo i giudici stiano decidendo chi sono gli atleti del peso che fanno i prossimi lanci. Miglior tempo di presentazione sui 2000 siepi di Stefano Menegale della Silca Conegliano, un 6,01, nettamente il miglior tempo di presentazione. Vedremo se anche, c'è un 6,08 di Cafagna del Trieste, quindi presumibilmente se la giocheranno loro, quindi per seguirli sono il numero 15 e il numero 4, 15 Menegale, 4 Cafagna. Vedremo se partono direttamente in testa o se fanno una gara più attendista. Vediamo, partiti gli atleti del 2000 siepi. Vediamo sullo sfondo gli atleti in gruppo dei 2000 siepi. Chiaramente è presto per forzare.
Gli atleti sanno bene che i 2000 siepi, come tutte le gare in mezzo fondo, bisogna gestire le forze, partire forte bisogna averne, poi per arrivare al traguardo meglio studiare gli avversari e partire con calma. Vedete il numero 4, Cafagna, era uno di quelli che avevamo citato come probabili protagonisti, e Menegale col numero 15 è quello con l'atleta che vedete con la maglia della Silca rosso-blu. E questa maglia della Silca rosso-blu, la squadra coneglianese con i colori di Vittorio Veneto, anche questo è un cenno di cronaca, perché insomma fa piacere ai vittoriesi vedere una maglia di una squadra di Conegliano con i colori di Vittorio Veneto, chissà come mai. Come vedete Menegale e Cafagna sono i primi due dopo il primo giro, anche se appaiati al numero 8 Nicodemo Desidera della Riviera del Brenta. Però come è stato per la gara precedente, la gara femminile, quando Lorenza Enoni è stata con le 4 battistrada, poi ha deciso alla Campana di andarsene, non è da escludere che anche nella gara femminile i due favoriti, quando sentiranno la sveglia della Campana, cambieranno ritmo e se ne andranno, ma staremo a vedere. Intanto la regia ci aiuta a seguire la gara, vediamo anche questa immagine frontale che dimostra come i due battistrada Menegale e Cafagna stiano in assoluto controllo, due movimenti abbastanza diversi, ostacoli superati con molta agilità e facilità. In questo momento passano dietro il materassone dell'Asta, che domani mattina presto sarà impegnato nella gara femminile. Riviera per loro, Menegale mi sembra che sia un passo davanti rispetto a Cafagna, anzi è così, sempre dietro di loro Desidera col numero 8 e quarto Farolfi, Lapo Farolfi, chissà se è parente del famoso Farolfi che era il vice di Adriano De Zan nelle telecronache del ciclismo di qualche decennio fa. 3 giri alla fine, Menegale sempre in testa davanti a Cafagna, Desidera, non cambia niente in testa, diciamo che ha preso più regolarmente la testa Menegale, ma in assoluto controllo senza accelerare. Cafagna lo segue in agilità, mi sembra, anche se il gruppo si sta oggettivamente allungando, prima erano proprio raggruppati, ora sono in fila indiana. E per la verità qualcuno si è anche un po' attardato. Menegale sempre in testa, Cafagna secondo, Desidera appaiato a Cafagna. Quando gli atleti passeranno sotto il traguardo dovrebbero esserci 3 giri ancora al termine, o 2, Mauro. Vediamo, rispetto al tempo abbiamo un 3:50, un 4 minuti quanto passeranno sotto il traguardo, saranno 2 giri secondo me a percorrere, infatti il giudice va a aggiornare ora. Mi sembrava che 2 giri quanto passeranno sotto il traguardo. Stanno già accelerando o cambiando passo, i primi 3 sono sempre gli stessi, però mi sembra che il gruppo si stia sgranando, quindi probabilmente o è la loro regolarità a un ritmo troppo alto per i concorrenti, oppure hanno cambiato leggermente passo, probabilmente anche l'una cosa e l'altra. Fatto sta che il gruppo si sta allungando. Nel frattempo è cominciato, diciamo, il secondo giro di lanci della gara di getto del peso e vediamo ancora questo ultimo giro e mezzo della gara di 2000 siepi, poi ci dedicheremo al peso femminile prima delle 2 staffette che concluderanno questa giornata. Intanto Menegale è sempre davanti a Cafagna, Menegale in testa e terzo Desidera e Cafagna sono sempre appaiati. Menegale ho l'impressione che abbia cambiato marcia, anche se per adesso non c'è un grande distacco, però Cafagna non molla, onestamente Cafagna non molla. Menegale ha tentato lo strappo, Cafagna gli sta dietro, Desidera mi sembra che sia un po' in difficoltà. Campana per loro, ultimo giro, Menegale, Cafagna, Desidera.
però Menegale cerca lo strappo, Cafagna non molla, questi andranno appaiati fino al traguardo, Mauro. Io credo che andrà proprio così. Menegale allunga leggermente, Cafagna però sta recuperando, non molla Cafagna. Non mollano, arriveranno così fino alla fine, c'è dell'insidia, degli ostacoli, i passaggi, delle barriere. Menegale adesso sembra allungare, Cafagna forse non ha più, lo ha ripreso già 2 o 3 volte, forse non ha più per questo ultimo tentativo, penso che sarà decisiva la Riviera, dipenderà come la saltano. Menegale molto bene, è più appesantito Cafagna, non ce la fa. Menegale andrà, adesso se non succede qualcosa nell'ultima barriera, ma insomma mi sembra strano, anche se Cafagna sta cercando di racimolare le ultime forze, ma Menegale ha inserito il turbo, si volta indietro e vince in scioltezza in 6, 28 e 17, secondo Cafagna, terzo Desidera che nell'ultimo giro ha perso un po' il terreno, però onore al merito, perché ha fatto comunque una buona gara, tenuto conto che i suoi 2 avversari erano avversari di tutto rispetto. Mauro, dedichiamoci al getto del peso, siamo al quarto lancio, quindi il primo della seconda serie, 11 e 24 per l'atleta col numero 15 Angelica Arcari. Ora tocca all'atleta col pettorale numero 5 Margherita D'Avoglio, Montanari Gruzza, la vedete inquadrata, carico, getto attorno agli 11 metri credo. Tra gli 11 e i 12 metri, più verso i 12 che gli 11, vediamo la misura adesso. 11 e 33, più vicino agli 11. Più vicino agli 11. Bene, questo era il primo lancio della seconda serie della numero 5, ora siamo già al secondo, quindi quinto lancio complessivo, secondo lancio della seconda serie. Tocca al numero 4 Karen Bongo, Assindustria Sport Padova, vediamo il suo lancio. Intanto andiamo alle premiazioni con lo speaker. Mentre ci sono gli ultimi arrivi della gara delle Siepi, premiamo la quinta classificata delle Siepi con 8.45.41 per il Cus Trieste, Sara Razem. Quarta con 8.05.33 per il Bruniera Friuli Intagli, Martina McDowell. Terzo gradino del podio con 8.05.25 per la Riviera del Brenta, Federica Pranovi. Secondo posto con 8.01.83 per il Verona Piedemonte, Marta Avesani. E vince la gara, unica atleta sotto gli 8 minuti con 7.56.82 per la Silca Conegliano, Lorenza Denoni. Bene, terminate le premiazioni dei 1.500 o gli 800? 1.500. Bene, 1.500, esatto. Vediamoci questa fase finale della gara del getto del peso. Anzi, credo che tra poco vedremo anche le premiazioni dell'alto femminile, ma prima vediamo questi lanci. Quinto turno e penultimo turno di lanci per i 3 kg del peso femminile. Stiano lanciando le atlete a partire dall'ottava classificata dopo i primi 3 fino alla prima classificata. Adesso vediamo appunto le atlete che hanno avuto le migliori misure precedentemente, che andranno a completare questo quinto turno complessivo di lanci. Elena Odeon, che avevamo già visto oggi nel lancio del martello. Ora tocca all'atleta col pettorale numero 9 Chiara Piccinelli. Vediamo se il lancio, sì, il lancio è buono. Vediamo la misura della Piccinelli, atleta del Piacenza. All'ottavo posto
intanto andiamo in premiazione. Eremia William Adebayo. Settimo classificato con 32,72 per il Ponte Vecchio Bologna, Ivan Bruni. Sesto con 38,77 per la Sindustria Sport, Matteo Mazzocchin. Quinto con 40,89 per il Trieste Atletica, Tito Romanelli. Quarto con 44,91 per ATL Etica San Vendemiano, Marco Altiniera. Terzo con 45,25 per la Silca Conegliano, Leonardo Bolla. Secondo posto con 48,51 per la Bruniera Friulintagli, Francesco Reali. Ha vinto la gara con 55,72 per il Malignani Udine, Massimiliano Baron. Terminate le premiazioni, stiamo seguendo la gara, siamo il peso, sesto ed ultimo lancio. Il penultimo turno di lanci ha visto un 11,47 della Arcari e un 11,57 della Davoglio, quindi adesso, come dicevi, siamo al sesto e ultimo lancio, ancora qualche atleta, poi avremo le due primatiste che lanceranno il loro ultimo getto del peso. Certo, Lambongo è stata sotto i 10 metri, ha lanciato anche la Marcuzzi e anche lei è rimasta sotto i 10 metri, 9,29, quindi non è questione di podio. Ora vediamo l'atleta col pettorale numero 13, che è la Fabian, anche lei, vediamo la misura. Anche lei 9,83 sotto i 10 metri. Vediamo ora chi tocca questa atleta inquadrata in ottimo primo piano, con il pettorale numero 6 Elsa Erculiani del Bentegò di Verona. Vediamo la misura, se superiamo i 10 metri oppure no, come le tre atlete che l'hanno preceduta in questo, sì, la supera, addirittura 11,66 per lei, quindi è un ottimo lancio per la Erculiani, un'ottima misura che la candida magari a qualche posizione importante. Elena Odio, vediamo. No, adesso c'è l'atleta col pettorale numero 9, Piccinelli. Vediamo. Chiara Piccinelli, la vediamo inquadrata, Atletica Piacenza, su ultimo lancio del peso. Vediamo. Lancio valido, come vedete dalla bandiera bianca della giudice. Vediamo la misura che i giovani aiutanti del Vittoria Atletica stanno segnalando sul tabellone, 10,64 per lei. Ora col pettorale numero 15 Angelica Arcari, Interflumina e Piupomi, per lei l'ultimo lancio. È un lancio mica male questo qua. Qua ci si giocano le migliori misure, Alessandro. Adesso sì. Attendiamo questo di Arcari. Intanto la regia comincia con le immagini da cartolina, giustamente. Abbiamo detto che dobbiamo fare promozione turistica e questa è. Intanto però seguiamo anche la gara, che è Margherita Davoglio, pettorale numero 5.
Stiamo tendendo ancora la misura dell'Arcari. Sì. Non siamo riusciti a vederlo. Ecco, non ce l'hanno fatta vedere. Anche questo, se non siamo a 12 ci manca poco. Vediamo questo ultimo lancio. Se non siamo a 12 ci manca poco. No, vedo un 1. Splendide immagini, come dicevi tu intanto, Alessandro. 11,75 per Davoglio, ottimo lancio. Resta da capire il precedente che non abbiamo visto. E mi pare di capire che fosse l'ultimo lancio di questa gara di getto del peso. Intanto andiamo in premiazione. Sesto posto con 1,45 ancora Atletica Estense, Ilaria Gaiani. Quinta con 1,48 per la Montanari Gruzza, Chiara Maffei. Al quarto posto con 1,51 Riviera del Brenta, Lisa Gadler. Terza classificata con 1,53 per l'Atletica Piacenza, Anna Pissarotti. Seconda con 1,55 per il Piemonte Verona, Valentina Bonanni. E vince la gara con 1,63 per il Team Treviso, Eleonora Favaretto. E siamo alla 4% maschile. Nella prima serie correranno in seconda corsia Silca Conegliano, in terza Trieste Atletica, in quarta Montanari Gruzza, in quinta Team Treviso, in sesta Bentegodi Verona, in settima Malignani Udine, in ottava Atletica Spezia Duferco. Eccoci, stiamo per vedere la prima serie della 4% allievi. Ci saranno 2 serie maschili e 2 serie femminili e poi abbiamo concluso con questa prima giornata. Allora vediamoci queste 4 staffette, sono sempre gare molto interessanti da vedere, perché oltre all'aspetto, diciamo, della velocità c'è anche l'aspetto dell'attenzione e della coesione delle squadre, perché il passaggio del testimone è sempre un momento delicatissimo e decisivo, perché un passaggio fatto bene è un vantaggio, un passaggio fatto male o peggio ancora la caduta del testimone significa la rovina di una squadra. Quindi vediamoci queste 2 serie. La prima serie è Silca Conegliano, Trieste, Montanari Gruzza, Team Treviso, Bentegodi, Libertas Udine e Spezia Duferco. Questa è la prima delle 2 serie della gara maschile. Vediamo un po'. La gara ovviamente è un giro di pista, poco meno di un minuto, un po' meno di un minuto. Attenzione, sta per partire. Qua Alessandro, 4 regioni praticamente: Veneto, Friuli, Emilia-Romagna e Liguria. Sì. Siamo o non siamo un campionato italiano? Attenzione. Il giudice ha il megafono in mano, la pistola, attenzione al colpo, speriamo che non ci prenda. Partiti, partenza valida, vediamo la prima frazione, occhio al cambio, vediamo, i cambi sono stati tutti, mi sembra, regolari. Molto lungo, tirato il cambio della Malignani, vediamo poi i giudici cosa decideranno, perché l'ho visto molto lungo. Infatti stavo dicendo che i giudici controllano che il cambio sia fatto in una certa altro area cambio lungo. Vediamo, ultimo cambio, adesso si va al traguardo. Sapete che non si può superare una certa distanza, è nettamente in testa la Malignani Udine, però
come diceva Mauro, 45.03 è anche un bel tempo. È da capire se avanti la Malignani sul team se il Treviso. cambio è stato fatto nella zona corretta o se è stato fatto un po' oltre, cioè lungo, come diceva Mauro. Questo lo scopriremo quando i giudici faranno il loro rapporto. Intanto si stanno preparando gli atleti per la seconda serie: la Fratellanza, Pontevecchio Bologna, Quercia Trentin-Grana, Bruniera Friuli Italia, Atletica San Vendimiano, Gorizia, Assindustria Sport Padova e Riviera del Brenta. Queste le 8 squadre della seconda serie in ordine di corsia dalla 1 alla 8. Quindi la seconda 45.03 il tempo della Malignani Libertas Udine, quindi un buon tempo. Vediamo se nella seconda serie ci sono 1, 2, 3, 4 squadre che hanno un tempo di accreditamento migliore, quindi 4 su 8 vuol dire che il tempo è davvero buono, oppure come dici tu Mauro. Il tempo è davvero buono se tutto è regolare. Qua dobbiamo metterci il condizionale perché appunto i giudici porranno un'attenzione particolare sul secondo e il terzo cambio, perché li ho visti piuttosto lunghi, però speriamo naturalmente per gli atleti che tutto sia a posto, anche perché l'Atletica Malignani non aveva tempo di accredito, per cui i loro 45 è ancora più valore. Certo. Intanto si stanno preparando gli atleti per anzi insomma sono ancora un po' indietro, allora ormai è quasi ora di fare un primo bilancio. Mauro, mi sembra che la prima giornata sia stata un po' solo funestata dal maltempo. Vediamo se c'è una classifica un po' aggiornata, vediamo dopo quante gare è a livello femminile. Dopo 8 gare, quindi insomma ne mancano ancora un po'. In testa è il Verona Pindemonte a 89 punti, il Malignani Libertas Udine 85, 83 Lugo e Riviera del Brenta, quindi sono abbastanza appaiate. A 80 punti il Montanari Gruzza. Questa era la classifica femminile, mentre la classifica maschile vede nettamente in testa il Bruniera Friuli Intagli con 104 punti. Al secondo posto appaiate Assindustria Sport Padova e Atletica a 92, poi a 83 il Malignani Libertas Udine, quinto con 83 punti, e 80 punti il Montanari Gruzza a 80. Quindi diciamo che in campo maschile il Bruniera è nettamente in testa con oltre 100 punti, davvero un punteggio importante. Sì, mancano 2 gare praticamente già svolte per aggiornare questa classifica al netto della staffetta che stiamo vedendo in questo momento. Bene, allora torniamo alla composizione delle staffette. Questa è la seconda serie della 4% maschile. Vediamo che gli atleti sono ormai vicini ai blocchi, come si vede dalle inquadrature ottimamente effettuate dai nostri cameraman, che significa che non si sono congelati, e questo è già un buon viatico per domani. Domani mattina si comincerà alle 9 con la prima gara, che sarà il martello maschile e il lungo femminile, a seguire l'asta femminile, e poi via via fino alle 13 circa, quando ci saranno le due 4x400, le 2 staffette lunghe che concluderanno questa giornata. A seguire ovviamente le premiazioni delle finali B di questo campionato di società allievi finale B Nord-Est. Gli atleti sono sui blocchi, stanno facendo il loro riscaldamento, si godono questa ultimo impegno della giornata. Ricordiamo le squadre: Fratellanza, Pontevecchio, Quercia Trentin-Grana, Bruniera Friuli Intagli, Atletica San Vendimiano, Gorizia, Assindustria Sport e Riviera del Brenta. Le migliori accrediti per Pontevecchio Bologna con 43,76, un 43,84 per Atletica Gorizia. Ripeto sempre gli accrediti con cui si sono presentate qui le squadre. Possono sempre subire dei miglioramenti, però queste sono le 2, diciamo così, compagini favorite in questa gara. Intanto in sovraimpressione avete visto scorrere gli sponsor che hanno permesso questa trasmissione e quella di domani, o meglio, no, non hanno permesso questa trasmissione, hanno permesso lo svolgimento della manifestazione. Ne abbiamo sentito uno prima, sono
aziende che credono nello sport, credono nell'atletica leggera e credono in eventi come questi anche per la città di Vittorio Veneto, quindi davvero grazie a loro, grazie per sostenere lo sport giovanile che non finiremo mai nemmeno noi di sostenere e di trasmettere proprio per il bene che rappresenta. Intanto stanno per partire gli atleti, stanno per posizionarsi sui blocchi, ricordo è la seconda serie della 4% staffetta maschile, allievi ovviamente, corsia 1 Fratellanza, corsia 2 Pontevecchio, corsia 3 Trentingrana, corsia 4 Bruniera, corsia 5 San Vendemiano, corsia 6 Gorizia, corsia 7 Padova e corsia 8 Riviera del Brenta. Attenzione, stanno per, come vedete dall'inquadratura, stanno per posizionarsi sui blocchi. Ai vostri posti, ha detto il giudice qui sotto di noi, con megafono e pistola, pronto a dare il via alla terzultima gara di oggi, l'ultima gara maschile, dopo ci saranno le 2 staffette 4% femminili. Vediamo se è tutto a posto, il giudice osserva, gli atleti sono sui blocchi, pistola in alto. Partiti, partenza valida, occhio ai cambi, Mauro. Vediamo come al solito i cambi, se saranno regolari. Possiamo vedere in questo momento abbastanza regolari tutti, almeno per il primo cambio. Bene. Siamo pronti al secondo, ai 200 metri, è un po' di rallentamento all'esterno. Sono sempre, arrivano almeno 2 o 3 società a pari cambio dopo, per gli ultimi 100 metri. Eccoci per gli ultimi 100 metri, è davvero una grande rush finale. Riviera del Brenta e Assindustria Sport e Pontevecchio Bologna. Secondo me queste 3, chiaramente non siamo in linea, sarà questione di photo finish, lo scopriremo tra poco. Allora, curioso il tempo, Alessandro, abbiamo un 45-55 che se confermato, un 44-55 che se confermato potrebbe essere per le 2 società a contendersi il loro miglior tempo stagionale. Esatto. Allora approfittavo, intanto che aspettiamo, di sapere il tempo, no, meglio, il tempo lo sappiamo, di sapere chi ha vinto e di sapere appunto chi ha vinto e in attesa di vedere la gara femminile ci ha raggiunti. Quante volte ti sei cambiato, Presidente? Ti vedo sempre perché hai preso acqua? Sì. Roberto Bizz. Assolutamente sì, ho preso un po' di acqua, allora ho dovuto cambiarmi. Però dai, tutto sommato l'acqua ha disturbato, ma neanche molto, dai. Beh, tutto sommato possiamo dire che c'è stato quel piovasco, però non ha infastidito, mi sento di dire, più di tanto le gare. Finora è andata tutto bene, è filato tutto liscio, quindi mi sento di promuovere e ringraziare ancora fin da ora i volontari, perché sono stati bravissimi quest'oggi, con una organizzazione. Non è ancora finita, però finora oggi possiamo dire. Nel senso, non è ancora finita perché c'è domani, quindi non facciamo troppi complimenti che non mollino, bisogna stare con la corda tesa. Sono troppo bravi e quindi sono molto attenti. Comunque diciamo abbiamo visto delle bellissime gare, anche delle bellissime performance da parte di diversi atleti, quindi siamo contenti e abbiamo visto anche una buona presenza anche sugli spalti a seguire la manifestazione. Bene, ci siamo persi una premiazione, se facciamo un'ultima inquadratura giusto per vedere, ecco, la foto finale. Abbiamo visto questa ultima premiazione dei 2000 siepi maschili, evidentemente, poi ci saranno i 2000 siepi femminili, le abbiamo già viste la premiazione, quindi resteranno le premiazioni delle 2 staffette. Nel frattempo la staffetta femminile è quasi sui blocchi di partenza, non abbiamo neanche salutato e ringraziato il presidente Roberto Bizz, presidente di Vittoria Atletica, che organizza questa manifestazione, ma chiaramente lo risentiremo, rivedremo domani per un commento finale e soprattutto lo vedremo all'opera nell'organizzazione della seconda giornata,
Oggi stiamo vivendo le ultime fasi di questa prima giornata della finale B nord-est del campionato di società allievi. Vediamo la gara, è quasi il momento della partenza. Al corsia 1 Silcogliano, a seguire Francesco Francia, Malinari Libertà Sudine, Montanari Gruzza, Riviera Brenta, Atletica Estense, Trieste e Team Treviso. Queste le 8 squadre della prima serie della 4% femminile allieve, ovviamente. A seguire ci sarà l'ultima gara, la seconda serie. Miglior tempo di presentazione 52,90 del Silca Conegliano, però va detto che su 8 squadre 4 non hanno il tempo indicato, almeno qui, quindi potenzialmente sono anche più veloci, non credo, ma potrebbe essere. E nella seconda serie ci sono 2 squadre separate da 2 centesimi nel tempo di accredito, il Quercia Trentingrana 51,72 e il Piacenza 51,74, quindi facciamo una scommessa, Mauro, che saranno le 2 squadre che si... Però no, ho sbagliato, perché c'è anche un 48, un 47, un 49, ho proprio sbagliato. Va bene, seguiamo la partenza delle allieve nella prima serie della 4%, la staffetta veloce che sta per partire. Il giudice è sul trespolo, megafono in mano, pistola in alto, punta il nostro regista, ma speriamo che sia un colpo a salve. Partite, anzi, partenza regolare. Occhio ai cambi, Mauro, tu che sei l'osservatore dei cambi. Corsia esterna abbiamo Team Treviso che cambia con regolarità. Silca Conegliano molto bene, appunto, l'esterno male. Team Treviso, che ho visto un buonissimo cambio. Ho sbagliato quello del Silca. Vediamo questo è il migliore. Questo è il migliore, secondo cambio per Silca. Adesso vediamo l'ultimo cambio qui prima del rettilineo, Alessandro, e poi lascio a te il commento. Eccoci, ultimo cambio. Mi sembra che non ci siano dubbi. Col numero 1 in terza corsia la Libertà Sudine va a concludere agevolmente in 52-22, precedendo col numero 14 il Cus Trieste, ma 52-22 nettamente per la Libertà Sudine. Questa è la vincitrice della prima serie. Ora si vedrà con la seconda chi andrà sul podio. Staffetta che non aveva credito, come dicevamo, ma che si è dimostrata essere veramente la più veloce, perché questo 52-22 è un ottimo tempo. È un ottimo tempo, però la Sindustria Sport Padova si presenta con un 47,30 davanti a un 48,79 del Bruniera e a un 49,58 del Pindemonte Verona, quindi ci sono 3 tempi di accreditamento molto più bassi. Vedremo se sapranno confermarsi in questa che stiamo per vivere, che è l'ultima gara della giornata, la seconda serie della staffetta 4% allieve, che chiuderà appunto la prima giornata di questa finale B dei campionati di società. Intanto è tempo di premiazioni della gara di getto del peso. Team Treviso, Arianna Fabianna. Quinta con 10,83 per l'Atletica Lugo, Elena Odion. Quarta con 10,89 per l'Atletica Piacenza, Chiara Piccinelli. E al terzo posto con 11,47 per l'Interflumina e più Pomì, Angelica Arcari. Seconda con 11,66 per il Bentegode Verona, Elsa Erculiani. E vince la gara con 11,75 per il Montanari Gruzza, Margherita D'Avolio.
Bene, conclusa questa premiazione, siamo già sui blocchi di partenza dell'ultima 4% allieve e le squadre in ordine di corsia: la corsia 1 Quercia Trentin-Grana, corsia 2 Bruniera Friuli Intagli, corsia 3 Assindustria Sport, corsia 4 Atletica Lugo, corsia 5 Verona Pindemonte, corsia 6 Interflumina e Piupomì, corsia 7 Fondazione Bentegodi, corsia 8 Atletica Piacenza. Da tenere d'occhio quindi a corsia 3 Assindustria e corsia numero 5 con Atletica Verona Pindemonte. Quindi corsia 3 con la canotta aspetta un po', corsia 3 con la canotta blu e il numero 4 giallo-blu, ecco, non vedevo il giallo, ecco. Corsia 3 con la canotta giallo-blu Assindustria Sport Padova, e dicevamo corsia 2 Bruniera e corsia 5 Pindemonte, 2, 3, 5. Quindi la canotta gialla, corsia 2, canotta giallo-blu, corsia 3, canotta arancione e nero, corsia 5. Queste dovrebbero essere, in base ai tempi di accreditamento, le 3 protagoniste di questa staffetta. Ovviamente occhio ai cambi, non è facile mai nella staffetta. Il giudice è sul trespolo, però non ha ancora in mano, cioè non ha ancora davanti alla bocca il megafono, quindi bisogna aspettare ancora un istante. Le atlete sono davanti dietro i loro blocchi, testimone in mano, concentrazione massima. Vedete questa atleta della Bentegodi. Ecco le atlete distribuite nelle varie corsie. Bruniera e Assindustria proprio appaiate in corsia 2 e 3. Poi si salta alla 4, non ce ne voglia, e alla 5. Questa è l'Interflumina, come si vede dalla scritta. Bene. Attende l'ok dai giudici dei vari cambi sparsi. Ecco, dovremmo avere la bandiera bianca su tutti i cambi. Pronti ai vostri posti, dice il giudice, quindi le ragazze si metteranno sui blocchi, appena saranno posizionate dirà pronti, si alzeranno sui blocchi e poi c'è lo sparo. Eccoci qua, pronti per la partenza della ultima gara della giornata, la seconda serie della 4% allieve. Pronti, partenza regolare, e subito alla corsia 2 mi sembra che abbia già preso benissimo l'atleta della Bruniera in corsia 2, ma anche alla 5 non mi sembra male, adesso vediamo i cambi. Il cambio della 2 è andata benissimo, anche la 5 mi sembra, però la 2 mi pare la che 2 sta veramente correndo, ma anche il corsia esterna non è male, Alessandro. Questo è stato un cambio un po' difficoltoso nella seconda corsia del Bruniera. Adesso vediamo ultima curva e ultimo cambio. Eccoci qua, ultimo cambio difficilissimo per Bruniera, che però è un allungo poderoso. Questo qua è un signor allungo, e vediamo il tempo, no, non si migliorano comunque. Corsia 2 come previsto, abbiamo centrato anche il pronostico, corsia 2 davanti a corsia 3, Bruniera davanti a Assindustria Padova, quindi un finale abbastanza previsto. Ora attendiamo l'ufficialità dei tempi, ma non penso ci siano dubbi, più che altro si tratta di vedere se ci sono stati problemi nei cambi, ma non mi pare, vista da qua non mi pare. Quindi queste dovrebbero essere le ultime immagini, aspettiamo comunque le premiazioni, chiedo alla regia le 2 premiazioni delle 2 staffette che concluderanno questa prima giornata di finali. Mi sembra che sia filato tutto assolutamente liscio, la pioggia è stata superata molto abilmente da tutti gli addetti ai lavori, quindi davvero è andato tutto bene. Adesso è un po' beffardo questo mezzo sole che sta illuminando l'impianto di Costa. Ora sarebbe il momento delle immagini, eccole qua.
il pino marittimo che abbiamo citato anche prima, che abbiamo detto essere stato riconosciuto come albero monumentale nell'Albo Veneto. Alle sue spalle vedete la chiesetta della Madonna della Salute, che è una delle chiese simbolo anche di Vittorio Veneto, proprio per il suo stagliarsi sulla collina. Stringiamo su questo pino marittimo. Eccoci qua. Questo invece è lo striscione sotto il quale passano tutti i premiati, simbolo della città di Vittorio Veneto. Il podio, il logo della Vittoria Atletica, il presidente che è seduto qui di fianco a me si gusta il logo della sua società. E insomma dai, può anche tirare un respiro di sollievo, la prima giornata è filata tutta molto bene, il maltempo ha infastidito solo un po'. Adesso incrociamo le dita tutta la notte e speriamo che domani le previsioni siano sbagliate, perché le domani davano un po' di pioggia in più. Speriamo appunto che la pioggia arrivi nel pomeriggio. Questa è Sant'Augusta, se le immagini la stanchezza non mi tradisce, questo è l'altro santuario che domina la città di Vittorio Veneto dall'alto, e stiamo rientrando invece, questo è il chiosco dove tutti gli atleti si stanno sicuramente dissetando, e questa è la curva di fronte agli spogliatoi che gli atleti hanno percorso qualche istante fa nella ultima gara della giornata, che era appunto la staffetta 4%. Speriamo che i giudici diano le classifiche in tempo abbastanza veloce, perché sennò va a finire che le premiazioni le fanno davanti a nessuno. Stiamo vedendo in questo momento la tribuna che è stata riempita dagli atleti, perché chiaramente gli atleti non possono, quando non gareggiano, essere sul piano gara, e quindi sono state particolarmente utili oggi, la copertura in particolare, proprio perché non ci sarebbe stato altrimenti modo di coprirli dalla pioggia. 44,54 il tempo dell'Atletica Gorizia, che ha vinto al fotofinish davanti a Riviera del Brenta per 4 centesimi di secondo, e per la gara maschile adesso possiamo anticipare un risultato. Ha vinto l'Atletica Gorizia 44,54 davanti all'Atletica Riviera del Brenta 44,58, terzo posto per il Pontevecchio Bologna 44,65, quindi in 11 centesimi ci sono stati i primi 3 posti. Vediamo se la gara femminile abbiamo i risultati. No, non sono ancora disponibili, li stanno caricando in questi momenti. Quindi il Gorizia ha vinto la gara maschile. Questo è un dato non ancora ufficializzato, ma abbiamo controllato nel computer che usa la federazione, quindi sono dati sicuramente attendibili. Da vedere è la gara femminile, quindi mi rivolgo a Mauro. Abbiamo anche confermato che i cambi sono stati tutti in regola, perché se c'è il tempo vuol dire che è tutto a posto, almeno credo. Ecco, intanto sono arrivate anche le prime, no, questa è la prima serie, vediamo la seconda serie. Bruniera Friglintagli 49,79 davanti a Assindustria Sport Padova 50,92, e Tretica il Pindemonte 51,65. Vediamo se hanno fatto meglio. 52,22, vediamo. Libertà Sudine era 52,22. No, quindi la classifica è della gara femminile: prima Bruniera Friglintagli 49,79, seconda Assindustria Sport Padova 50,92, terza Atletica Verona Pindemonte 51,65, e anche questa è la classifica finale della gara della staffetta 4% allieve. Quindi questo verrà ufficializzato tra poco nella premiazione ufficiale. Intanto vediamo queste immagini suggestive dello striscione della città di Vittorio Veneto, le bandiere di Vittoria Atletica e le persone che stanno aspettando. Questi invece siamo noi.
Presidente un po' rilassato, non ti devi rilassare troppo Presidente, non è ancora finita. E andiamo invece più che altro a dirvi cosa succederà domani. Domani mattina alle 9 ci sarà la prima gara, quindi alle 9-5 puntuali saremo in onda. Si comincerà col martello maschile e il lungo femminile contemporaneamente, alle 9.15 l'asta femminile, alle 9.30 l'alto maschile, alle 10.20 contemporaneamente 400 ostacoli maschile e disco femminile, alle 10.35 400 ostacoli femminile, alle 10.45 il lungo maschile, 10.55 800 femminile, 11.05 800 maschile, 11.15 peso maschile, 11.20 200 femminile, 11.30 200 maschile, 11.45 300 femminile, 11.45 contemporaneamente giavellotto femminile, 12 in punto 3000 maschile, a seguire per concludere le due staffette 4x400 maschile e 4x400 femminile alle 12.30 e a seguire alle 12.45. Andiamo, penso, tra poco in premiazione. Le classifiche sono state confermate rispetto a quello che vi abbiamo detto poc'anzi, quindi appunto ci saranno tra poco le premiazioni, le aspettiamo perché è giusto che anche chi ci segue da lontano possa vedere i propri portacolori, i propri figli, i propri nipoti sul podio, perché il fatto di essere l'ultima gara non vuol dire che non si debba gustare una premiazione. La premiazione delle due staffette, vediamo che le squadre si stanno appropinquando al podio proprio per andare a raccogliere l'applauso, ma ha anche dato atto che la tribuna è ancora ben fornita, ben carica di persone e di atleti, e questo è un bene perché succede purtroppo tante volte nelle gare sportive che l'ultima premiazione sia riservata ai soli premiati, non ci sia più nessuno. Invece qua per fortuna c'è molto sportivamente, molti atleti sono rimasti sulle tribune pronti ad applaudire i loro amici, li vedete, gli spettatori che aspettano questa ultima premiazione prima di abbandonare l'impianto in attesa di raggiungerlo ancora domani mattina per questa seconda ed ultima giornata delle finali. Come vedete le squadre sono pronte a salire sul podio, non resta che l'ufficialità e la chiamata appunto alle squadre che devono salire sul podio. Premierà Oddone Tubia. Premiazioni. Al terzo posto, con il tempo di 44,65, con Cinelli, Ventura, Cutaia e Trotto, Pontevecchio, Bologna. Al secondo posto, con il tempo di 44,58, con Corradin, Babato, Castellini, D'Andretta, Atletica Riviera del Brenta. Ha vinto la gara con il tempo di 44,54, con Puzzi, Morena, Ursi e Dadalt, Atletica Gorizia. Eccoci qua, abbiamo visto la premiazione della staffetta maschile, in attesa della, vedete, con tanto di corona, Oddone Tubia che premia. Oddone Tubia abbiamo già sentito un paio di volte, è davvero uno degli artefici di questa finale a Vittorio Veneto, lo vedete in condizioni fisiche ancora ottimali, sapete che lui è un mezzo fondista che continua a allenarsi, adesso non so negli ultimi periodi, ma comunque si continua a allenare con regolarità e davvero è un appassionato, un amante dell'atletica leggera da una vita. Vediamo la
fotoricordo con questa idea della Vittoria Atletica di dare la cornice, poi si tratta di mettere i protagonisti da inquadrare. Ecco, viene restituita la cornice pronta ad inquadrare le ragazze della staffetta femminile. Come vedete la premiazione della staffetta non prevede i primi 8, ma solo le 3 squadre che finiscono sul podio, quindi stiamo per attendere la gara femminile con le 3 società. Bruniera Fiorentagli, che ha vinto davanti a Assindustria Sport Padova, e Verona Pindemonte. Vediamo se c'è la classifica aggiornata dopo 10 gare, quindi è completa la classifica con 10 gare. 11? Ok, non ci sono ancora le staffette, però dopo le prime 10 gare in campo femminile Verona Pindemonte guida con 108 punti davanti a Libertas Udine 107, quindi davvero tutto da vedere domani. 101 punti per il Bentegodi, 101,5 contro i 101 del Montanari Guzza, quindi Pindemonte e Libertas Udine in vetta, anche se mancano, come dicevo, le staffette. Intanto vediamo gli sponsor che hanno permesso l'organizzazione di questo evento. Li abbiamo già citati e ringraziati in precedenza. Vediamo intanto com'è la situazione nella gara femminile. Attenzione, premiazione. Al secondo posto con 50,92 con Caccaro, Agostini e Vinante, Assindustria Sport. Ha vinto la gara con 49,79 con Lucchese, Veso, Marchi, Rinaldi, Atletica Bruniera Friuli-Intagli. Bene, vista anche questa premiazione, non resta che darvi anche la classifica parziale dopo 9 gare della gara femminile, quindi la classifica parziale societaria maschile. Guida la classifica provvisoria l'Atletica Bruniera Friuli-Intagli, 116 punti davanti a Industria Sport 112, a pari merito con la TL Etica San Venimiano. Quarto posto per la Malignani Libertas Udine. Anche in questo caso la classifica non comprende ancora le staffette. Penso che sia sufficiente per oggi. Domani in apertura di seconda giornata vi aggiorneremo con le classifiche aggiornate, quindi comprese le staffette. Non resta appunto che darvi appuntamento, ringraziare la regia, Federico Campoallorto, i 2 cameraman Jacopo Bressana e Francesca Astori, che abbiamo perduto, non so, io non li vedo più, ma insomma da qualche parte saranno. Grazie anche ovviamente a Roberto Biz, presidente, a Mauro De Osti, fondamentale per commentare la gara, e ovviamente lo attendo qua domani mattina. Domani mattina, come detto, alle 9:05 saremo di nuovo in onda con la seconda giornata delle finali dei campionati società, finale B, campionati di società nord-est, categorie allievi e allieve, che Vittorio Veneto ospita nel suo splendido impianto di costa di Vittorio Veneto, appunto in Piazzale Consolini. È tutto per stasera, arrivederci a domani.